Decima giornata del campionato italiano di Serie A, Napoli in testa alla classifica al pari della Roma, Napoli che affronta allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 18 il Como di Cesc Fabregas. Buon pomeriggio da Ciro Novellino e benvenuti all'ampio pre-partita che ci porterà alle ore 18 al fischio d'inizio della gara Napoli-Como. Alle ore 17:30 più o meno comincerà la live di action, ma questo è l'ampio pre-partita e noi andiamo subito allo stadio Diego Armando Maradona. Andiamo da Pasquale Cacciola. Pasquale. Ciao Ciro, buon pomeriggio a tutti. Ciao Pasquale, Decima un saluto a te e a giornata di Serie A, Riccardo. Napoli-Como, ci siamo, si ritorna in campo, io ho una grande compagnia, Riccardo Nicodra. Ciao Riccardo. Buonasera a voi ragazzi, buonasera anche a Ciro chiaramente. Un saluto a tutti. Allora, una giornata soleggiata che fa ben sperare, almeno in ambito clima. Speriamo che anche il campo possa dare conferme, riscontri positivi, perché oggi è importante dare continuità a quanto visto a Lecce. C'è stata una vittoria di cortomuso, come direbbe qualcuno, ma comunque importante, fondamentale. Cosa ci dobbiamo aspettare, Riccardo, oggi da questa gara, che probabilmente sarà diversa per interpreti, per filosofie dell'avversario e per tutto il contorno, insomma? Pasquale, è proprio come dici, insomma, perché credo che sarà totalmente un'altra gara, in quanto l'avversario ha sicuramente altri valori, soprattutto tecnici, quindi credo che sarà proprio impostata in maniera differente e credo che il Napoli non debba assolutamente sottovalutare l'avversario. In questo senso credo sarà molto complicata, soprattutto rispetto appunto alla gara di Lecce, che comunque non è stata una passeggiata di salute, poi con il rigore parato, insomma, gol segnato da calcio piazzato, partito da calcio piazzato meglio. Quindi insomma sicuramente ci sarà da soffrire, secondo me, un pochino. Ci auguriamo poi che vada tutto in discesa e per il meglio, però insomma il Como è un avversario da temere, secondo me, abbastanza. Assolutamente. Riccardo, prima di liberarti, ricordiamo che siamo anche in diretta sul nostro canale TikTok, esatto. Dunque anche sul canale TikTok di Calcio Napoli 24, anche state vedendo questa diretta e vedrete tutto l'ampio pre-partita di Napoli-Como. Prima di lasciarti, vedremo appunto esatto, poi palleggeremo un po', ci interscambiamo, ibridiamo, facciamo tutto quello che si può fare. Prima appunto di svincolarti, volevo chiederti quanto può incidere sulla partita di oggi quel Como-Napoli di quel lunch match che insomma ancora resta nella memoria dei tifosi, e poi dopo lo andremo a chiedere direttamente ai sostenitori azzurri. No, secondo me ogni gara deve essere presa a sé, cioè soprattutto non bisogna fare neanche i paragoni. Già sentivo qualcuno che diceva anche l'anno scorso fu il primo gol, se non erro, in campionato per Neres qui con il Como con la maglia del Napoli. Secondo me devono essere prese singolarmente, quindi non andrei a fare questi ricorsi storici. Perfetto. E vedo che intanto aumentano i tifosi, quindi infatti... io mi divincolo e ci vediamo tra poco, poi ragazzi, in diretta TikTok anche. Ok, perfetto, grazie mille a Riccardo Nicotra e diamo il benvenuto a oramai gli storici amici di Calcio Napoli 24. Siete presenze fisse, sempre molto gradite, vi ringrazio della compagnia puntualmente. Andiamo anche a testimoniare che voi ve le fate tutte le partite, veramente tutte, anche nel sabato di ogni santo, cioè di tutti i santi, veramente, insomma, non vi risparmiate niente. Mi dicevi prima che iniziavamo la diretta, sei partito con la nebbia e arrivi qua che sembra, non dico agosto, ma al Montone, eravamo quasi col Montone. Poi siamo arrivati da Roma in giù e ci siamo messi a mezze maniche, bellissimo. Ma Napoli anche questo, ci avevano mandato una foto dicendo vi aspetta questo, e c'era il golfo con il sole, quindi il calore di Napoli anche in questo ci accoglie. Assolutamente. La partita di oggi, cosa ci dobbiamo aspettare? Tu eri molto fiducioso in occasione di Napoli-Inter quando c'era la grande depressione post PSV Napoli, eri molto fiducioso nonostante quanto accaduto appunto a Eindhoven. Adesso, dopo quanto visto a Lecce, dopo il risultato appunto maturato con l'Inter, cosa ti senti di dire su questa partita e in generale su questo campionato? Allora, guarda, io sentivo sottoscrivere i pareggi contro l'Inter, qua c'era tutta la gente, addirittura un tifoso aveva detto che bastava un 2-0 per l'Inter, veramente era in depressione. E poi tutto il resto era X, sottoscritto e firmato all'istante.
avete ancora la registrazione, io dissi ma Sì. perché? Ma perché? Noi siamo i campioni d'Italia, giochiamo in casa, abbiamo uno squadrone nonostante le Abbiamo, apro una difficoltà. parentesi, abbiamo un archivio che un giorno potremmo utilizzare contro di voi, perché poi ma infatti perciò fortunatamente, ti ho detto, c'è la fortunatamente registrazione. tante cose che dite insomma sono giuste, corrette, alle volte forse anche più delle mie, però non lo diciamo. No, però era proprio per dire, ma perché ci deprimiamo così? Noi tifosi del Napoli siamo così, ci esaltiamo per una partita e subito dopo, è vero, è stato uno scivolone molto Sì, impattante, no? per un tifoso. Però dobbiamo credere in questa squadra, dobbiamo credere nel lavoro di Conte che comunque, nonostante tutta l'emergenza, perché non lo dimentichiamo, ogni tanto Conte lo ricorda, che abbiamo tante emergenze e stiamo facendo capo, grazie anche al Presidente che ha fatto una campagna acquisti che ci permette anche oggi di poter schierare una squadra per affrontare un Como che si sta rivelando veramente una squadra ostica, una squadra molto importante e soprattutto ce lo ricordiamo lo scorso anno perché c'è stata una vittoria del Como e un pareggio qui a Napoli, quindi dobbiamo sicuramente onorare gli avversari che ci offrirono anche una bella birra fresca Lo dobbiamo Como, ricordare e perché quindi poi lo dobbiamo fu ricordare. un'iniziativa comunque vinto, apprezzata, ok. apprezzata. E quindi apprezzammo anche la birra a Como che ci offrì il presidente del Como, quindi onorare gli ospiti ma fare il Napoli, e il Napoli oggi, come anche è stata la settimana scorsa, con questa vittoria mette pressione anche alle squadre che ci seguono, come la Roma stasera a Milano, come le altre, la Juve e viceversa. Cioè, dobbiamo batterci con onore e come sappiamo fare, perché la squadra sa giocare a calcio, l'ha dimostrato. Ci mancherebbe, del resto è la squadra campione d'Italia, quindi qualcosa vorrà dire. Grazie mille sempre per la tua forza compagnia, Napoli. Pasquale. Diceva giustamente il nostro amico, tante assenze, una stagione caratterizzata da varie mancanze, una volta c'è un'infermeria stracolma, una volta comunque abbastanza affollata, un dato che possiamo ribadire, ricordare proprio per andare a sottolineare questo è il fatto che oggi dovrebbero giocare Rachmani e Buongiorno, la coppia centrale titolare del Napoli, che per la prima volta giocherà insieme questa stagione. Quindi penso che questa sia la perfetta sintesi di quest'annata del Napoli, che da una parte va appunto a sottolineare il lavoro di Conte nonostante appunto assenze così importanti, ma la dice lunga anche proprio su questa situazione infortuni e su quanto Conte abbia tenuto botta. Quindi per la prima volta alla 10ª giornata stiamo vedendo la coppia centrale titolare. Dovremmo vedere, aspettiamo le ufficiali. Si pensare che cosa sia le polemiche che hanno sollevato questa campagna a rafforzamento, perché infatti che ha fatto, ha involtito la rosa mettendo dei tasselli che mancavano proprio, più che sostitutivi. E abbiamo visto il secondo portiere, no? Adesso saremmo trovati in una situazione già così. Io prenderei Sepe che sta a spasso come terzo portiere, perché ho sentito che Meret pure c'era un paio di mesi e quindi non si sa mai, la sorta si accanisce spesso quest'anno con noi. È vero, non riuscirà mai a fare la stessa formazione, mai a mettere la formazione titolare, magari per reparto, ogni tanto qualche reparto non mancheranno cose. Riguardo l'archivio, noi sono 2 anni che io non manco qua, e dal 3 gennaio 83 che non manco letteralmente al San Paolo. Arrivai tardi per colpa di una slavina, stavo sulla montagna, 5 Vesuviane, metropolitane, treni vari, arrivai Napoli-Verona 1-2, quindi penso a voi. È stata una lunghissima cavalcata, poi arrivo anche dagli amici qui al mio lato che ha visto anche l'annata scudetto di Spalletti e quindi ne approfitto anche a proposito della sua appartenenza, del club, della sua politica piuttosto chiara a tal proposito. Ecco, un commento su Luciano Spalletti, apriamo questa parentesi e andiamo anche subito a rompere il ghiaccio da questo punto di vista. Qualcuno dice è un professionista e dunque ha fatto bene ad accettare la Juventus, qualcun altro dice no, aveva giurato amore a Napoli, aveva detto che non avrebbe indossato altre tute, poi lo stesso neo allenatore bianconero è tornato su quelle parole spiegando che si riferiva a quella stagione. Lei come interpreta tutto ciò e come giudica tutto ciò? Dunque, è veramente un comportamento, nessuno gli ha chiesto di fare il Masaniello o il brigante, ma difendere i colori di Napoli più come lo fa un allenatore, un professionista.
Il tatuaggio, vabbè, si sta, sappiamo di altri tatuaggi, altri tatuati a Napoli che si stanno e si ricoprono. Il stesso si dice che Paglion avesse un'allergia, perciò giocava sempre a maniche lunghe, allergia all'erba, cose. Chissà che andrà magari tatuaggio dei trucchi pure lui, no, del Real Madrid pure sarebbe stato. Quindi nessuno gliel'ha chiesto, sei professionista, bravo, ma nessuno gli ha chiesto di fare questi debiti con la bocca, queste promesse, ma chi la cercasse mai? Quindi il problema non è la firma con la Juventus, ma le parole, le dichiarazioni magari... E poi rinnega la sua stessa, sono le immagini YouTube in cui da Fazio dice non metterla, no quest'anno o per 6 mesi o per 7 mesi. Si è sempre sconfessato, no? I 15 giorni i 15 giorni sabbatici prima di andare all'Allenare Nazionale, un'altra squadra simpatica per quanto mi riguarda, Nazionale logicamente. Ma penso, la cosa... sfondando una porta aperta oggi con lei. Sì, ma veramente quello a porta avuta. Viceversa pensiamo a sto Como, il Como è una falsa provinciale, ha 300 milioni su Telemarket, Transfer Market, come si chiama, la Sarosa vale 300 milioni, c'ha almeno 10 nazionali, 10-12 giocatori ispanoamericani, comunque spagnoli, di formazione spagnola, cioè non si secca proprio questo campionato e non è assolutamente una provinciale, è inutile che si nascondono. Si può dire tutto tranne che sia una provinciale, innanzitutto dai fondi a disposizione, dai giocatori, quindi da questo punto di vista possiamo dire veramente tutto tranne che probabilmente non è ancora una big del campionato italiano, ma ci sono tutti i presupposti affinché lo diventi un po' anche sulla scia del Napoli, no? Che non partiva chiaramente tra le storiche italiane e poi comunque si è fatto non so spazio. cosa può portare a cambiare il programma, a cambiare le progettazioni, se scocciare i padroni anzi del Como, ma altrimenti di qui a 3 anni vince il campionato, se questi passi vince il campionato. Io credo che il Napoli ha anche, come dire, fatto prendere coraggio a tante realtà che hanno detto se lo ha vinto il Napoli probabilmente può vincerlo anche qualcun altro che non sia Milan, Inter e Juventus. Un commento rapido, poi arrivo subito anche da lei. Spalletti lo perdoniamo o no? Spalletti che dici? Ah, giusto, perché la compagna, la moglie è francese. Oui. Qu'est-ce que Spalletti? Spalletti, oui. Ouais, bah, c'est dommage. Peccato, perché lei piaceva molto, si faceva capire, Spalletti parla tutto marcato, con calma, è facilissimo da lei seguirlo e capirlo. Poi dopo chiaramente è scaduto in tutti i sensi. Bene, perfetto, avete reso l'idea, grazie mille, buona partita e grazie sempre. 999, Grazie, 999, io lo dico sempre, è proprio parte in automatico. Buon pomeriggio anche a voi, grazie per l'attesa. Allora, Napoli-Como, partiamo dalla partita di oggi, poi dopo apriamo un'altra parentesi su Spalletti, mi interessa pure un po' il vostro punto di vista. Chi fareste giocare oggi considerando l'Eintracht martedì, Bologna domenica, quindi insomma un po' di... Prego. Prima di risponderti volevo segnalare che io sono stato a Lecce a vedere Lecce-Napoli e ho chiesto a Riccardo se potevo dire questa cosa. Dopo la partita, quindi tutto perfetto, i 160 km da Lecce a Bari e 260 da Bari a Napoli, tutti gli autogrill chiusi, caffè niente, bagni chiusi, trovavamo gli autogrill con 2 macchine della polizia, potevi solo fare in bagno, ma cioè, naturalmente là nell'erba è una cosa vergognosa, perché di solito in autostrada dopo la mezzanotte regalano il caffè gratis. Poi mi chiedo chi è che ha preso questa decisione, se fosse successo qualcosa, perché poi sai, io sono tornato subito dopo la partita, parecchia gente è rimasta là e naturalmente non ha sopportato questo disagio. Il disagio è stato pesantissimo, perché poi siamo arrivati a casa alle 2:15, quindi con tutti chiusi fino a Napoli, cioè quindi fino all'area Vesuvio. L'ultimo che stava dopo anche con la presenza delle forze dell'ordine, mi diceva. Praticamente 2 macchine della polizia fisse per ogni autogrill e l'autogrill letteralmente chiuso. Il problema è che dal lato che si veniva verso Napoli era chiuso, dall'altro lato era aperto, cioè questa è la cosa gravissima. Sì. Vabbè, detto raccogliamo comunque questa testimonianza, anche perché l'ambiente, il contesto ambientale lo conosciamo bene, non è mai una trasferta, come dire, non siamo mai accolti in maniera proprio generosa. Io faccio trasferte dagli anni 86, quindi ti dico che siamo ritornati indietro di tanti anni, perché all'epoca quando andavo a vedere la partita a Torino, tu entravi nei ristoranti ed erano aperti, vuoti, e non ti facevano entrare. Cioè, ci siamo ritrovati oggi con gli autogrill chiusi, è la prima volta, è stata una cosa veramente assurda, non so chi ha deciso una cosa del genere.
Vabbè, detto No, questo, ma la sensazione è che su alcune cose stiamo tornando indietro, questo lo possiamo dire serenamente. Vediamo anche l'ennesimo divieto, no, per i tifosi residenti in Campania, quindi si mettono continue pezze che sono relative pezze, questo lo possiamo dire. io sono stato a Bologna l'anno scorso, non è successo niente di che. Sai, le solite cose, ma assolutamente. Invece a Lecce quest'anno, rispetto all'anno scorso, i cancelli l'hanno aperti alle 3. L'anno scorso invece li aprirono tardi. Quando apri i cancelli in trasferta presto, il tifoso entra tranquillo, non succede proprio niente. A Lecce siamo entrati tranquillamente, tutto solo che abbiamo trovato questo inconveniente dell'autogrill. Vabbè, detto questo, parlando della partita di Como, oggi è una partita difficilissima sotto tutti i punti di vista, però l'unica cosa che mi conforta è che il Como ha, diciamo, ha un giorno in meno di riposo e comunque ha 3 partite come abbiamo avuto noi in una settimana, quindi lui non è abituato a giocare 3 partite in una settimana, noi bene o male siamo abituati, quindi sotto questo aspetto abbiamo un leggerissimo vantaggio. Sarà una partita a viso aperto, loro vorranno vincere perché figurati, ormai già sono ampiamente salvi, lottano per andare in Europa e quindi penso che ci divertiremo. Bene, la parentesi Spalletti non c'entra nulla col Napoli, soprattutto oggi, però è l'argomento delle ultime ore, quindi una domanda doverosa la devo fare per capire la sua idea a tal proposito. Devo dirti la verità, quando verrà il 7 io non lo fischio, ma non l'applaudo perché ho fatto una riflessione. Lui ha detto: se io fossi stato un dirigente della Juve avrei fatto un contratto di 7 mesi mettendo come vincolo l'entrata tra le prime 4. E allora gli vorrei fare una domanda, caro Spalletti, per quale motivo il presidente ti avrebbe dovuto convocare per chiederti il rinnovo quando ti ha mandato una PEC? Hai fatto tante storie con la PEC che poi non ti ha chiamato, fammi capire, se c'era un contratto che ti diceva che con la PEC lui ti rinnovava per il 3° anno, dopo è tenuto da ridire che lui ti doveva chiamare, fammi capire perché ti doveva chiamare, ti doveva dare un premio per quello che avevi fatto? Domanda. Punto. E quindi sottolineiamo, troviamo un'altra incongruenza, perché ci sono tifosi che... Questa è un'incongruenza, cioè che lui ha giustificato il fatto che se lui fosse stato un dirigente della Juve avrebbe fatto lo stesso. E perché ti sei lamentato che ti è arrivata la PEC, che non ti ha chiamato, ti ha osannato, ti doveva anche venerare, caro Spalletti? Credo che molti tifosi saranno d'accordo con lei, è già uno qui alle nostre spalle, alle mie spalle. Ma io certamente non lo fischio perché ci ha regalato dei momenti di gioia, però io gli dico solo una cosa, da quando è andato via da Napoli ha fatto solo brutte figure, io spero che ne faccia un'altra con la Juve. Vabbè? Grazie mille. Poi arriviamo subito da questi piccoli meravigliosi tifosi. Lei sta aspettando da un po', la ringrazio. E insomma, poi quando parliamo del Napoli poi ci perdiamo anche un po', e anche voi state aspettando. Arrivo molto velocemente, facciamo un passo avanti, ci suggerisce il nostro Carmine Fiorellino dietro la telecamera, che ne approfitto per ringraziare per insomma il lavoro e il sostegno. Allora, vedevo un po' di cenni durante le parole dei tifosi, molti cenni, soprattutto sulla questione Spalletti, dove insomma ha manifestato anche il suo umore. Le chiedo però, andando in ordine, Napoli-Como, cosa si aspetta oggi, chi vorrebbe vedere in campo, considerando anche un po' di cambi di formazione rispetto a quanto visto a Lecce? Allora, io mi aspetto innanzitutto una bella partita perché Como gioca bene, non è una di quelle squadre che finalmente non mettono gli autobus davanti alla porta, non dovrebbe, ma penso che non lo fa perché non è nello stile di Fabregas, quindi veramente è un bello stile perché giocano bene, e a parte oggi che giochiamo contro, poi ho una simpatia verso il Como perché sono squadre in realtà che dovrebbero crescere nel calcio. Più ce ne sono meglio è, perché il calcio ne giovisce, migliora la qualità della Serie A, migliora la qualità della Serie A, che purtroppo è un po' bassa negli ultimi anni, e quindi questo io sono fiducioso perché il Napoli è più forte del Como. E poi secondo me, allora io innanzitutto mi aspetto Højlund di nuovo dal primo minuto, mi aspetto che Rrahmani, se sta bene, me l'aspetto già oggi, cioè la coppia centrale finalmente, diciamo quella là proprio. Dopo 10 giornate finalmente stiamo forse per vederla, aspettiamo la formazione ufficiale che arriverà tra un po'.
Resterà mezz'ora circa almeno. Spero che la metta perché è il momento, perché anche per far mettere minutaggio a Rachmani è importante secondo me, ovviamente se sta bene, perché se se non sta andando bene è meglio non rischiare perché già stiamo incerottati troppo. Quindi, però se sta bene io lo vedrei bene, anche perché è il momento che non dobbiamo più incassare gol, perché ne abbiamo incassati troppi. Però il Napoli è una grande realtà, una grande squadra, e nonostante tutte le problematiche che abbiamo avuto da quando si è fatto male Lukaku, io dico che il Napoli sta tenendo botta perché le qualità singole ci sono, e quindi grazie a queste qualità singole la squadra riesce comunque a tamponare le difficoltà. E poi abbiamo Conte che è il numero uno degli allenatori. Assolutamente, io vedo un po' di movimento nel frattempo lì, aspetto anche un cenno da Carmine appena possiamo, vediamo se è il pullman del Napoli. Stiamo per scoprirlo, no, non ancora, un bluff, le sirene, i suoni ci hanno un pochino buttato fuori pista, dicevamo. Poi io dico, secondo me è un 2-0 e segna Scott McTominay la doppietta, perché adesso si è sbloccata, secondo me è il momento che fa altri 2 gol anche oggi, ne sono convinto, cioè me lo sento, e poi ovviamente vedremo come è andato. Ma dovessi andare così io l'aspetto qui nel post partita, spero, io sono dall'altro lato. Si fa tutto il giro, ne vale la pena. Comunque assolutamente. Grazie mille, grazie. L'ultima cosa su Spalletti che volevo dire, ero d'accordo con quello che diceva, però appunto il problema non è Spalletti in sé, il problema è in generale i calciatori, gli allenatori, i presidenti. Fanno delle dichiarazioni che non vanno bene, nel senso, per esempio pure quando il calciatore si bacia la maglia. Sì. Ok, tu quel gesto che lo stai facendo in quel momento, è vero, sei lì, però se tu dici amore eterno non è così, perché lo sappiamo che il giocatore se ne va, pure l'allenatore, ma tu allenatore, se dici una cosa, se sai che non lo farai, non lo dire, non lo fare, perché tanto non è ci hai preso in giro a noi, poi dopo è normale che ti puoi aspettare che non ti fischiano. Io personalmente comunque non lo fischierò, ha ragione l'amico che ha parlato poco fa, io non lo fischierò, però indifferenza, perché sinceramente lo ringrazierò sempre perché ci ha portato lo questo lo dobbiamo dire dopo 33 esatto. anni, però devono imparare a parlare davanti alle telecamere, perché chi sta dall'altro lato è un tifoso, è pure serio, perché stanno persone che vengono da lontano, dal nord, dal centro, e vengono fino a qua a vedere il Napoli. Poco fa in diretta avevamo un po' di tifosi che fanno. Per me loro sono ancora io vengo da Soccavo, su 200 metri. Però sono da lodare e quindi devono avere rispetto anche gli allenatori, i dirigenti, gli allenatori e i calciatori, perché noi non siamo fissi, noi siamo dei tifosi che ci mettiamo passione, pazienza, soldi. Meritiamo rispetto. Grazie mille. Vado subito da questi piccoli tifosi. Allora vogliamo sbloccare questa intervista. Per sbloccarla serve, come faccio solitamente, un Forza Napoli forte. Ok, via. Forza Napoli sempre. Così ragazzi, così piano. Il Napoli ha bisogno di più carica, no? Forza Napoli vigoroso, dai. Forza Napoli sempre. Dai, meglio. Allora, dacci un pronostico. Come finisce Napoli-Como oggi? Napoli, allora non dico niente come risultato, però il Napoli dovrebbe giocare come sta giocando fino a mo'. Cioè, per esempio come contro l'Inter, Lecce. Concreto, efficace, dunque, non ti sbilanci sul risultato, un po' scaramantico. Tu anche sei scaramantico, girati, mostriamoci in camera. Come finisce Napoli-Como? O chi segna? Risultato? Sì, 1-0, 2-0, cosa ti aspetti? Dici un risultato. Non lo diciamo ancora, per piacere! Si stava sbilanciando, poi ci ha ripensato, ha detto la scaramanzia meglio. Immagino che anche lei a questo punto, essendo la stessa famiglia, anche lei è scaramantico, forse no. Allora, io sono realista al punto giù. Il Como è una squadra per la quale bisogna prestare molta attenzione, gioca bene. Il Napoli di solito rende meglio contro chi gioca, però poi non enfatizziamo troppo. Ci deve essere una differenza se il Napoli ha vinto lo scudetto e il Como è arrivato al 10° posto. Bella realtà, a parte che mi piacerebbe che queste realtà le esprimesse il Sud, e questo pensiero ci deve far apprezzare ancora quello che fa, ancora di più quello che fa il Napoli, perché realtà come il Como o come il Sassuolo che si affacciano in Serie A, qualcuno di noi immagina la Cavese fare quello che fa il Como? No, perché? l'Avellino, un perché ci deve stare, perché il calcio rispecchia
l'economia del paese nella quale viviamo, e dare battaglia, dare fastidio a queste potenze del nord è già una vittoria. Quindi va bene rispettare il Como, va bene prestare la massima attenzione, va bene pure aspettarsi una bella partita del Napoli e anche, perché no, una gran bella vittoria. Cioè, poi non esageriamo, la scaramanzia va bene fino a un certo punto, ma dobbiamo essere anche consapevoli delle nostre forze, che il Napoli secondo me ha l'organico più forte della Serie A. L'Inter, della quale giustamente si parla, ma forse ha la rosa più forte però non vince, mi devono spiegare come fa una squadra che è la più forte a perdere 2 finali Champions, a non vincere uno scudetto in un rush finale con il Napoli, a non vincere uno scudetto con il rush finale con il Milan e a non vincere e a perdere la finale di Supercoppa. Su quali basi si stabilisce che è la squadra più forte? Scusate, ma la Serbia è più forte di Rachmani, forse il rendimento di Di Lorenzo negli ultimi 7-8 anni è inferiore a quello di Dumfries, i 500 gol che a Lukaku in carriera li ha fatti Lautaro Martinez. A volte a Napoli dobbiamo essere un po' più oggettivi, la scaramanzia va bene, però mi sembra che talvolta tendiamo pure, questo ci porta a sottovalutarci e non va bene. Il Napoli è una signora squadra, il Napoli ha uno dei centrocampi più forti d'Europa secondo me. Corretto, assolutamente. Immagino muzzicata lingua. Grazie anche di questo. Diciamo Ciao Antonio. Salve, vai. Forza Napoli! Arrivo subito da te, ci sono questi signori che stanno aspettando da un po', ma Pasquale dove sta in tutto questo? L'abbiamo perso per la strada. Allora venite così ci mostriamo in camera. Allora, sensazioni per questo Napoli-Como e idee sparse, quello che volete aggiungere su qualsiasi argomento, che sia Spalletti, che sia Scudetto, quello che volete. Allora, su Spalletti mi viene da dire ha fatto tanto per Napoli, dormiva a Castelvolturno su una branda e veramente ha dato l'anima. Io non ho mai visto un allenatore dormire nel centro dove si vanno ad allenare le squadre. Ha fatto tanto. Poi dopo Napoli c'è stata la Nazionale. La Nazionale non la puoi paragonare a una squadra di club, perché la Nazionale non vivi il campo domenica dopo domenica, o non vivi la Champions mercoledì come l'Europa League il giovedì o la Conferenza. È un'esperienza un poco diversa, che a mio parere ha sbagliato proprio ad accettare la nazionale. Sul fatto della Juventus, parliamoci chiaro, tutto l'amore per il Napoli, che qua Napoli è il Napoli, sì. Però ti chiama la Juventus a fine carriera. Spalletti, se non sbaglio, è un 58, un 59 all'anagrafe. Come fai a rifiutare la Juventus a fine carriera? Io penso che lui, un professionista che non sente più l'odore dell'erba, della panchina, del campo e sente dire devo andare in pensione, io penso che qualsiasi professionista al posto di Spalletti avrebbe accettato la Juve, fermo restando che è tutto vero ciò che l'amore che prova per Napoli, il suo tatuaggio sul braccio, per me è una persona per bene, una persona che io se avessi l'occasione, l'opportunità di incontrarlo, gli offrirei un caffè, una cena e direi sempre grazie per averci fatto ritornare a Napoli lo scudetto dopo 33 anni, che non lo puoi neanche paragonare allo scudetto di Maradona dell'87, del 90, perché l'abbiamo vinta alla penultima giornata con Maradona. Pensate che con Spalletti, se avessimo vinto ad aprile con la Salernitana, sarebbe stato il primo allenatore in Italia a vincere uno scudetto ad aprile, mai successo a nessuno. Come si fa a non ringraziare Spalletti? No, infatti adesso c'è Conte, va tutto bene, siamo felici, comprendo anche la delusione per la scelta di allenare la Juventus, però non dobbiamo, perché questo poi sarebbe un errore, sarebbe ingeneroso per noi e anche per lo stesso allenatore, dimenticare quanto fatto a distanza, come sottolineava, di 33 anni dall'ultima volta. Quindi non è che adesso, solo perché c'è Conte, solo perché le cose vanno altrettanto bene, dobbiamo resettare. Poi la delusione può esserci, è legittima sotto qualsiasi fronte, però appunto non dobbiamo poi cancellare. A tal proposito, cosa ti senti di aggiungere? Vabbè, per la mia generazione che ha vissuto il primo scudetto con Spalletti, penso che rimanga comunque l'allenatore che ci ha permesso di realizzare un sogno. Sì. Quindi se lui ha potuto vedere i primi due, io il primo mio l'ho visto con Spalletti e quindi per me sarà sempre l'allenatore che mi ha fatto vincere il primo scudetto da tifoso del Napoli, realizzare
un sogno, quindi riconoscenza a vita, e gli auguro non di fare bene, perché significa poi augurare far bene a quei colori là, però riconoscenza e gratitudine non si toccano, anzi sarà sempre l'allenatore del mio primo scudetto, quindi nulla da dire. Marcatori veloci Napoli-Como, non vi chiedo il pronostico, però chi può fare la differenza? Se avessi la certezza di essere una bulletta veloce, quindi un marcatore non lo so, se lui si vuole pronunciare. Io penso Oilud e McTominay. Va bene? Gli ex Manchester possono di Forza nuovo Napoli, decidere. sempre buona serata e grazie per averci intervistato. Grazie a voi per la compagnia. Salve Antonio, perdonami l'attesa. Allora, innanzitutto Pasquale, dove l'abbiamo lasciato? Che siete inseparabili. Stiamo spingendo per Milano il limone che si hanno mangiato e questa ci fa piacere, perché stiamo crescendo, veramente stiamo crescendo, perché la partita di quella settimana dell'Inter ha fatto capire che noi prima lo pensavamo noi, la Juve sta rubando, ma lo pensano loro con noi, significa che questa è una grande crescita. Poi solo una cosa, il 90% delle TV e i giornali sono proprietari delle 3 squadre della strisce, il 90%, scusate, allora, quelli là che stanno in trasmissione nazionale vengono pagati, cioè da quelli là, loro hanno creato il caso, però è una cosa naturale, una cosa che hanno fatto normale, non è una cosa eclatante, una cosa che... Adesso ti riferisci Napoli-Inter? Napoli-Inter, perché stanno facendo ancora casino, casino. Però questo ci fa crescere, perché questo è importante, ma fanno loro con noi così, perché noi veniamo sottovalutati per la città, per tante cose così, invece noi stiamo crescendo. Se uno stacca un po' a Mediaset e un po' a Rai, non è vero, pure la città, parlo della città in generale, stiamo volando proprio a livelli di fare cose buone, per tutto il mondo, per tutto il pianeta si parla di quella festa cioè che le scenografie che non c'è più. Nel dubbio rimanete su Calcio Napoli 24, Sempre, non ce ne vogliano i colleghi, quindi... Troppa pubblicità, ma comunque notizie... quindi questo lo diciamo all'editore, dobbiamo un pochino snellire. Quando ti fa leggere una cosa subito, però sempre da sempre, perché le notizie è uno dei primi che arrivano in notizie e sono quasi... Ci proviamo, grazie, voglio commentare. Forza Napoli. Grazie Antonio, grazie, voglio commentare con lei un po' quella che può essere la formazione del Napoli, mentre vedo un po' di movimento sullo sfondo. Adesso ci siamo veramente. Il pullman del Napoli che arriva, il nostro Carmine Fiorellino gira la telecamera per mostrare le immagini, ed ecco dunque il pullman del Napoli che praticamente arriva qui allo stadio Maradona per Napoli-Como, 16:35. Ecco qui il pullman che carica i campioni d'Italia in carica, con i tifosi che si schierano come loro solito per un grande applauso, incoraggiamento. Potete sentire, e da qui inizierà l'abbraccio che proseguirà e che sarà soprattutto caldo verso la discesa, verso gli spogliatoi, dove i tifosi azzurri si faranno sentire e come, e soprattutto diranno un messaggio che anche lei ha appena divulgato, ovvero vincere, perché è quello che serve oggi, è importante per confermare quanto visto con l'Inter, anche con il Lecce. Esatto, io stavo prendendo proprio le formazioni. Non ancora le formazioni ufficiali, perché manca poco per riceverle, ma questa dovrebbe essere teoricamente questo lo schieramento, con Milinkovic-Savic, anche perché sappiamo bene come Meret sia ai box purtroppo in questo momento. Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno per la prima volta, Spinazzola a sinistra al posto di Olivera, Anghissà, Gilmour e McTominay a centrocampo, con Politano, Oljund e David Neres in attacco. Quindi dovrebbe essere questa la formazione, lo scopriremo circa tra un 25 minuti, che dovrebbe uscire la scelta ufficiale di Conte. Dovesse essere questa la formazione, sarebbe convinto? Sì. L'unica cosa che deve accadere è portare a casa i 3 punti di oggi. Comunque vada in qualsiasi modo, chiunque segni. Sì, non faccio pronostici, anche di cortomuso, l'importante è vincere. Proprio come a Lecce, no? Sì. Il Napoli di Conte ormai è diventato nel nostro DNA. Sì. Ci stiamo sostituendo un po' ai poteri forti che fino ad oggi sono stati la Juve, l'Inter, il Milan, l'hanno fatta sempre da padrone.
Adesso è arrivato il nostro turno. È del Napoli a mettere paura, questo lo possiamo dire serenamente, considerando anche i risultati sportivi. Grazie agli sforzi del presidente, della dirigenza e tutti quanti, anche se inizialmente lo attaccavo, De Laurentiis. Quindi è uno degli ex A16. Sì, e non rinnego, perché penso che una contestazione e poi si arriva a questo, penso che è anche un po' merito dei tifosi che l'hanno contestato. Poi per quanto riguarda Spalletti, è una cosa che ci tenevo. Fiume in piena. Sì, no. Ma non compagno. Siamo riconoscenti per quello che ha dato a Napoli, non possiamo dimenticarlo. Chi si tatua l'amore per Napoli sulla pelle, quindi a vita noi lo riconosciamo sempre come qualcuno che ha portato un trofeo dopo 33 anni a Napoli. Questo. Però per il restante, Amaron com'era? Amaron non compagno. E questo già perché dice... secondo me a Torino ne ha bisogno con la Juve. Considerando come si è messa questa stagione, grazie mille. Arrivo subito, voglio dare un attimo voce a questo gruppo bellissimo di piccoli tifosi, aspetto un Forza Napoli fortissimo da tutti voi, vai! Forza Napoli! No, questo è fortissimo ragazzi, tutti insieme, vai, un boato! Forza Napoli! Oh, adesso gentilmente mi dite il giocatore che farà il gol decisivo quest'oggi. McTominay. Højlund. Guarda in camera. Højlund. McTominay. Højlund. Qualcuno vuole aggiungersi nel dire chi segna, chi decide questa partita oggi? Chi fa il gol decisivo? Neres. De Bruyne. Anche tu lo vuoi dire? Vieni che non ti vedi, sei più piccolino, vieni. Chi fa il gol decisivo oggi? De Bruyne, non c'è, lo facciamo fare a qualcun altro, il Napoli lo vince questo scudetto, piccoli? Sì. Siete fiduciosi? Sì. E allora un altro Forza Napoli forte. Forza Napoli! Grazie mille, grazie. Allora, ecco, adesso bellissimo, una meraviglia. Già sono nati tifoso del Napoli. Una meraviglia sì. Veramente. Allora, l'assenza di De Bruyne, finora non abbiamo commentato l'assenza di De Bruyne per quanto riguarda questa partita, ma in generale anche per quanto riguarda questo blocco finale di annata, no? Di anno solare, perché mancherà, lungi dal dire che è un vantaggio, perché non lo può mai essere, considerando quello che stava appunto mostrando in campo. Però come bisogna interpretare questa assenza? Può rivelare altre opportunità, altre soluzioni, magari giocatori che potrebbero beneficiarne da questa assenza, fermo restando che, ripeto, lungi da noi dal dire che sia meglio senza De Bruyne. Prima di tutto buonasera, ben ritrovati. De Bruyne prima di tutto non si discute, sappiamo il calciatore che è, questa assenza è grave perché comunque quello che stava dimostrando veramente stava dando un grosso apporto anche alla squadra, sia come calciatore sia come uomo in campo, specie allenatore, diciamo così, purtroppo deve stare fuori 3-4 mesi, però McTominay dovrebbe ritornare al suo ruolo, perché con De Bruyne forse non giocava il suo ruolo, ma questo non toglie che McTominay stava giocando male, forse stava un po' in ombra tra virgolette, comunque ha fatto le sue prestazioni e i suoi gol, ecco, per me. Aspettiamo De Bruyne un'altra volta, poi ci deve essere anche il rientro di Lukaku. Oggi, come vedo, ritorna finalmente Rachmani, che l'assenza si faceva sentire là dentro, la cosa importante era quella là, perché senza Rachmani il Napoli ha preso qualche gol in più con Rachmani e prendeva meno gol. Niente, che dire, la partita di stasera è una partita bella, una partita fondamentale. Giochiamo contro la squadra del Como che gioca bene a calcio, sta in forma, è una squadra veloce, quindi il mister Conte secondo me in settimana l'ha visionata la squadra, il Como, e ha preso le dovute precauzioni secondo me. Assolutamente, senz'altro. Ho visto un po' la formazione, questa è una buona formazione che ha messo in campo, ha fatto il 4-3-3 con Gilmour, Lobotka sappiamo che è infortunato, un'altra assenza importante. Gilmour non è che è male, però Lobotka è diverso e dà più geometria al centrocampo. Sì. E là davanti ha fatto Neres, Politano e Højlund finalmente di nuovo in campo.
Niente, speriamo di assistere veramente a una bella partita. Il Napoli sicuramente farà una bella partita, perché dobbiamo proseguire su questa strada. Martedì ci attende un'altra partita importante con il Francoforte in Champions. Niente, forza Napoli comunque. E via con la carrellata di saluti. Anche tu. Ormai è un'icona. È un'icona, vabbè, questi saluti io li ritengo un po' scaramantici, diciamo così. Ogni volta che faccio questi saluti il Napoli fa sempre una bella prestazione, sempre una vittoria, ecco. Speriamo, vabbè, niente, comunque saluto il bar Caffè Rafè, il bar con la Claudio, il dottor notaio Oreste Coppola, gli amici di Forio, gli amici di Casalnuovo, va bene così, forza Napoli e grazie a voi tutti. Arriverà il giorno che lei arriverà con un fogliettino, perché sono così tanti amici che sarà difficile ricordarli tutti. Fai un po' di avviso a mio nipote poi. Ah, subito. Allora, ciao, come ti chiami innanzitutto? Luigi. Allora Luigi, nel frattempo vedo un qualcosa di abbastanza ambiguo e tra un po' lo mostriamo in diretta, perché signori veramente è molto molto ambiguo. Anche Carmine Fiorellino annuisce, quindi significa che la situazione veramente è grave. Sta meglio, ma in qualsiasi modo, poi non voglio spoilerare, però tra un po' vedremo. Allora, citava lo zio Lukaku che è rientrato a Castelvolturno, è pronto quasi per il ritorno in campo, servirà all'incirca altri 30 giorni, diciamo così, ma più che altro con il nuovo anno, il 2026, quando rientrerà Lukaku, come Conte dovrebbe ridisegnare le gerarchie? Chi deve essere titolare? Lukaku, Højlund, che fine farà Lucca? Che idea ti sei fatto a tal proposito? Allora, secondo me Conte metterà un 4-4-2 che potrà mettere tutti e due. Lucca lo metterà in panchina sicuramente, perché a me non è che mi piace tanto Lucca, perché è più forte Højlund oppure Lukaku. Sì. È meglio. A gennaio poi potrà mettere un 4-4-2 da cui si può mettere sia Højlund che Lukaku. Sai che è una soluzione molto interessante questa, che io credo piuttosto verosimile e che non mi dispiacerebbe, perché veramente due giocatori che sanno fare gol, che sanno tenere il pallone, sanno attaccare la profondità, veramente potrebbe essere una mossa interessante. Poi capiremo se effettivamente Conte opterà per questa soluzione, magari solo per alcuni tipi di partite, però sicuramente saremmo tutti molto curiosi di vedere questa soluzione. La tua curiosità per questa partita quest'oggi? C'è qualche giocatore che aspetti di vedere in particolare? Non so, Neres, lo stesso Rachmani. In che senso? Nel senso che ti aspetti qualcosa da qualcuno in particolare quest'oggi? Sì, da molti giocatori, soprattutto all'attacco. Neres sì, Højlund pure che rientra da un infortunio. Bene, grazie mille e buona partita a te. Abbiamo perso il signor Rosario. Carmine lo abbiamo... Lo chiamiamo tra poco. Ok, perfetto. Allora, buonasera. Non spolveriamo quello che presenterà Rosario, anzi diciamo di non cambiare canale. Esatto, perché è un qualcosa, ripeto, di molto ambiguo. E lo dico soprattutto ai colleghi di Calcionapoli 24, rimanete sul pezzo perché stiamo per vedere un qualcosa di parecchio ambiguo. Pasquale, dimmi. Allora, questa partita andiamo a ripetere pure un po' quella che può essere la formazione del Napoli, per chi anche magari si fosse collegato solo adesso, perché dovremmo vedere, lo scopriremo tra un po' con la formazione ufficiale. Milinkovic-Savic, linea 4 con Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno per la prima volta insieme, Spinazzola sulla sinistra, Anghissà, Gilmour e McTominay in mediana, con ancora lo scozzese in cabina di regia, Lobotka recuperato, però partirà dalla panchina, così come anche si è ripreso Lang dopo la botta di Lecce. Politano, Højlund e David Neres dovrebbe essere il tridente offensivo. Questa formazione la proviamo, fermo restando che come potremmo mai mettere in dubbio l'operato di Conte? Allora, non si discute quello che decide Conte, l'unica cosa, non ci rilassiamo. Io vengo da qualche metro più avanti, dove è arrivato il pullman del Napoli, e vedevo anche tra i tifosi un poco entusiasmo, o meglio ci stiamo un po' rilassando a differenza della partita in casa con l'Inter. Io dico che col Como sarà una dura partita, molto tosta, perché il Como gioca benissimo. La formazione, se è questa ufficiale, a me piace tantissimo sinceramente, soprattutto perché è ritornato il nostro Rachmani dietro con Buongiorno, quindi ci darà una certezza da un punto di vista difensivo, visto che solo martedì sera non siamo riusciti a prendere gol, anche grazie al nostro porterone, diciamo.
È vero, è vero. Una citazione rapida, poi vado dagli amici che sono in attesa su Rachmani, perché giustamente anche abbiamo in questi anni lodato i vari Kim, Koulibaly, Buongiorno, insomma i big che hanno caratterizzato la difesa del Napoli, sottovalutando forse questo giocatore che adesso negli ultimi anni, nell'ultimo anno soprattutto, ha dimostrato quanto è importante, e questa stagione sta dimostrando che la sua assenza, per carità insieme anche a quella di Buongiorno, ma soprattutto la sua assenza ha fatto perdere un po' di riferimenti difensivi, nonostante i sostituti hanno fatto comunque abbastanza bene, però il Napoli continua a prendere gol. La sensazione è che forse con Rachmani, Buongiorno, Rachmani soprattutto, questa situazione potrebbe finalmente ritrovare una bussola. Allora, tu hai citato dei nomi del passato, ma io avevo sempre detto, senza Rachmani quei nomi non avrebbero potuto far nulla, ed è conferma di questo. Io ho sempre avuto piena fiducia in Rachmani, speriamo adesso, dopo un po' di stop di mesi di assenza, sperando di averlo in forma stasera. Pasquale, prima di lasciare la parola agli altri amici, c'ho da salutare un carissimo tifoso, si chiama Angelo Giuliano, che è di Saviano, che ci guarda sempre e segue sempre le vostre dirette. Grazie Forza mille. Napoli sempre, buona serata. Grazie. E non perdetevi Rosario. No, venga, diamo la priorità, salve, buonasera, anche perché insomma l'età, subito, arrivo subito. Allora, nel frattempo che arriva il signor Rosario, faccio parlare un attimo questo piccolo tifoso che si chiama? Antonio, come finisce Napoli-Como? 1-1. 1-1, come mai questo 1-1? Qui mi hai spiazzato, sei tifoso del Como? No. Allora è scaramanzia. Boh. Chi lo sa? Questo 1-1 come lo dobbiamo interpretare? No, vabbè, 1-1, spero proprio di no. Sicuramente il Napoli dovrà fare una grande partita, perché la partita è molto difficile, perché il Como gioca bene, palleggia bene tra centrocampo, attacco, una bella squadra. Il Napoli dovrà sudare per racciuffare un bel risultato. Perfetto, invece la tua sensazione Napoli-Como come potrebbe finire? Non lo spostate, non dobbiamo spoilerare. Per me Napoli-Como può finire con la vittoria del Napoli con 2-1 o 2-0, con comunque entrambe le squadre molto forti con il pallone, con una buona strategia, un bel modo di giocare, soprattutto il Como che non è da sottovalutare, perché ha anche una squadra giovane sia in attacco che in difesa. E comunque sono entrambe squadre forti, soprattutto il Como che è arrivato da una stagione da metà classifica, dove ha fatto un ritorno veramente forte, battendo Napoli, Roma e altre squadre top, ed è una delle squadre che non mi aspettavo sinceramente che arrivasse a metà classifica. Sinceramente l'aspettavo l'anno scorso che arrivasse in bassa classifica. È vero, il Como è una squadra importante, ci riproviamo. Come finisce Napoli-Como? Allora 1-1 all'ultimo segna Rachmani. Ah, ok, quindi è ancora più doloroso, va bene. Vediamo, grazie mille. Grazie. Allora, adesso possiamo mostrare, perché signori, il signor Rosario, tra l'altro con un look molto alla Hamsik, sta facendo il possibile per abbellire Ciro Novellino. Il problema è che qui ci vuole un miracolo a Lourdes, semplicemente. Scherzi a parte, un saluto a Ciro Novellino e soprattutto una volta c'erano i calciatori nella sua camera, adesso è un po' ambiguo sapere che c'è Ciro Novellino nella sua camera. Di dargli un po' uno stile ancora più giovanile di come giovane è. E quindi gli ho messo la parrucca bionda, però la prossima volta gliela metterò un po' rossa. Ah, quindi cambieremo e quindi alla fine troveremo qualcosa. Secondo le partite che facciamo, stasera io mi sento biondo, mi sento forte, perché stasera è una partita col Como gelato. Vabbè, comunque scusami Ciro se faccio queste baccianate. Ciro sa. Divertiamo, penso che l'hai capito la situazione di come io sono fatto, perché sono un tifoso del 53. E allora abbiamo fatto una canzoncina scaramantica che ci vorrebbe un coro per fare ce ne sta uno solo. Vuoi fare il coro? Chi vuol fare? Ragazzi, una cosa io gliela devo dire, non solo Ciro Novellino, la prossima volta voglio vedere altri colleghi, non io perché non ho i capelli, però magari un Manuel Guardasole, un Marco Lombardi, possiamo vedere un po'. Devo fare una foto al momento, a lui gliel'ho fatta via etere.
Quando vedo Marco via etere magari... Aspetto questa. Non io, ripeto, anche perché... Va benissimo. Non è che qui... A una alla volta vi faccio tutti quanti la foto. Va bene? Comunque, via con lo show. Via con lo show. Allora... Vai Rosario, vai. Vieni vicino, mi devi fare... venite tutti quanti. Ok, serve anche il coro, serve anche... La canzone che faceva napoletana, che fa... Come mi pesa sta capo in e. Come mi pesa sta capo in e. Allora io ho messo... Stammici a corta Nico Pazzo. Stammici a porta Nico Pazzo. Attento pazzo, che stasera mi parano un razzo. Ora fa o no? Questo è un coro dell'Antoniano un po' sfasato. Ci vuole forza ragazzi, dobbiamo essere allegri. Che stasera la partita è importante, stasera la partita che non si deve perdere, è una partita che si deve vincere ma non perdere, ragazzi, anche il pareggio mi va bene perché il Como è una bellissima squadra, il presidente ha molti soldi, vorrebbe fare un Paris Saint-Germain italiano, vorrebbe creare un club di un Paris Saint-Germain italiano. Ragazzi, piano piano, che il club l'abbiamo fatto noi a Napoli e noi dobbiamo diventare come, diciamo, il Paris Saint-Germain, ancora meglio del Real Madrid. Ragazzi, prima di morire a già avrei la Coppa dei Campioni. Allora tutti quanti insieme, allora vai, stammici al corto a Nico Pazzo, attento pazzo, stasera sto pazzo mi parano un razzo. Ciao Ciro, ci vediamo dopo. C'ho i coriandoli, ma stavolta me li sono fatti testare perché ogni volta non sono mai capace di rapire. Ma stavolta non mi frega, lo apriamo dopo, adesso no. Ciao, grazie a tutti. Grazie mille, grazie. Io penso che se le curve vogliono fare un grande acquisto per il 2026 devono ingaggiare il signor Rosario. Vieni. Buonasera. Vado da loro, arrivo anche subito da te. Allora è strano vederti a Napoli, io lo devo dire, perché ti vedo in tutti gli angoli d'Italia e anche del mondo, però a Napoli è strano vederti. È stato dopo 2 anni. Vieni, facciamo un passo avanti. Ho portato la mia fidanzata ed è la cosa più bella del mondo, quindi il Napoli e lei sono la mia vita, l'ho sempre detto, quindi per me, io che abito a Empoli, non dico di essere depresso là, ma quando vengo a Napoli io mi sento un'altra persona. Oggi sembra una giornata estiva, no? Sembra di stare alle Maldive, non sembra neanche di stare... noi siamo partiti da Empoli con i giacchetti e siamo venuti a Napoli con le magliette corte, lei non ce la faceva più, diceva quando ce ne andiamo. Quindi ed è la cosa più bella del mondo, stare qua e diffondere la mia passione con lei e seguiremo il Napoli sempre. Infatti non voglio cadere in errore, ma se non sbaglio non sei napoletana, giusto? No, sono pisana, Toscana Doc. Perfetto. Allora, cosa pensi, ti faccio questa domanda anche se posso immaginare, del tifo napoletano, dei napoletani, poi lascia stare che l'amore della tua vita ti ha reso anche napoletana, però dacci un po' una tua prospettiva. È un tifo, una città caldissima, che è un calore umano straordinario e che è calda a livello climatico letterale e a livello proprio umano, metaforicamente, letteralmente parlando, siete caldi, persone, penso che sia bellissimo, senza girarci. È cambiato, immagino, anche un po' il tuo stile di vita, no? Il tuo modo di vedere la vita da quando ti sei incrociato ai te, Sì, è un'atmosfera antidepressiva, è calda, è allegra. È una malattia che il medico non può curare. Toscana non è che noi toscani, il vero nord è altro, nel senso che non siamo, almeno io non mi reputo già in partenza, a livello naturale non sono una persona fredda, sempre stata anche troppo, dice lui, che saluto tutti, che sono comunque molto socievole, sono una persona molto aperta, molto disponibile. Stando con lui questa cosa si è rafforzata ancora di più. Bene. Da toscana ti devo fare una domanda su Spalletti. Come la interpreti questa cosa? Qualcuno dice giusto perché è un professionista può andare ad allenare la Juventus, qualcun altro dice però no,
ha giurato amore. Tu come la L'abbiamo vedi? visto pure dal Allora, vivo, cioè, sì, abbiamo noi visto alla stazione- eravamo proprio in alla una- stazione l'anno scorso in dopo una un amicizia. ceno a Napoli e lui stava alla stazione di Empoli a fare i biglietti perché doveva andare in una trasmissione televisiva a Milano. Ci siamo salutati come se fossimo degli amici perché lui ha fatto, dobbiamo ricordare, lui ha fatto il campo dietro casa mia a Empoli perché per il fratello Marcello che sta lì in alto e ci saluta. Luciano, io rispetto la tua decisione, però il tatuaggio rimane per sempre. Io me lo sono fatto davvero come te. Io non tradirò mai la mia città e la mia terra. Tu diciamo sei andato da quella sponda là. Spero con tutto il cuore di far male lì. Da vero napoletano spero di far male, che tu faccia male a Torino. Speriamo, io ti auguro solo questo. Però non ti augurerò mai del male perché quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a Empoli, quello che hai fatto al nostro quartiere rimarrà sempre nei nostri cuori. E quando tu starai a Empoli ci incontreremo per un caffè, io sarò il primo a offrirtelo. Ti amo, Invece, Luciano. la tua? La domanda particolarmente... Allora, onestamente ci sono rimasta male, cioè, sono sincera, non me l'aspettavo, cioè comunque magari un'altra squadra importante, vogliamo sempre del nord, ma non la Juventus, ecco, lo sento un po' come un dispetto, poi sicuramente non lo è, cioè da parte sua non c'è nessuna cattiveria e nessun tipo di rivalsa di questo genere, però onestamente ci sono rimasta male, cioè in tutta sincerità non me l'aspettavo. Ci sta. Più che altro perché l'abbiamo incontrato dal vivo, ci abbiamo parlato come se fosse uno di noi, come stiamo facendo ora. Però le scelte sono sue, lui è un professionista, è giusto che è andato così. Però va bene così. Io vorrei ricordare un'altra cosa, che fino a ieri era il compleanno di Diego, lui non ci ha mai tradito e non ci tradirà mai. Grazie ragazzi, grazie ed è bellissimo vedervi a Napoli, veramente. Forza Napoli, Ci rivedremo in giro per il mondo. Grazie, Bologna grazie sicuramente. mille. Ok, perfetto, grazie. Ok, vieni, grazie. Ciao ragazzi, buona partita. Tutto bene, tu come stai? Mi ricordate me? Mi ricordo quel pronostico che indovinasti, tutto, marcatori, tutto. E adesso, oggi è un giorno importante. Dopo arriviamo anche dal nostro amico Maui. Vai di nuovo. No, lo devi dare. Adesso dobbiamo mantenere il rito. La promozione si mantiene. Sì. Oggi il Napoli fa una bella partita, il Como è pure una bella squadra. Ci farà soffrire, però noi vinciamo 2-1. McTominay, Hollywood. Perfetto, quindi Un saluto a Eddie di Monda e poi saluto tutti i miei amici a Pomigliano. Perfetto, li salutiamo tutti con grande affetto, grazie. E io ricordo, è il tuo pronostico, poi lo andiamo a pescare dopo. Esatto, vediamo se indovini di nuovo. A quel punto poi ci devi dare anche 6 numeri. Grazie mille. Li tieni per te. Ciao, grazie. Allora, buonasera ragazzi, come vi chiamate? Gaetano. Vincenzo. Francesco. Un Forza Napoli fortissimo. Forza Napoli. Chi segna oggi gol decisivo? Hollywood, McTominay. Chi deciderà? McTominay. Oilund. Rachmani. Grazie mille ragazzi, un altro Forza Napoli? Forza Napoli. Grazie mille. Maui, vieni. Guarda chi ti porto. Buonasera, ti vedo raggiante, perché oggi è un giorno speciale e insomma raccontiamo che giorno è, finalmente puoi? Questo è uno dei giorni più belli della mia vita, rientro allo stadio dopo 3 anni e una settimana. Sono passati 3 anni lunghissimi, abbiamo vinto molto, felicissimo, anche se non ci sono stato abbiamo vinto, però io a Udine c'ero, a Torino c'ero con la Juve, c'ero a Parma l'anno scorso è stato come vincere lo scudetto, quelle emozioni dei gol e tutto, e adesso sono qui, andiamo avanti e ringrazio Dio che ritorno a vedere la mia casa, questa è la mia casa. Cosa hai pensato o fatto ieri a mezzanotte nel sapere che stava per scattare l'ora e il giorno del grande ritorno? Ti faccio questa prima domanda, poi ne ho anche un'altra. Veramente non è proprio ieri, è l'altro ieri quando ho fatto il cambio denominativo sul biglietto, diciamo, perché ho preso un biglietto di un amico che sta... La sera prima, cosa hai pensato? Non vedevo l'ora che faceva sto cambio di biglietto e quando è andato e abbiamo fatto questo cambio, bellissimo, vedete ai bambini, è la cosa più bella del mondo. E quando è scattato il fatto del biglietto che è andato in porto, ragazzi, è come avessi vissuto il momento di un altro figlio in effetti, perché per me il Napoli è il Napoli, chi mi conosce lo sa.
E come si vivono 3 anni lontano dal Maradona senza la possibilità di metterci piede? Cioè, come li hai vissuti e come si tiene botta soprattutto poi in annate storiche? Cioè ti sei perso momenti storici qui al Maradona. Come hai vissuto questa assenza prolungata? Perché 3 anni è un pezzo di vita, no? Da un certo punto di vista. È dura perché passa di 3 anni, è dura, però nel compenso appunto abbiamo vinto 2 scudetti. Io, Lorenzo Insigne e Mertens non c'eravamo e l'abbiamo vinto, però ci siamo sempre perché siamo tifosissimi del Napoli anche noi. E niente, è stata un'emozione fortissima, anche se l'ho vissuto in trasferta e sono trasferte belle perché a Udine, a vincere lo scudetto a Udine, a vincere a Torino con la Juve e poi a vincere anche col Parma, cioè l'emozione di Parma è stata una cosa l'anno scorso indimenticabile. E niente, poi ogni giorno che io venivo qua che non potevo entrare era una pugnalata al cuore, logicamente, perché io non riesco a capire chi resta a casa, sono tutti tifosi, io capisco, però l'emozione, il sentire, il profumo, la gente, i tifosi, i bambini con le magliette del Napoli è un'altra cosa, è un'altra emozione. Io parlo, vedi, mi vengono i brividi di la pelle d'oca, ma a me senza tatuaggi, perché non c'è bisogno del tatuaggio, è il cuore che parla, mi spiego. Comunque io vi ringrazio perché siete stati sempre vicino a me quando appunto all'inizio è stata la squalifica e tutto, e adesso ci siamo ritrovati che appunto fra pochi minuti. Dove entrerai? Qual è? Oggi è martedì in curva B, come quando sono nato, diciamo, in curva B. Poi vedremo le altre partite. Altrimenti ti accompagnavamo letteralmente fino all'ingresso, fosse stato qui alle spalle. Perché il collega tuo quella ha detto, perché è stata. Però nel frattempo voglio salutare ancora altri amici. Ragazzi, forza Napoli, siamo uniti tutti quanti e vi voglio dire una cosa, quando le sconfitte sono belle pesanti, tipo a Eindhoven, e io c'ero, anche se non sono entrato per vari motivi, altri problemi e roba varia, lasciamo perdere, dobbiamo rialzarci, essere sempre uniti e dobbiamo capire che il giorno dopo ci sarà sempre il sole per noi napoletani, perché il tramonto di noi napoletani non arriverà mai finché ci saremo noi, mi spiego? Allora siamo sempre uniti, soffriamo in silenzio, lottiamo e vinciamo. Grazie mille, buon rientro, poi ci racconterai le emozioni di questo ritorno allo stadio Maradona. Grazie a Maui, venite ragazzi. Allora, buonasera, un Forza Napoli per iniziare. Forza Napoli! Allora, vi faccio una sola domanda ma importantissima, pronostico secco Napoli-Como. 2-1. Lui proprio convintissimo subito. Dici anche chi segnerà del Napoli. Allora, del Napoli McTominay di sicuro e uno tra Højlund e Lang. Højlund, Lang e del Como Nicopas. Bene, ce l'ho al fantacalcio, quindi apprezzo, perfetto. E tu invece come? Højlund e McTominay e del Como Cugna. Ok, quindi optano tutti per un 2-1 che rappresenta anche proprio il livello del Como, quindi non è una partita facile, e chiaramente lungi da noi dal dire una cosa del genere, e questo risultato denota che c'è fiducia, ma al contempo c'è anche insidia appunto del Como. Grazie mille, un altro Forza Napoli per salutarci. Forza Napoli! Grazie ragazzi, buona partita. Stava dicendo qualcosa sul Como, perché questo Como è una squadra che sta andando bene e mi piace come gioco, tutti giovani, molto veloci. Il Napoli deve stare un po' attento perché queste partite mettono un po' in difficoltà il Napoli. Però il Napoli con la squadra che ha messo in campo penso che il giocatore che c'è in Napoli non ce l'ha il Como, dovrebbe vincere se continua così. Assolutamente. Perché noi siamo in testa al campionato e non deve perdere punti, perché altre squadre stanno come i cani dietro di noi. Come i cani è bellissimo, ma rende l'idea perché corrono e sono pronti, esatto, aspettano una caduta per poi azzannare. Qual è il, tra molte virgolette sia chiaro, stiamo scherzando, il cane più rabbioso che deve preoccupare il Napoli alle spalle? C'è gli attaccanti proprio del Como, che sono molto bravi e velocissimi. Però il Napoli con la difesa che mo ha messo un po' a posto, che rientra anche gli altri giocatori, non dovrebbe avere problemi il Napoli. Poi ha messo la squadra in campo, il Napoli, una squadra molto tosta. Ecco, pure che c'è la partita martedì, non è che ha fatto entrare sempre, ha messo una squadra che vuole il risultato.
No, è vero. Io nel frattempo ogni tanto provo a vedere un po' di informazioni ed ecco, in effetti le formazioni ufficiali sono arrivate, le leggiamo da distinta, quindi un po' mischiate, poi dopo le andiamo a ricostruire. Il Napoli gioca con Milinkovic, Savic, Buongiorno, Gilmour, Neres, McTominay, Rachmani, dunque è confermato il ritorno, Højlund, Politano, Di Lorenzo, Spinazzola e Anghissà. Dall'altra parte Butez, Kempf, Valle, Caraquet, Morata, Paz, Ramon, Perrone, Smolcic, Diao e Addai. Quindi da questo punto di vista registro in particolare Morata in attacco, che tra l'altro ha spesso fatto male al Napoli per caratteristiche, è un giocatore che insomma ha dato tutto in Spagna, tutto anche in Italia ha dato tutto. Speriamo sempre Forza Napoli, vinciamo 2-0, uno Neres e un altro napolitano. Ottimo, grazie mille. Saluto solo a lui il pescivendolo, tanti saluti da perché ci segue sempre, anche a voi. Tanti saluti. Lo salutiamo con grande affetto, grazie mille. Venga, buonasera, ci ritroviamo ogni partita, anche nelle festività, anche in questi giorni speciali, non si perde occasione per seguire il Napoli. Lei ha sentito un po' di commenti, un po' di chiacchiere che stavamo scambiando, un po' di opinioni. Sono curioso di sapere la sua idea dammi del tu. Ok, del tuo, perfetto. Sono curioso di sapere il tuo parere su Spalletti e un po' la tua idea dei commenti ascoltati a proposito di questa partita. Beh, ma si sa che nel calcio ognuno dice la sua. Nel calcio dico una cosa, non esistono i competenti, esistono i conoscitori. Il calcio è bello per questo, perché ognuno dice la sua. Poi per quanto riguarda Spalletti, ma io non mi meraviglio affatto che sia andato alla Juve, per un semplice motivo che i bianconeri erano su Spalletti già da 2 anni, c'era da un paio d'anni che lo stavano corteggiando, però per una serie di cose la trattativa poi non è andata in porto, ma prima o poi l'andava a finire Spalletti. Però io sinceramente non sono arrabbiato di questa scelta, visto Spalletti i suoi auguri per un buon lavoro, basta, perché dobbiamo augurargli il male, perché è andato con la Juve. No, augurare il male assolutamente no, non è nella, dico in generale, esatto, dico in generale, perché anche volevo agganciarmi a questa sua dichiarazione assolutamente pacifica, proprio perché anche altri tifosi lo hanno detto: noi gli auguriamo il male sportivo, cioè di non fare risultato con la Juventus, e quello ci sta, sinceramente. Il male umano non è nella natura napoletana, quindi non lo mettiamo nemmeno in conto. Volevo aprire una parentesi, perché ringrazio Dino Viola nel coordinamento, che nel frattempo che chiacchieriamo sta lavorando per darmi le formazioni ufficiali sistemate, perché le abbiamo lette da distinta. Ripetiamo quella del Napoli: Milinkovic, Savic, tre pali, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Spinazzola in difesa, Gilmour in cabina di regia, Anghissà da una parte, McTominay dall'altra, e tridente offensivo con Politano, Højlund e Neres. 4-3 praticamente classico. Esatto. No, la formazione è buona secondo me, dobbiamo vedere solo il modulo, se si comincia a ringranare un po' con questo 4-3, anche a Lecce abbiamo giocato col 4-3 e Napoli sinceramente sulla prestazione a Lecce non mi è dispiaciuto, solo che aveva un problema che Napoli ce l'ha in attacco, non abbiamo una punta forte che segni, quello è il problema del Napoli attuale. Sì, è arrivato Højlund, i palloni dentro li butta anche, però manca proprio quell'attaccante forte al Napoli, secondo me. Chissà che magari con un Politano che sta aumentando i giri, un Neres che anche sta migliorando nettamente, chissà che questa combinazione non possa magari fare la differenza a tal proposito. E ne faccio anche un'altra domanda che mi viene proprio in questo momento. Ritorna Lukaku, ma potremmo vedere un Napoli con un doppio attacco, con 2 punte, Lukaku da una parte e Højlund dall'altra? È uno scenario per te possibile? Allora, se Conte vorrà, quando ritornerà Lukaku, se Conte vorrà continuare a giocare con 4 centrocampisti, allora secondo me il modulo più adatto sarebbe un 4-4-2. Se Conte vuole giocare con i 4 centrocampisti, sì, e poi giocherà col 4-3, allora o deve giocare con Lukaku o con Højlund. Ci sarà una staffetta a questo punto. Bene, non ti pare? Staremo a vedere, sicuramente dobbiamo fidarci di Conte, qualunque sia la scelta, perché è la grande certezza di questa stagione e in generale di questa grande avventura. No, vabbè, ma Conte noi sappiamo benissimo che è un grossissimo motivatore, cioè non era facile dopo i 6 gol presi ad Eindhoven fare quella prestazione bellissima con l'Inter. Io sinceramente sabato scorso non mi aspettavo quella prestazione, io mi sarei accontentato anche di un pareggio con l'Inter, invece noi abbiamo vinto anche in modo netto, è stato ancora
parlando del rigore, ma che tenete da parlare con questo rigore? Sì. Fatemi capire, il rigore secondo me c'era, non era un rigore nettissimo, ma non è uno scandalo darlo quel rigore, secondo me. Poi ognuno dice la sua. Poi per quanto riguarda la partita di stasera, il Como è una squadra molto rognosa, diciamo che è un po' la rivelazione di questo campionato. E quindi però potrebbe essere un turno favorevole al Napoli, perché se il Napoli batte il Como e domani sera Milan e Roma pareggiano, il Napoli allungherà di 2 punti, si troverà solo prima in classifica. Domani c'è Milan-Roma, È vero, io spero che finisca con un pari. assolutamente. Vabbè, è normale, quando capitano queste partite, Milan-Inter, Inter-Roma, Juve-Inter, Inter-Roma per esempio, cioè, quando capitano queste partite dobbiamo sempre sperare che finiscano con un pareggio, ammesso che il Napoli vinca la sua partita, in modo che allunghiamo sempre di 2 punti. Così come ci ha sperato il Milan la scorsa volta, che aveva l'impegno, anzi 2 turni fa aveva l'impegno favorevole, Napoli-Inter sperava in un pareggio, poi è andata diversamente. Il Milan non ha vinto, ma in più il Napoli ha vinto e quindi si è ridisegnata la classifica, prendendo anche un po', a mio modesto parere, la forma reale di quello che stiamo vedendo in questa prima parte, con il Napoli in vetta. Anche scendellare un po' l'energia dei calciatori, perché avremo un tour de force da qui fino alla sosta esagerato, perché noi giocheremo martedì con l'Eintracht Francoforte e poi domenica andremo a Bologna e poi ci sarà una sosta, e quindi queste 3 partite Conte dovrà fare un po' attenzione a vedere un po' i calciatori come chi deve far riposare, chi deve far giocare di più, perché non è facile giocare dopo 3 giorni con gli stessi giocatori, secondo me. Assolutamente. Poi vabbè, la partita di martedì è importantissima secondo me, perché Napoli, se vuole sperare di andare ancora avanti in Champions, deve vincere assolutamente le prossime 2 partite in casa, con l'Eintracht e con il Karabakh. Diventa necessario adesso, è l'unica condizione per poter sperare appunto in un passo che è comunque possibile. Arrivare tra le prime 8 e quindi qualificazione diretta agli ottavi è molto difficile. Il treno probabilmente è stato perso, è andato perso quel treno lì, però la qualificazione via playoff. Allora, il Napoli quanti punti ha in Champions? A memoria... Sembra 3 punti. Sì, perché col City ha perso, ha vinto poi con lo Sporting, ha perso col PSV, quindi 3. Allora, io dico le prime 8 in senso assoluto, la sensazione, poi chiaramente mi auguro di essere smentito nei prossimi match, nelle prossime combinazioni, la sensazione è che il treno per le prime 8, poi magari le vinci tutte le prossime e si riscrive di nuovo tutta la situazione. Allora, l'anno però scorso l'ottava, si è un po' avviato. Dico una cosa, l'anno scorso, se facciamo una statistica media punti della Champions di quest'anno, vabbè, è cominciato l'anno scorso questa Super Champions, l'anno scorso l'ottava è andata è passato il turno con 15 punti mediamente, quindi il Napoli può ancora farcela passare con 15 punti, siamo ancora in tempo. Che il Napoli dovrà vincere queste 2 gare in casa e si metterebbe a 9 punti, e ci vorrebbero un paio di colpi esterni, per esempio. Deve vincerle tutte praticamente, che comunque è possibile, attenzione, non stiamo dicendo che non sia possibile, però onestamente è stato veramente un peccato aver perso un po' di terreno. Col City ci sta, l'Eitad ci sta, però magari insomma col PSV lì è stato veramente uno svarione abbastanza... Allora, sulla carta mancano 3 punti, quindi di Eindhoven, perché sulla carta il Napoli era Eindhoven, era, non dico scontato, ma quasi certo che il Napoli avrebbe vinto a Eindhoven, quindi avrebbe conquistato i 3 punti, è stata una sconfitta inaspettata. Quindi dobbiamo i 3 punti per essere Eindhoven, li dobbiamo recuperare ovviamente da un'altra parte. Ma io dico che il Napoli si giocherà tutto in casa a gennaio col Chelsea, quella la gara decisiva per passaggio del turno, poi vedremo durante il percorso. Ed è quella la nostra speranza. Ok, allora esatto, magari se lo becchiamo pure, facciamo uno zoom, grazie mille. Peccato, Allora. l'ultima cosa che voglio dire in merito al PSV Eindhoven, è peccato che non ci sia ancora la vecchia formula della Champions, dei gironi, perché magari il PSV sarebbe venuto a Napoli, sarebbe stato una bolgia, gli avrei dato 10 palloni. Perfetto. Proviamo a seguire, Carmine, che dici? Credi sia possibile? Proviamo a seguire, grazie, seguiamo un attimo lì e torno subito. Proviamo a seguire il nostro Riccardo Nicotra. Sì, il nostro Riccardo Nicotra con Maui che fa il ritorno allo stadio dopo un lungo stop. Carmine, vai tu, mentre io resto un attimo qui. Vediamo con il nostro Riccardo Nicotra, lo vediamo. Accompagniamo un po'.
accompagniamo un po' queste immagini anche con un po' di ambientale. Il nostro Riccardo Nicotra lo sta scortando il nostro Riccardo Nicotra. E ringrazio Carmine Fiorellino qui a immortalare il tutto. Riccardo Nicotra versione buttafuori, proprio per tutelare Maui. Riccardo, ma tu sei in veste giornalistica o in veste da bodyguard? Perché... Ansioso, si dice ansioso il nostro Maui per questo momento. Ricordiamo anche le lacrime in diretta a Calcio Napoli 24, le sue varie segnalazioni, le sue varie richieste d'aiuto per risolvere una situazione che si è ritrovato nemmeno troppo in maniera consapevole. Nel frattempo la situazione è rimasta abbastanza bloccata, arenata, però il tempo è trascorso e adesso forse il traguardo sarà finalmente raggiunto. Lo vediamo se sarà raggiunto il traguardo, ed è raggiunto. Ecco qui, Maui! Ce l'hai fatta, Maui, ce l'hai fatta! Vieni, ti vedo, abbiamo visto lacrime di dolore negli anni scorsi, adesso vediamo lacrime di gioia. Sì ragazzi, è una gioia, io sarò pure stupido, mi possono prendere anche in giro, però è più forte di me. Se uno non crede alle mie lacrime significa che sono un grandissimo attore, non lo so. Ma è una gioia, prendetemi in giro, prendetemi come volete, non lo so. Ma entrare qui dentro è una gioia infinita. Vi auguro una bellissima partita ragazzi, speriamo bene, forza Napoli, vi voglio bene. Forza, sempre uniti, è sempre per la nostra città. È sempre per la nostra squadra, vi voglio bene, alla prossima, ciao! Buon divertimento e buone cose Maui, buone cose. Quindi Riccardo, abbiamo raccontato anche un po', abbiamo chiuso un cerchio. Era bello sorridente fino a... No, però almeno sono lacrime di gioia questa volta rispetto a quelle di dolore che abbiamo più volte registrato, quindi... Sì, io ringrazio il nostro Carmine Fiorellino che veramente fa gli straordinari dietro noi, le nostre esigenze. Anche come bene. Insomma, ringrazio il nostro Carmine Fiorellino. Riccardo, adesso mi vieni un attimo a dare un aiuto per mettere la giacca perché inizia a calare, oddio, non possiamo assolutamente chiamarlo freddo, però... Io sto benissimo solo in camicia. Sì, quando arriverai alla mia età, mio caro amico, che poi abbiamo la stessa età ed è quella la cosa inquietante. Nel frattempo, occhio al signor Rosario che la prossima volta potrebbe spuntare qui con un tuo volto, e con capelli io tinti, ridisegnati. Io gli ho chiesto in particolare di Manuel e Marco Lombardi, però chissà che anche tu non possa essere una delle vittime. Io ne approfitto per prendere un attimo la giacca, ne approfitto della tua presenza. Esatto. Allora volevo solo un attimo leggere la formazione ufficiale del Como, perché l'abbiamo chiaramente detta, però poi l'abbiamo letta inizialmente da distinta. Il nostro Dino Viola, insomma, ci faceva anche un riepilogo. Vestiti, la diciamo al volo, ragazzi, in doppia diretta. Allora, il Como si schiera con Butes, Kempf, Ramon, Smolcic, Vaglie, Perrone e Cachere in cabina di regia, Addai, Diao, Nico Paz alle spalle dell'unica punta, Alvaro Morata, insomma, che se non erro sarà anche il capitano del Como. Esatto, e non è una buona notizia, al netto del fatto che la buona notizia c'è perché ritorna Rachmani e quindi la difesa magari tornerà ad essere nuovamente vigorosa. Non è una buona notizia perché Morata ha un po' di precedenti col Napoli che riesce a fare spesso male. Ci auguriamo che non sia questo il caso, che comunque quella scia sia interrotta. Sensazioni sulla formazione del Napoli? Ti aspettavi queste scelte? Sinceramente sì, erano quelle che prevedevo con il ritorno di Rachmani,
con il ritorno di Højlund, quindi insomma bene o male quella, perché poi Lobotka è in panchina con Gilmour che partirà dall'inizio, non so se Lobotka avrà la forza per entrare o quanti minuti riuscirà a giocare, però insomma bene o male saranno quelle. A proposito invece di quello che dicevi di Morata, tutto vero, ma ti segnalo che tutti, neanche uno, non ha detto che il giocatore che teme di più del Como è Nico Paz. Ci può anche stare, però insomma veramente tutti hanno detto occhio a Nico Paz. Non possiamo è un caso. Parliamo, non so se dire il miglior giocatore della Serie A, ma sicuramente nella top 5 in termini di qualità e strapotere offensivo, quindi è talento in senso assoluto, quindi sì, assolutamente. Esatto, vedo un po' di tifosi che vedo anche uno scudetto capovolto, e giusto una settimana fa con l'Inter avevo denunciato che siamo sempre contro tutto e tutti, proprio perché il sistema è Italia, ma Italia non solo calcistico. Okay, nel frattempo lo stadio alle nostre spalle con Decibel Bellini si scalda, quindi a riprova che siamo a ridosso del fischio d'inizio, prego. Sì, appunto volevo denunciare quello che ho già denunciato, cioè noi assistiamo a un racconto italico falso, ma completamente falso di quella che è la realtà, nella politica, nella società, nel calcio. Ecco, il calcio è lo specchio del paese. Abbiamo assistito per un rigore netto che si dà sempre a una farsa, arbitri sospesi, Di Lorenzo scorretto, cioè questo racconto la deve finire. Non lo accettiamo più, siamo appunto col bottino di guerra, scudetto capovolto, campioni in Italia, perché ci ha stufato quest'Italia. Quindi anche, visto che ci sono le regionali, mi dispiace parlare di politica, però noi dobbiamo aprire gli occhi, cacciare a calci in culo quelli che si permettono di venire in questa città dopo che ci hanno offesi, con lavateli col culo e andare anche a votarli, signori, e basta, apriamo gli occhi, non è solo calcio, l'Italia ci odia, dobbiamo noi essere in grado di scegliere un'altra strada, la meno peggio, tiriamoci il naso, ma cacciamo questi cialtroni via da questa nostra nazione che è il regno delle due Sicilie. Io rimango proprio affezionato a questo. Puoi parlare, Massimo? No, arrivo subito da lui, però ne volevo approfittare della sua ideologia, diciamo così, per farle una domanda su Luciano Spalletti. Sì. Ok, perché è stato uno di noi, diciamo così, adesso va dall'altra parte, va a Torino, alla Juventus. Lei come interpreta questo step? L'hai detto, ha cambiato sponda, mi dispiace per lui. Però che ci possiamo fare? Il calcio oggi è questo, di questo non mi sorprendo perché sono professionisti, fanno il loro lavoro. Se andrà a Torino con lo scudetto del Napoli, peccato che non è capovolto. Lucia, se lo facevi capovolto era meglio ancora. Grazie mille. Arriviamo allora da te, buonasera, come ti chiami? Massimo, Napoli-Como, non ti dico il risultato, non ti chiedo il risultato perché magari c'è un po' di scaramanzia, ma ti chiedo il giocatore che stasera può fare la differenza. Chi è che può decidere questa partita? Allora, secondo me nella parte del Como ovviamente c'è Nico Paz, e dalla parte del Napoli ci può essere Neres e Højlund che è tornato. Sono molto pericolosi in attacco e dobbiamo stare sicuramente attenti a Morata, a Nico Paz, che sono i giocatori più attesi del Como. È vero. Martedì c'è la Champions, quindi Napoli e Eintracht. Ci credi in una rimonta Champions? Il Napoli può qualificarsi in Champions, la matematica è assolutamente lì, ma dopo la botta col PSV credi che Conte magari possa mollare in Europa, magari la squadra inconsciamente, o resti assolutamente fiducioso? Io sono abbastanza fiducioso, non si deve mai mollare, ci sono tante partite ancora da disputare e ci possiamo ancora qualificarci ai playoff. È vero, speriamo, soprattutto da oggi che devono arrivare 3 punti importanti per proseguire questo cammino. Grazie mille, grazie. Buona partita. Arriva Cacciola, dovrebbe essere Cacciola. Allora, editore, questo è numero 1, editore. Grazie mille, per non indovina il cognome, però almeno ne parla bene. Voglio sapere una cosa da Calcio 24. Sì. Ma perché a Bologna ci fermano sempre, perché? Qui ti faccio rispondere a Riccardo Nicotra, che lui è un esperto di geopolitica. Qual è il motivo? Questo bisognerebbe chiederlo chiaramente al Casms, non so se riusciamo a... però
insomma, questo bisognerebbe chiederlo alle autorità competenti. Secondo me è sbagliato fermare qualsiasi tipo di trasferta, a prescindere da questo. Non c'è un TAR. Vabbè, sta andando da solo, quindi lascio parlare Antonio. Sì, è un treno. La cosa che penso è che veramente si stia facendo un abuso di questa misura, perché può essere minimamente ragionevole, anche se comunque molto discutibile, per le gare veramente ad altissimo rischio. Utilizzare questa carta come se fosse un jolly veramente per qualsiasi partita diventa poi veramente svilente e fa perdere credibilità al calcio italiano. La Salernitana si è rivolta al TAR, perché non lo facciamo anche noi? Perché non inizi tu magari a presentarti? Non so come si fa, scusami. Ti accompagneremo, abbiamo accompagnato Maui all'ingresso, accompagneremo anche lui a fare la richiesta. Potrebbe venire Ciro Novellino. Anche Ciro Novellino, che non è più qui, è andato via perché prima aveva anche la sagoma di Ciro Novellino. Adesso, allora, uomo partita sarà McDomini 3-0. Guarda, stasera doppio microfono, ti stiamo intervistando come una star. Ma io sono ormai sono un mito. Politano e McDomini. Poi l'ultima cosa, ragazzi, seguite sempre Filo Diretto, che io non becco mai la linea. Ci vediamo dopo partita. Calcio Napoli 24. Vai su YouTube se non lo riesci. Ma non credo. Anche perché il filo diretto a Calcio Napoli si rivela molto speciale, no? Adesso. Buon Salvio Passante, intendi? Salvio Passante, questo è il numero 1, Pasquale Caccamo. Caccamo, il problema è che non parla di me. Ah, numero 1 anche io. Il problema però non parla di me, perché Pasquale Caccamo. Ciao Antonio. È qualcun altro, però va bene. Ragazzi, ho saputo un'ultima notizia. Che Conte decide e ordina, McTominay sente quello che dice Conte e fa quello che ha detto, e quindi già abbiamo buone speranze. Poi ci sarà Anghissà che farà una cornice della situazione, siccome si sta pigliando gusto e si è abituato alla lunghezza dei capelli che ha, perché prima quella lunghezza dei capelli lo facevano appesantire e i colpi di testa e magari lo scatto lo frenavano. Invece adesso il corpo umano si è abituato a quel peso e sta facendo dei gol, non dico tutte le settimane. Problema? Prima era un problema i capelli. Il problema sarà quando andrà via questo signore qui, come il Napoli dovrà tener botta a questa assenza. Dovrà trovare qualche altro che magari ha i capelli lunghi come lui e cerchiamo di adattarlo a fare quello che ha fatto Anghissà, perché è stato bravissimo. Comunque io prima mi scuso con gli amici perché il mio coiffeur mi ha detto fammi un saluto per questo taglio giovanile, perché io l'ho detto alla AMSI a 80 anni, guardate, a 80 anni, guardate qua che taglio mi ha fatto. A 80 anni, perché ha detto a 80 anni uno deve essere giovane, deve cercare di contrastare i giovani. No, per l'amor di Dio, io non li contrasto, forza. Ecco, fallo vedere anche laterale. Poi voglio salutare a Simone che mi ha aiutato a fare questa canzoncina particolare, in più al dottor D'Alessandro che mi ha messo in piedi, vedete come sono dritto? Sì. Mi ha dato una piccola spinta, una punturina e mi ha messo proprio bene in carreggiata. Lo ringraziamo perché abbiamo sempre bisogno del signor Rosario e quindi deve essere sempre al 100%. Io mi auguro che ci sarò ancora su questa terra, però prima di andare là di là, come dico sempre, voglio vincere la Coppa dei Campioni, perché adesso si dice con nome nuovo, si dice Champions League. Mi sa che non è questo l'anno però per vedere questo sogno, aspettiamo il prossimo. Nel frattempo basta che il Napoli strappi il pass. A vivere per un po' di tempo, una decina d'anni ancora, invece di 82 arriviamo a 92, mi sta bene. Dai. Allora no, io voglio il signor Rosario qui in diretta con la targa di 100 anni, ok? Quindi dobbiamo alzare un po' l'asticella e quindi guardiamo più in alto e arriverà quel giorno. C'è un'altra canzone. L'abbiamo fatta prima, la facciamo di nuovo, no? Ma scusa, ma allora facciamogli una domanda. Vai. Paolo, perché secondo me troppo difficile. No, una semplice, perché non so se te l'ha chiesto Pasquale, in tal caso faccio brutta figura, ma sono giustificato, non lo sapevo. Però aspetta, ti voglio fare questa domanda qua. Su Spalletti hai detto qualcosa, cosa ne pensi di questo passaggio alla Juventus? Io ho detto che si è fatto il tatuaggio del Napoli su questo braccio destro, mo se lo vuole fare sul sinistro, però sul sinistro il tatuaggio juventino non attacca, non si riesce ad attaccare, anzi stasera abbiamo pure qualcosa di mare dentro al campo che giocherà, gioco l'orata, la facciamo a forno o la facciamo arrostita, l'orata, si chiama, io non mi ricordo, si nome nuovo 3, 4, 2, 1, ti sono abituato con catenaccio, o pressing, o l'arrebaggio, mo sti nomi nuovi come l'altra volta che era, falso, no?
Falso 9. Ah, falso 9, che sarebbe un centravanti più piccolino. Esatto. Sarebbe Finto centravanti. Allora Neres ha fatto Lukaku più piccolo, ha fatto un Lukakino. Ha fatto un Lukakino. E l'ha fatto anche molto bene con l'Inter. È andato benissimo. Può darsi che pure stasera farà non un Lukakino, farà uno squalo e si mangia l'orata. Avevo paura che dicesse qualche altra cosa, quindi... Infatti io sto per ritirare il microfono. Mi mantengo perché sennò vado a casa e mi censurano. Grazie, ciao Simone, ciao Simone, auguri, ti raccomando, non c'è problema, ci sono molte donne, se quella magari non vuole tu ne troverai dell'altro perché sei un ragazzo squisito e bravo. Poi vi racconto perché. Dove vai? Resta con me. È un onore stare vicino a te. Allora, benissimo, ti Io ti ho ringrazio. ascoltato tutto. No, Ti niente. ringrazio. Oggi sempre solo Forza Napoli, abbiamo una squadra, il Como, che sicuramente ci darà fila da torcere, ma noi siamo il Napoli, quindi non avremo sicuramente problemi. Certo c'è quello, come si chiama? Lupaz, ma noi siamo più pazzi di lui sicuramente, abbiamo dei grandi difensori. Oggi se non sbaglio Rachmani, io non lo so, sono arrivato a destra. Rachmani gioca. Quindi Rachmani gioca, abbiamo recuperato lo Bocca almeno per la panchina e quindi abbiamo insomma stiamo recuperando pure noi. Manca De Bruyne, gli facciamo un grande in bocca al lupo, speriamo che col 4-3-3 ritorneremo ai grandi, insomma, come abbiamo giocato l'anno scorso. E che dire di più, ragazzi, sempre in bocca al lupo a noi, la partita sta per iniziare, io voglio scappare, un saluto anche ai tuoi fans, tanto io vi seguo da tutte le parti, quindi l'unica cosa, fammi una foto che poi farò la foto con loro come l'ho fatto con Marche e l'avete vista? Penso che l'avete vista. Va bene, no, lo so, devi stare pure tu perché per me è un onore essere qua. Grazie. Allora fa mio figlio. Vai, facciamo una foto. Dai, che dopo gliela Ho porto paura a poi di loro. vedere il risultato. Non ti preoccupare, poi vedo io. Va bene? A voi. Vai, a dopo ragazzi, a dopo i coriandoli, a grazie dopo. mille. È un metaverso questo, No, Riccardo. ma siamo veramente Prego. Forza Azzurri, ci mangiamo! Grazie. Bravo! Sì, vabbè, abbiamo al momento perso il controllo, però lo riprendiamo. C'è un universo a sé qui, a un certo punto, cioè c'è un microcosmo. Soprattutto a quest'ora. Soprattutto a quest'ora. Sì. È l'ora di Ciro Novellino, è l'ora lo dobbiamo invocare. Secondo me lui proprio. Esatto, è la sua influenza, quindi Ciro, se ci sei, insomma sei invocato e sicuramente Ciro, poiché non sono Marco Lombardi, arriverà in ritardo. Marco arriva sempre. Ma tanto io penso che qui ci sono anche altri tifosi che vogliono... Sì, il problema è che dobbiamo entrare allo stadio tra un po'. No, sì, infatti. Però, insomma, ci siamo quasi anche. E quindi aspettando Ciro Novellino, vediamo. Allora, aspetta che prendo anche l'altra cuffietta. Sì. Giusto per sentire meglio, che tanto lo salutiamo solo a Ciro. Sì, ecco qui. Allora vedo dalla regia che mi stanno scrivendo, quindi vediamo un po' di indicazioni. Noi ci siamo. Pasquale. Sì. Ecco, Ciro. Senti Pasquale, allora io ieri, te lo dico proprio, cioè ieri ho trovato l'editore qui in studio, ho fatto richiesta per un paio di cuffie che non devi mai più togliere dalle orecchie. Cioè, ho chiesto io all'editore le cuffie per te. Allora, il problema è il seguente, le cuffie le abbiamo comprate e sono anche quelle buone, io continuo a non sentirci, quindi all'editore dobbiamo chiedere magari una visita. Ah, ok, allora per caro editore, che... allora, lo faccio adesso, ieri non ti ho chiesto la visita, ti ho chiesto le cuffie, risparmiamo pure, portiamo a fare una visita alle orecchie a Pasquale, perché non ci sente mai. Esatto, Pasquale, allora, ne devo mettere due, con una non riesco a sentire. Prima di liberarvi al volo proprio, poi vi lascio ovviamente entrare, sono le 17:35. Vi chiedo, Antonio Conte ha schierato la miglior formazione possibile, dentro anche Rachmani e Buongiorno senza sconto. Sì, Ciro chiede se Conte ha schierato la miglior formazione possibile, considerando anche l'inserimento di Rachmani. La mia risposta è sì, soprattutto considerando le assenze, considerando il contesto. Comunque qualcuno avrebbe potuto dire
un po' di turnover, diciamo così. È vero che l'hai fatto a Lecce, ma magari ancora un po' ponderare in vista dell'Eintracht, però Conte ha fatto le scelte per vincere questa partita e per affrontare questa partita nella maniera più seria possibile, e a mio avviso ha buon ragione, perché questa è una signora squadra. Anche perché appunto il Como non è una squadra da sottovalutare in nessuna maniera, e quindi secondo me ha fatto proprio bene. Poi vedremo se ci sarà bisogno di qualche cambio, di riaggiustarla un po' in corso d'opera, però insomma secondo me servono tutti i titolari e serve che il Napoli sia concentrato già dall'inizio in tutto e per tutto. Sì, io ti passo un attimo una cuffia perché tu devi sentire questa risposta. Vai. Ciro, ma il tuo parere sull'immagine del signor Rosario con il tuo nuovo look? Guarda Pasquale, l'immagine del signor Rosario è la più bella, quella della settimana scorsa, perché mi rappresenta, quella con i capelli tra l'altro biondi alla Little Tony, un po' col ciuffo così, no, non mi assomiglia proprio per niente. Io sono felice di tagliarli, cioè capisci qual è il problema, Pasquale? Quindi abbiamo anche la reazione ufficiale di Ciro Novellino. Non volevo aspettare fine serata per ottenerla, ma la volevo subito, in attesa poi di altri look, perché il signor Rosario ha promesso anche altre versioni di Ciro Novellino. Io non so, Pasquale, a proposito, staremo a vedere. Mi hai fatto venire in mente una cosa. Non so se, ma penso di sì, ve ne siate accorti, da 3 settimane stiamo facendo vedere, grazie a Bruno Marone dalla Finlandia, Diegolino, che è un cartone animato inventato da lui sul Napoli. E Diegolino parla spesso di te, vuole sapere se tu entri allo stadio. Io gliel'ho detto che tu entri allo stadio, ma lui insiste su sto fatto. Dovrei in teoria, a meno che non ho avuto qualche... Se ci liberi entriamo. Hanno spostato Maui con pure, Pasquale ragazzi. Cacciola. Ci rivediamo dopo, a dopo, per il post partita. Grazie, a dopo ragazzi. Ciao a Pasquale Cacciola e a Riccardo Nicotro, ovviamente a Carmine Fiorellino dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Buonasera amici di Calcio Napoli 24, e parte ufficialmente adesso la live reaction di Calcio Napoli 24 TV. Un saluto dal sottoscritto Ciro Novellino, c'è Vittorio Bernardo in cabina di regia, c'è Raffaele Passante al controllo social e al coordinamento giornalistico, se così lo possiamo chiamare. E poi ci siete ovviamente voi al canale 79 del Digitale Terrestre, sul nostro canale YouTube. Come sempre l'invito classico, solito, ad iscrivervi al nostro canale, attivate la campanellina, like alle nostre dirette e soprattutto lasciate i vostri messaggi. Siete in tantissimi, come sempre, vi ringrazio, lo faccio ovviamente con un abbraccio circolare a tutti, però live reaction hanno ospiti e io lo riabbraccio sperando che possa poi continuare ad essere dei nostri. Questo lo dirà soltanto il tempo. Lui con me ha dato vita a quel famoso Wanamac Napoli che portò a vincere, ci accompagnò quell'anno a vincere lo scudetto. Lui è l'ufficio stampa dei club Wanam, che saluto ovviamente tutti quanti in maniera indistinta. Lui è anche il presidente del club Napoli Brescia, dice di essere anche un allenatore, in pratica è tutto lui. Roberto Stanzione, ciao Robby, bentornato a casa. Ciro, un saluto a te, un saluto a tutti i telespettatori di Calcio Napoli 24, un saluto alla redazione, a tutti i tifosi che interagiscono ovviamente sulle pagine web di Calcio Napoli 24. Salutiamo anche i club Wanam, ho visto tanti club. Però mi scende la lacrimuccia, no? Lo so, questo poi magari vedremo nel tempo, dai, cosa succederà. Allora, posso essere egoista? Sì. Spero di no. Dai. Perché almeno quando vieni giù ti posso sempre ospitare qui, al tempo stesso ovviamente anche dal club. Lo sai che per me sei sempre gradito qui negli studi Calcio Napoli 24, ci conosciamo da tanto tempo, ti ho lanciato io, come diceva Pippo Baudo, no? Ti ho lanciato io, e qui non so se ho fatto un guaio oppure... quello da vedere. Tra l'altro abbiamo lanciato un motto meraviglioso nell'anno dello scudetto di Luciano Spalletti, Wanam che Napoli, che poi ha generato una trasmissione web che
coinvolge ovviamente i Napoli Club di tutto il mondo. Io devo essere sincero, faccio mea culpa, non ho mai ascoltato una sua telecronaca, ma devo andare a rimediare in maniera immediata, quindi non lo so come esulta quando segna una squadra. So come esultiamo noi, Robby, e siamo due pazzi. Ce lo faremo dire da lui. Chi è? È Mario Porcaro. Ciao Mario, grazie per aver accettato. Ciao, grazie dell'invito. Benvenuto a Calcio Napoli 24. Grazie mille dell'invito. Lo sai che ti stai prendendo la responsabilità? Assolutamente. Qui il battesimo è di fuoco. Va benissimo. Allora, il primo gol del Napoli di questa sera lo commento io. Oh, vedi? Allora speriamo che possiamo farne più di uno. Assolutamente. Così Mario ci delizia con la sua... Mario, Napoli che questa sera scende sul terreno di gioco del Maradona contro il Como. Lo fa con la miglior formazione possibile, confermando la presenza di Alessandro Buongiorno e rimettendo dal primo minuto subito dentro Amir Rachmani. Cosa vuol dire? Che potrebbe poi non schierarli in Champions con l'Eintracht o rischia e li mette comunque tutti e due dentro? Secondo me Conte dopo la sconfitta contro il PSV ha deciso di ripartire dai suoi, da quelli che hanno vinto il campionato, e quindi ha detto piano piano inseriamo gli altri. Quindi secondo me contro l'Eintracht, e credo di averlo pronunciato male, quindi dobbiamo migliorare sul tedesco, credo che andrà con quasi tutti gli stessi, con 2 massimo 3 cambi, perché c'è bisogno di sicurezza, di stabilità, e infatti credo che sia questo il messaggio da lanciare, tra l'altro contro il Como, che è una delle grandi del campionato. Si chiama Como, ma io faccio fatica a vedere squadre più organizzate in questo momento in Serie A. E a proposito di telecronache, c'è uno che fa il giro di TikTok, Nico Paz, che oggi è pericolo pubblico numero 1, e quindi bisogna sperare di non rivedere riproposte nuove esultanze con la canzone di Rocco Hunt. Noi non ne vogliamo vedere le esultanze di Nico Paz, anche perché chi ce l'ha al fantacalcio l'ha messo contro il Napoli ha sbagliato. Roberto, diciamolo apertamente, togliamoci sto dente. Giocatore meraviglioso, però speriamo che possa dalla toppare. prossima partita, ovviamente ci auguriamo che possa fare del suo meglio, magari portare il Como anche in Europa, ma dalla prossima partita. Nel frattempo stiamo vedendo il calzino di chi è? Di Rasmus Højlund, il calzino bianco di Rasmus Højlund con Scott McTominay che lo prende in giro. Ecco, c'è stata la festa mercoledì sera, la festa di Halloween con un po' d'anticipo, visto che Halloween era soltanto la notte scorsa, festa che cosa ha fatto? Ha cementato ancora di più il gruppo. Queste sono le immagini, per esempio, che noi stiamo adesso vedendo, ma che abbiamo riportato anche su calcionapoli24.it, le immagini di quella sera che dimostrano come il gruppo sia unito, ovviamente tutto accanto ad Antonio Conte, con un obiettivo comune, quello di remare tutti dalla stessa parte. Assolutamente, Antonio Conte ha lanciato dei segnali importanti. Anche se Conte però aveva detto non il contrario, ma quasi. Esattamente, ci stava arrivando, infatti. Dopo Eindhoven ha lanciato dei messaggi chiari, facendo capire che in quel momento c'era uno spogliatoio un po' disunito tra i senatori di questa squadra e i nuovi, che probabilmente non si sono ancora inseriti nel mondo Napoli, nell'atmosfera Napoli, nell'ambiente Napoli. Quindi speriamo che Antonio Conte, ovviamente con la sua esperienza, possa cementare questo gruppo e ritornare il Napoli dello scorso anno, quindi lottare per vincere questo campionato. Mario, hai l'impressione che Antonio Conte stia tirando su di sé le attenzioni per lasciar tranquilla la squadra? Cioè, le polemiche con l'Inter in prima persona, contro Marotta, con Chivu, la Juventus, le altre squadre, cioè hai l'impressione che Antonio Conte voglia lasciare tranquillo il gruppo che procede per quella strada indicata e attirare su di sé le attenzioni e le polemiche? Sì, senza dubbio, anzi credo che voglia trasmettere al gruppo questa sensazione qua, tutti contro il Napoli, e quindi dare di più. E le parole usate contro, diciamo, i nuovi, più che destabilizzare un ambiente, qualcuno diceva può mettere in difficoltà i nuovi, è stato un segnale importante, soprattutto per gente come Lucca, che magari non aveva ancora capito bene
il contesto in cui si trovava, perché magari Lucca... E adesso l'ha capito secondo te? Non lo so, ma credo che la società abbia dato a Conte la possibilità di dire: se non l'ha capito accantona, non ci sono problemi. Perché quando fai un investimento di 35 milioni, poi dopo è difficile tenere fuori un giocatore. Sì. Però a Conte è stato detto: vai per la tua strada, bisogna portare il risultato a casa, e quindi ha unito ancora di più tutti. Vittorio, apriamo anche le linee 081 353 4588, ma soprattutto il nostro amico qui Roberto Stanzione conosce bene Brunello dalla Finlandia, Bruno Marone. Grazie a lui abbiamo lanciato Diegolino e ce l'andiamo a vedere. Buonasera a tutti gli spettatori. Oggi il Maradona accende le luci e Napoli fa gli onori di casa. Arriva il Como, elegante, pettinato, con l'aria di chi ha studiato. Bravi ragazzi. Ma questo è il nostro salotto. Gli uomini di Conte ci arrivano da capolista, con l'aria di chi ha rimesso la giacca buona e non vuole più toglierla. Il Como arriva a Napoli da un pareggio esterno col Parma. Infortunato Meret, in porta Civavani anima longa. A centrocampo, tocca ancora a Gilmour sostituire Lobotka. Scusate, per lo scozzese non avevamo immagini di repertorio. Sempre a centrocampo, a guidare la carica, Breivart McTominay. In attacco ritorna dal Valhalla il nostro amato vichingo, Oilund. Noi spingiamo sulle fasce, infiliamo tra le linee e ricordiamo agli ospiti che nel nostro salotto devi essere all'altezza, altrimenti vi mettiamo al tavolo dei bambini. E per gli amici del lago, grazie della visita. E la birra non ce l'avete portata? Giustamente ci si chiede Diegolino, ma la birra non l'avete portata perché? Perché ovviamente il riferimento è all'anno scorso, quando i tifosi del Como regalarono poi cioè meglio la società regalò allo stadio la birra ai tifosi del Napoli. Tu c'eri a Como? I tifosi del Como non furono proprio teneri con i napoletani. Io c'ero, la società offrì la birra ovviamente ai tifosi del settore. E tu ne hai bevuto più di una? No, una, perché sai che io poi cerco di mantenere sempre la linea. Andiamo ma quale linea? Andiamo al telefono, pronto? Forza Napoli sempre. Sono Mimmo, caro Giro. Mimmo, ben ritrovato. Saluto i tuoi ospiti. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao. Mi confermate Rachmani buongiorno? Sì, titolari tutti e due. Ebbene, mi voglio soffermare qui, perché tutte le tattiche di questo mondo, i vari 4-1, 4-1, 3-5-2, partono dai due centrali titolari, perché le rovine della Juve non è Vlahovic, è Bremer che si è fortunato da 1 anno e mezzo, perché i due centrali noi siamo stati fortunatissimi ad avere Albiol e Koulibaly, Rachmani, buongiorno, ovvero Rachmani è diventato un mediano quasi mezzala nel tempo, nella fase di possesso palla, detta con buongiorno i tempi, ma nessuno ha detto, o meglio ho sentito pochissimo sentire dire, che questi sono mancati quasi fino ad oggi. 10 partite di campionati, non abbiamo avuto il piacere di vederla assieme. Allora essere un portiere quando sa di avere due di quella portata tecnica sta più sereno, sta più tranquillo, non se le vede addosso, ma soprattutto libera McTominay nella fase di non possesso di cui rientri affannosi, e soprattutto anche sa cui rientra affannosi, perché prendono possesso della quasi metà campo il buongiorno Rachmani. Quindi io la domanda e vi ascolto è: ritenete che il mio pensiero sui due centrali è una cosa è vero, ma è una cosa che penso io, o lo interpretate pure voi, caro Ciro? Grazie, buon lavoro e sempre Forza Napoli. Ciao, grazie a voi. sempre Forza Napoli. La presenza ovviamente di Amir Rachmani e di Alessandro Buongiorno è importante e dà tranquillità, sono i due titolari, quindi è normale che diano tranquillità all'intero reparto. Io forse non avrei fatto partire dall'inizio Rachmani, che viene da un lungo infortunio, e dico anche che avrei gestito un po' Buongiorno, perché comunque l'ha detto lui stesso dopo, terza partita. No, ma dopo l'ultima gara con Lecce ha detto: io mi devo gestire un po'
vengo dall'infortunio. Tu Roberto cosa pensi? Poi sentiamo anche Mario. No, sono d'accordissimo, soprattutto su Buongiorno, terza partita consecutiva, conosciamo lo storico di questo giocatore, soprattutto negli ultimi mesi, e quindi è un giocatore che va preservato e gestito. Rachmani manca da un bel po', ha ragione il tifoso da casa che in tanti hanno sottovalutato che al Napoli è mancata la colonna portante di questa squadra, il difensore centrale per eccellenza, e mi riferisco a Rachmani, che negli ultimi anni è diventato un leader tecnico ma anche un leader nello spogliatoio. Lobotka a centrocampo, i due attaccanti titolari, prima Lukaku e poi Højlund, e il Napoli comunque è primo in classifica, quindi chapeau comunque sia ad Antonio Conte. Poi c'è da ricordare che realmente chiunque giochi vicino a Rachmani gioca bene. Juan Jesus è arrivato dalla Roma con tante difficoltà ed è sembrato un difensore totalmente diverso, e questo è anche per la presenza di Rachmani, e non è l'unico. Quindi al Napoli è mancato probabilmente il difensore, se non il più forte, il più impattante del campionato. Però sono d'accordo con Conte, c'è da dare una linea. In questo momento la linea è Buongiorno e Rachmani sono i nostri difensori titolari, ed è giusto metterli insieme, prendersi il rischio, magari centellinare Buongiorno, fare 60 minuti e poi dopo un cambio, e poi contro i tedeschi, così evito di dire Eintracht ed evito di sbagliarlo, mettere Beukema. Come la squadra? Eintracht. Ah, vedi, l'hai detto. Eintracht. Ma miglioro, bisogna migliorare, perché si parla di Rachmani, fa migliorare anche me. Allora, voglio ricordare una cosa accaduta nella gara con Lecce. Noi avevamo in collegamento un altro club della UANM, che è il Club Napoli Pinerolo, ospite da Carlo e arriva l'audio a casa. Nel frattempo vado a leggere questi messaggi che stanno arrivando. Allora, niente, Vittorio non c'è, eccoci. Allora, sì che c'è, ragazzi, l'audio. Vittorio ha sistemato tutto. Oggi brutta partita, dice Vito Ruggiero, brutta partita, il Como è una brutta gatta da pelare, il Napoli deve dimostrare di essere una grande squadra. Il Como è una di quelle società, Mario, che salito dalla B, fatto una stagione importante in Serie B, pronti via in Serie A, fatto altrettanto bene, si è salvata nelle ultime giornate con un allenatore che è stato anche messo in discussione, sembrava addirittura potesse andare all'Inter prima che arrivasse poi la scelta definitiva di Christian Chivu, ma Cesc Fabregas ha fatto sì che questa squadra crescesse pian pianino e puntasse all'Europa. È un po' un'oasi felice quella di Como, una società ricca anche, un'oasi molto ricca, e credo che Fabregas nel suo progetto in Italia voglia fermarsi al Como e poi magari, perché no, provare ad andare all'estero. Qualcuno dice Barcellona, secondo me è destinato a prendere il posto di Arteta all'Arsenal,
perché all'Arsenal quest'anno l'Inter molto ci è probabilmente andato vicino, però secondo me non c'è mai stata nell'idea di Fabregas quella di andare in una squadra diversa dal Como, perché realmente il Como è un'oasi ricca e felice, e quindi chi glielo fa fare? È un allenatore bravo, ha avuto Wenger, ha avuto Guardiola, ha avuto Conte. Quindi stasera chi dovesse aspettarsi un Como arrembante dimentica gli insegnamenti di Conte, di pragmatismo totale di Fabregas, e onestamente andare all'Inter in un contesto dove c'erano delle difficoltà sarebbe stata una scelta rischiosa per lui, che invece può puntare probabilmente a qualcosa in questo momento di meglio. Stiamo vedendo anche Romelu Lukaku che è tornato. abbiamo detto sì, è tornato ieri ad allenarsi, lavoro ovviamente differenziato, e negli spogliatoi assisterà alla gara dei compagni vicino alla squadra. Kevin De Bruyne invece si è operato, parleremo anche ovviamente di lui. Oggi Napoli per la seconda gara consecutiva dopo Lecce, anche con il Como in campo con la maglia di Halloween, mentre Milinkovic-Savic ha il completo arancione per restare in tema color cocuzza, che giustamente è Halloween, ieri notte era Halloween, quindi tu hai festeggiato? Io non ho festeggiato perché è una festa che non mi entusiasma. Vai a mangiare dopo. Vado a mangiare dopo. Tu te le vai facendo tutte quante, cioè non ne perdi una. Hai fatto come Mario Giordano con la mazza e le zucche? No, l'ho visto. Non sei a quei livelli. Non sono a quei livelli. Non sono venuti da te e ti hanno chiesto trick or treat. Ho fatto una semplice foto con una zucca ieri, mi sembra, quindi ho rimediato con una foto. E dai, poi dopo te la rimedi sei mai. mangiata. L'hai Dopo fatta me la sono arrostita, mangiata. perché, come ti piace? La arrostita? zucca è buona, ha il sapore dolciastro, quindi Ma con la pasta. con la pasta. No, ma a anche... me non piace con la pasta. No, no, al solo forno arrostita. anche. Solo Solo arrostita. Solo arrostita. Guarda, con la pasta dipende, se la sai fare, viene buona. Certo. Che ti devo dire? A me la zucca, ma anche altre melenzane, zucchine, non mi piacciono, no, solo arrostite. Io vado solo... Invece c'è il buon Raffaele Passante lì che invece è una buona forchetta. Ah, ok. Sì, Non si vede, non si nota. Vabbè, perché lui ogni tanto va ad allenarsi, capito? Poi... ecco il segreto. Dopo arrivano le pizze, ragazzi. Pizza e fritti saporita di Vincenzo Imparato, qui pizzeria che appunto si trova proprio qui fuori la nostra redazione. Raffaele esultava perché Raffaele sa che è una pizza buona. Grande Voi non Imparato. sapete ancora, ma invece Raffaele sa, pur non avendola ancora assaggiata, mi ha detto questa volta non me la perdo. Che voi pensate che sia venuto a lavorare? Assolutamente. Raffaele lavora nel faticato. Vabbè, pure noi, voglio dire, quando è stata nominata la parola pizza, perciò ho detto avete quasi accettato. lui è sceso. Ecco, avete accettato l'invito perché appunto c'era la pizza e noi ovviamente ringraziamo. No, però non Pizza e esclusivamente per la pizza. Anche per Raffaele. Anche per la pizza, soprattutto Per Raffaele, sì, mi rendo conto. Vittorio, niente, io e te, niente da fare. Ecco l'abbraccio, Cesc Fabregas e Antonio Conte, scatto, foto di rito. Fabregas che è arrivato per ultimo in campo, squadre che sono pronte a darsi battaglia sul terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona. Billy Gilmour ormai è agli sgoccioli, Robby, il rientro di Stanislav Lobotka, però è vero che con Lobotka è un'altra cosa, ma Gilmour non ha fatto male. Assolutamente no, ha sostituito nei migliori dei modi Lobotka, è comunque un giocatore diverso nel dettare i tempi, cerca più di verticalizzare il gioco, però abbiamo comunque una riserva di tutto rispetto del nostro grande centrocampista che sta per ritornare in campo. Mario, Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Spinazzola, Gilmour, Anghissà e McTominay, Højlund, Politano e Neres. Se faccio un solo cambio, tolgo Gilmour, ci metto Lobotka, questo è il Napoli titolare? Senza De Bruyne, sì. Senza De Bruyne ovviamente per infortunio. Quando tornerà Lukaku, che a quanto pare manca poco, dovrebbe tornare per la Supercoppa il 18 di dicembre. Quindi un mesetto, penso che dopo il dovuto rodaggio ci sarà Lukaku al posto di Højlund e Lobotka al posto di Pensi che Højlund possa andare in panchina con Lukaku titolare? Sì, senza dubbio.
perché nelle partite che contano Conte va su Lukaku. Quindi escludi, cioè tu non pensi 2 punte là davanti? No, 2 punte no, anche perché il Napoli con questo modulo ha vinto un campionato e non ha vinto un campionato e basta, ha dimostrato con le squadre forti di poter essere sempre all'altezza anche quando aveva qualcosa in meno rispetto alle altre, quindi adesso che hai qualcosa in più, soprattutto dalla panchina, perché cambiare? Che poi è un po' la critica che si faceva quando c'era McTominay largo con De Bruyne a centrocampo. Tu che pensi, Robby? Io non sono così convinto. Mario non ha detto un'eresia, nel senso che Lukaku conosce... Vabbè, Robby, eresia, cioè proprio no. Eresia la uso domani per la telecronaca. il freddo addosso mi ha fatto venire vedi? Nel senso che Lukaku comunque conosce bene gli automatismi offensivi di Antonio Conte, però secondo me ci vorrà un bel po' di tempo per vederlo titolare al 100% nell'attacco azzurro, quindi prevedo una tempistica un po' più lunga. Sta per cominciare il match, parte il match, siamo Waiu, Magnan Mangel, è cominciato il match allo stadio Diego Armando Maradona con Nico Paz che subito fa girare questo pallone, palla profonda a cercare Alvaro Morata, anticipato da Amir Rachmani che tocca subito il suo primo pallone al rientro. Qui Leonardo Spinazzola su Addai, gli sta dicendo Addai lascia stare, cioè è andato fuori il pallone. Spinazzola all'indietro con le mani per Alessandro Buongiorno che cerca al centro Frank Zamboanghissà, si muove Scott McTominay che guadagna calcio di punizione. Robby, io ho sempre detto che non ci ho mai creduto a questa cosa, però faccio il mio lavoro e te lo chiedo. Ma il problema di McTominay era Kevin De Bruyne? Ma è una bella domanda, Ciro. Ovviamente con l'ingresso di Kevin De Bruyne il Napoli è diventato un po' asimmetrico tatticamente e quindi McTominay è stato spostato un po' più sull'out di sinistra, però io credo che era un problema di forma, anche perché ricordiamolo, e tu lo sai che io ci sono stato in ritiro, McTominay ha affrontato una preparazione difficile, ha subito un infortunio e quindi probabilmente c'erano anche dei motivi di tenuta fisica, no? Intanto qui calcio di punizione, Giovanni Di Lorenzo ha commesso fallo su Diao che lo scorso anno fece gol contro a Como contro il Napoli e tu c'eri. Sì. Ecco perché il Napoli ha perso. Però dai, in studio qui a Calcio Napoli 24 ho dei risultati positivi. Quindi mentre allo stadio un po' di meno. È meglio che non ci vai. Sale il Como, ci ha provato Rasmus Højlund, Anghissà intercetta questo pallone, cerca in verticale Neres, si muove subito Højlund in area di rigore, non riesce a calciare lo spazio per Scott McTominay che incespica sul pallone, arriva Gilmour, Rasmus Højlund ancora, Billy Gilmour. Peccato Mario, il Napoli ha avuto l'occasione, non ha calciato. Il pressing alto che mette in difficoltà la costruzione del Como, che deve migliorare con Butez, che coi piedi non è sempre sicuro. Proprio adesso deve migliorare, no? Cioè... No, dico, deve migliorare da questo punto di vista Di testa prova ad arrivarci Rachmani sul traversone da sinistra di Spinazzola. Può essere questa una chiave, andarli a prendere su Butez che sbaglia. Perché li puoi fare male lì. Con McTominay che però... lui diceva prima una cosa, volevo aggiungere se possibile. Il ritiro siamo rimasti tutti folgorati da McTominay perché andava al doppio degli altri, però si è fatto male e quello pesava, altro che De Bruyne. Quindi non ho detto un'eresia anche io. No, ho detto una cosa sono due volte eresie. Due eresie. Nel frattempo prova a venire su la formazione di Cesc Fabregas, l'impallo su Politano, palla che termina in fallo laterale, l'ultimo a toccare però è il difensore del Como e allora con le mani il 21 più forte che c'è almeno nel Napoli è Matteo Politano, pronto a rimetterla, anzi è Di Lorenzo che ha preso lui il pallone lasciatogli da Matteo Politano. All'indietro Alvaro Morata va a pressare. Io quando vedo Alvaro Morata a me viene in mente la gag con Pio Amedeo di Emigratis che andarono a mangiare a Valencia al ristorante e lui fu costretto a sborsare un bel po' di soldi, il buon Alvaro Morata, facendo anche tra l'altro i regali. Non so, voi avete mai visto Pio Amedeo Emigratis? Assolutamente, no, ma loro fanno spesso
spendere un bel po' di soldi ai giocatori. Cioè io spero sempre di non incontrarli mai. Esatto. Anche perché sono andati pure con Conte. Sono andati pure da Sì, Conte. più volte, 3 volte le ali a cantare. Oh, come no? Almeno 3 volte da Antonio Conte, l'hanno perseguitato Antonio Conte. Però hanno mostrato un bel lato di Conte, perché Sì. uno lo vede da fuori sul campo di calcio, invece è stato bello vederlo anche. Oggi ho qui errore Morata, in mezzo per fortuna non ci arriva, poi il destro schiacciato di Cacheré, la parata di Milinkovic-Savic, errore proprio di Vania, Morata ci è arrivato anticipando Di Lorenzo, il traversone per fortuna alto, Buongiorno anche qui, errore nell'impatto sul pallone, un Alessandro Buongiorno che pian pianino, dicevamo anche prima, sta tornando in forma, prova ad arrivarci Scott su questo pallone, ne cade uno a terra, c'è fallo. Forse no, non viene fischiato, l'arbitro è tutto regolare, allora Neres in anticipo, poi l'arbitro fischia e dice che c'è fallo. Kempf è a terra, vediamo cosa è accaduto. Niente, il suo compagno di squadra gli ha fatto girare la caviglia, non c'era nulla, qui c'è tocco di mano però, ora non voglio diventare subito qua tra l'altro anche braccio largo di Nico Paz, però poi dice di essersi fatto male lui. Ora non voglio diventare subito polemico, ma non è stato fischiato il fallo di mano lì, come mai contro il Lecce è stato dato un calcio di rigore assurdo, forse Marotta e le polemiche nel post partita hanno pagato effetti. Un bel problema, sappiamo che in questo periodo non stiamo vivendo un momento facile a livello arbitrale, perché vediamo ogni domenica degli episodi abbastanza discutibili, dei rigorini fischiati con molta facilità. C'è confusione totale da parte degli arbitri. Al di là noi ovviamente ci fermiamo a guardare quelle che sono le squadre della parte alta, ma ci sono cose assurde nella parte bassa che condizionano tanto. Il Milan col Pisa fa un gol palesemente in fuorigioco, ma palesemente in fuorigioco. A Pisa manca la prima vittoria del campionato per quel gol. Il Pisa adesso avrebbe 2 punti in più, ha fermato la Lazio, e sono cose che poi dopo pesano per tutti, e pesa anche qui, perché questo è un fallo di mano. Poi adesso intanto c'è il cambio, perché Kempf non ce la fa. Brutta distorsione alla caviglia, è stato Perrone in pratica a finirgli sulla caviglia, scontro fortuito col suo compagno di squadra, lascia il terreno di gioco il numero 2 Kempf, vediamo chi entrerà al suo posto. Oggi gioca Morata, che non è che stia trovando così tanta continuità nel Como, dentro con il numero 34 Diego Carlos, quindi al posto di Kempf entra lui. In tribuna Lukaku vicino al suo agente Pastorello, davanti c'è anche Giovanni Manna. Amir Rachmani, pressato da Morata, messo giù da Morata, l'arbitro si continua a giocare, Matteo Politano rimessa in gioco con le mani, minuto 8 sul cronometro. Robby, è un Napoli che comunque è partito bene, intanto Rachmani a terra. È partito bene, è un Napoli che è partito bene, è una partita aperta, abbiamo visto anche il Como che ha capovolto subito l'azione, abbiamo rischiato lì sul disimpegno di Buongiorno, quindi sarà sicuramente una partita aperta con una squadra leader come il Napoli che vuole vincere per rafforzare la testa in classifica, e il Como che è una squadra comunque propositiva e giocherà il suo calcio. Rimessa in gioco con le mani il capitano Giovanni Di Lorenzo, la spizza Rasmus Højlund, non ci arriva nuovamente ancora Højlund, e allora il Como prova a venire su con Addai, che però non può mai arrivare su quel pallone, si gira e dice al compagno: ma chi l'Addai? Giusto.
Giustissimo. Mario, è così, io te l'ho detto prima di iniziare. No, me l'hai cioè, detto, sono contento che mi hai avvisato perché però questa era carina. Era bella questa. Questa è migliore studiata, di quella di prima. questa era studiata. Ricercata. Ricercata. All'indietro il pallone tra i piedi dell'estremo difensore del Como, si tratta ovviamente di Butez, prova proprio a salire il nuovo entrato, fortunatosi appunto Kempf, è entrato Carlos, Nico Paz per fortuna un poco in ombra. Per adesso sì. I primi 10 minuti non è che abbia toccato poi tanti palloni. Per adesso sì e speriamo che possa durare tutta la partita perché parliamo di un giocatore fenomenale, un possibile crack del calcio europeo. Ma perché secondo te la scorsa estate, già attenzione però qui, dentro Morata, Spinazzola davanti per fortuna, mamma mia, occasione per il Como, poi non l'aggancia ancora Perrone, sale Caqueré, palla filtrante al centro per Alvaro Morata che per fortuna è stato fermato da Leonardo Spinazzola. Dai all'indietro, largo a destra, sale Smolcic, ancora all'indietro per Ramon che ce l'ha a fantacalcio. L'ho messo secondo te? Sì. No. Ha detto non mettete Nico Paz. Il Napoli non si mettono, allora come te lo devo spiegare? Hai ragione, perché poi doveva ovviamente segnare il Napoli e lui poteva avere un voto basso. Ma lui deve far segnare il Napoli e far avere un voto alto a Eilund per esempio che mi ha attaccato. Giusto. Scusami, se no come le vuoi vincere sto fantacalcio? Mario resta impassibile. No, io non lo fai, non ti piace il fantacalcio? Sì, ne faccio diversi. Ci stavamo preoccupando. No, ne faccio diversi e purtroppo con il mio socio abbiamo preferito puntare su attaccanti del Como, diciamo strisciati che tra l'altro non giocano neanche. Hanno fatto bene. Quindi e Højlund lo ha preso un milanista però. Lo ha preso un milanista che è anche però qui fortunato. Spinazzola per Neres che scappa, Neres in mezzo, peccato. Diego Carlos appena entrato con quei muscoli d'acciaio, sembra un palestrato, è riuscito ad arrivare sul pallone di Neres in spaccata, anticipando così. Ma qui Neres aveva dato a Ramon 2 metri in partenza, era scappato via. Assolutamente. Poi Ramon non è lento, Ma è Neres che è veloce. C'è il motorino sotto. Prova dalla bandierina proprio Davide Neres. Tanto Højlund richiamato dall'arbitro. Non capisce. Ha detto di no. No, forse perché vuole assaggiare la pizza di pizza e fritti saporita, ma l'assaggeremo noi per lui. Rasmus. Neres la mette secondo palo, chissà, non ci arriva, colpisce, sì. L'arbitro ferma il gioco, colpo alla testa per chi è? Ramon? No. Sì, è Ramon. Ramon che dietro alla maglia un altro probabilmente il suo nomignolo, il nome, Jacob, allora c'era scritto, che non sono riuscito nemmeno a leggere cosa ci fosse scritto, quindi se è Jacob allora è il suo nome. Frank applaude. Zambo. Quanto mancherà? Tanto. Si è vociferato anche di una possibile rinuncia alla Coppa d'Africa. Ci credi tu? Non ci credo, perché lo linciano in Camerun poi se non va a fare la Coppa d'Africa. Sarebbe stata una notizia perfetta per il Napoli, però purtroppo... però magari è in lotta per il capocannoniere, quindi vuole restare. Allora dici che possa... Vabbè, allora un dato è certo. La moglie ha detto: senti, basta, non voglio più le statuette di migliore in campo, mentre il figlio invece è contento. Le vuole tutte. È la spinta di un padre che vuole soddisfare, più per il figlio che per la moglie. Vabbè, ma il figlio viene al primo posto. Quinto MVP stagionale, quindi numeri tutte quante lui. Pazzeschi. È un po' come il premio che avete, il Corsiero. Ricordo ovviamente che per 2 anni facevo parte dei votanti al Corsiero Azzurro, premio messo in piedi dall'associazione UANM, ma che purtroppo mai è stato fatto consegnare al
al calciatore vincente del Napoli. Il primo anno è stato Quizia Kvaratskhelia, l'anno scorso non ricordo, mi sfugge. Scott McTominay. Ma perché non è stato mai fatto consegnare? Purtroppo la società non ha mai aperto a questa possibilità di arrivare ovviamente alla consegna del premio al calciatore designato, premiato, e purtroppo è stato un rammarico per noi e siamo stati costretti ad interrompere ovviamente la premiazione, quindi occhio qui, mamma mia, che pericolo! Milinkovic-Savic colpisce in pieno volto Morata, che per fortuna si muove e sta bene, però ha avuto una bella pallonata in pieno volto. Eh sì, mamma mia, per fortuna che quel pallone poi è andato dall'altro lato, qui da Kmani all'indietro, Milinkovic, boom, pieno volto. Demolito Morata. Cioè, ha battuto Alvaro Morata, possiamo riderci su. Perché si è rialzato senza problemi. Si è rialzato. Ah, ma io noto che anche, per esempio, Milinkovic ha la maglia di Halloween, cosa che con Lecce non era accaduta, perché con Lecce Milinkovic ha giocato con la maglia argento. Oggi invece maglia di Halloween anche per Vanja Milinkovic-Savic. Non avevo notato questo particolare. Robby, non mi sei venuto in soccorso, no? No, perché siamo distratto dalla zucca. Dalla zucca, siamo nella tempistica giusta, dai, anche il portiere doveva indossare la maglia del periodo di Halloween, no? Adesso per fortuna qui Nico Paz ha ciccato completamente il pallone, Neres prova a saltare tutti, anche l'arbitro, il dischetto del centrocampo. C'è un altro giocatore del Como che si è piegato. Sono distratto dai ritmi alti di questa partita. I ritmi alti ci fanno ben sperare. Quando il Como è davanti, no. Però attenzione a Perrone, che serve a Dai a destra. Siamo nei pressi comunque del limite dell'area di rigore. Al centro l'anticipo pulito di Gilmour, giallo, cartellino giallo per Perrone. Ciro, ti dicevo per concludere, siamo stati costretti ovviamente a sospendere questa bellissima iniziativa del Corsiero Azzurro, quindi speriamo che magari in futuro ci possa essere occasione di riprenderla, magari anche con un'apertura da parte ovviamente della società. Intanto vi preannuncio che c'è un tifoso del Milan che è venuto sul nostro canale YouTube, sta dicendo che è venuto a gufare come noi facciamo. Cioè noi magari non so, forse ce l'ha con la chat, anche perché io proprio quindi, però lo salutiamo, non si firma col nome, si firma Italy. Il Milan è una bella squadra, una bella realtà di questo ma noi ci auguriamo che possa fare bene, Mancava raggiungere il pareggio con la Roma, un bel pareggio con la Roma. Poi magari anche in Europa magari il Milan ci dà soddisfazione. Ma sì, infatti, non mi ricordo quale coppa sta giocando il Milan, però loro sono ferrati. La coppa del nonno, forse. Hanno la settimana tipo, purtroppo. La settimana tipo hanno. Vabbè. Lo scorso anno è capitato a noi. Quindi vinceranno il campionato sicuramente. Ma non penso proprio che il Milan vincerà il campionato e mi auguro tanto che la Roma, cioè il Milan possa agguantare il pareggio con la Roma a San Siro in questo big match della decima giornata. Allora, con le mani pronta la rimessa per Smolcic, palla poi di Nico Paz all'indietro, apertura verso Diao che si libera di un suo avversario. Si tratta del capitano Giovanni Di Lorenzo, commette fallo su Di Lorenzo, mi ha spinto, dice, ma è caduto Di Lorenzo, cioè come fa Di Lorenzo ad aver spinto Diao se cade Di Lorenzo? Allora, qui non c'è la spinta, qui non c'è la spinta, è Diao che spinge Di Lorenzo, non lo so, cioè onestamente, cioè tu che sei allenatore ti saresti arrabbiato? C'è stato un leggero appoggio, ma poi la spinta è avvenuta su Di Lorenzo, non da parte di Di Lorenzo. Appunto. Mario, siamo giunti al 19esimo minuto in corso. Neres bene. Forse quell'occasione pesa un po', no? Quando Neres è partito poteva metterla meglio, un po' più davanti. Leggermente più davanti, però comunque non era facile.
Ma poteva anche puntare alla porta? Secondo me ha scelto bene, perché poi se indirizza verso l'area, cioè più che indirizzare, se riesce a trovare la giusta misura, Højlund è davanti al portiere da solo. Quindi ha scelto bene, solo che ha sbagliato tecnicamente. Però penso sia uno dei migliori Neres fin qui del Napoli. Addai scappa, salta Leonardo Spinazzola, poi arriva ancora Nico Paz per Addai. Dentro si muove e si fa vedere Morata, ma Addai cade da solo. Da un calcio ad Anghissà. Attenzione ad Anghissà. A terra richiama l'attenzione, restano a terra sia Addai che Anghissà. Però Anghissà si tocca l'inguine. No. Occhio. Voglio rivederla. Addai qui se ne va. Vediamo Poi la cade da dinamica. solo. Ha avuto una Sulla botta, sì. gamba. Gli resta il piede sotto. Gli resta il piede sotto qui. Quello di ritorno, eccolo lì. Bruttissimo. Tutto il peso sulla gamba e lui si tocca subito, però il muscolo, speriamo non sia nulla, si sta rialzando. Si sta rialzando perché onestamente basta, io già l'ho detto, li porterei alla Madonna di Pompei a piedi per una benedizione, Però perché ce ne io sono troppi di infortuni. Non voglio metterti in difficoltà, ma voglio farti questa domanda perché sono curioso di sapere il tuo parere. È troppo lavoro. Troppo lavoro. Troppo lavoro. Per me è troppo lavoro. Non è questione di campi, non è questione di Castelvolturno. Carichi? È questione di carichi, secondo me. Tu eri a Di Maro, sì. eri non so al Castel di Sangro, non Sì, mi ricordo, sì, c'eri anche. anche a Castel di Sangro, hai visto gli allenamenti, io li ho raccontati da qui, c'era anche Mario tra l'altro a Di Maro, avete visto dai vostri occhi quanto Conte li fa lavorare. Conte li fa lavorare anche durante la settimana. No, l'amichevole contro l'Arezzo. La mattina li fa allenare e li fa correre ed è indicativa come cosa. Quindi attenzione qui a Anghissà, poi nel contrasto Anghissà si va a prendere questo cartellino giallo, fallo su Alvaro Morata, cartellino giallo, tre qua dice no, non è fallo, non ti ho toccato, non è fallo, però Morata è caduto. Dicevamo, ti ho anticipato nella domanda, ti do direttamente la risposta, per me molto è legato ai carichi di lavoro che ci sono, sì. Perché Napoli è sempre stato da quel punto di vista, Mario, una società modello a livello di infortuni pochissimi, e invece io ricordo con Sarri 14 giocavano e 14 stavano sempre in campo. Mario, da 2 anni a questa parte, dall'arrivo di Conte, questa situazione è cominciata a venire. Io non ne do una colpa a Conte, però è così. Poi sarà un caso, non lo so se è un caso, ma è così. È difficile pensare al caso anche perché si trattano sempre di infortuni muscolari, quindi... Nico Passa, batte Politano in Baviera. Dove l'ha presa? Dove non batte il sole? Le mani le ha tolte. Sul fianco mentre si girava. Matteo Politano, d'altronde la Baviera serve a quello, no? Altrimenti non verrebbe messa. Assolutamente. Io metterei un bel po' di persone in Baviera, di quelle che dico io, però. Così queste pallonate belle forti, boom, bam, le abbatterei proprio a pallonate, Non i giocatori del Napoli, però. No, già siamo messi male adesso. Farebbe un change. Sì, cambio, solo per la Baviera. Solo per la Baviera. Solo per la Baviera. Da proporre alla FIFA. Io lo farei, un esposto alla FIFA, una richiesta ufficiale. Occhio, qui la palla passa. Nico Paz tocca all'indietro per Valle, poi ancora Smolcic allarga per Perrone, si ritorna indietro da Buttez. Stasera non vedo Club in collegamento? No, perché avevo il re dei club stasera in studio e quindi ho optato per tutta la vetrina. Ho optato per il re dei club, cioè non c'è club se non c'è Roberto Vedi, Stanzioni. io per l'occasione sono arrivato con un certo outfit. Mi chiedo come faranno poi senza di te. E questo sarà un bel problema. Come faremo tutti quanti senza di te? Questo sarà un bel problema. Io lo dico, pensaci bene. Però dai, adesso in corsa magari vediamo di organizzare qualcosa in collegamento. In corsa? Sì, Perché dai. no? Magari organizziamo qualcosa con Brescia o con qualche altro club. Ci proviamo. Poi un collegamento ce l'abbiamo all'intervallo, andiamo a Verona. Sì,
Paolo Selce in tour. Paolo Selce è andato a Verona. Ah, proprio a Verona, città sì, giustissima. da Venezia a Verona, si sta facendo il weekend con la fidanzata. ok. E ci dice solo che No, dico, sente proprio la mancanza, vuole intervenire per nell'ambito calcistico è proprio la città giusta, diciamo. forza. Occhio Morata, esce Milinkovic, Morata ha battuto, calcio di rigore netto. Netto. Da vedere la posizione. Calcio di Mannaggia la rigore. miseria. Ho tolto la mano, dice Vania. Ok, l'arbitro ovviamente adesso lo rivede. Ma la posizione Bisogna valutarla. È regolare. Sembra regolare. allora, qui si vede sulla mano. L'ha tolta, non penso proprio che l'abbia tolta. Lo tocca? Cioè l'ha tolta dopo. No, lo tocca. L'ha tolta dopo. Secondo me lo dà. Sì, lo tocca. Sì. Sul piede Morata sinistro. sposta il pallone. Morata sposta il pallone. Milinkovic lo tocca, calcio di rigore per il momento fischiato. Il rigore è netto, però c'è da vedere la posizione. Quella posizione in partenza io non sono convinto, perché poi lì non hanno fatto vedere, non hanno dato fermi Sembra a immagini. Spinazzola tenerlo in gioco, però è sempre difficile così. Io penso che ovviamente oltre che rigore, niente, allora posizione regolare. Ingenuità di Milinkovic Savic. 29 rigori, 6 quelli parati, 3 su 5 negli ultimi 5. Morata si prende lui la responsabilità dopo averlo procurato, ha detto subito Nico lo batto io, gliel'ha lasciato. Morata attende il fischio dell'arbitro, parte Morata. Vania para anche questa, Milinkovic. Vania para anche questa. È un para anche questa. 4 rigori sugli ultimi 6 parati da Vania, secondo rigore in 2 partite parato da Vania Milinkovic Savic. Ottimo così. Top L'ha player, commessa l'ingenuità. Stavolta mi sa che stavolta mi sa che vince la statuetta. No, pensare che alcuni si domandavano l'acquisto. Quale di fosse Milinkovic. il portiere mio della squadra del fantacalcio? Vania Milinkovic Savic, ma è ovvio, ci mancherebbe, ovvio che prendo Milinkovic in porta. Ma con Meret o senza Meret? Con Meret, anche con Contini. Io ho preso Meret, Milinkovic e Contini. No, perfetto. Sì. Adesso debole il tiro di Scott McTominay, peccato, in area di rigore ci ha provato subito Milinkovic Savic, ha parato il calcio di rigore che serviva al Napoli per restare in partita. Rigore calciato malissimo, però Rigore Milinkovic calciato malissimo. intercetta ovviamente la direzione. Si ringrazia Nico Paz per la Per gentile averlo concessione. lasciato, assolutamente. Ad Alvaro Morata. E adesso c'è bisogno di È metterla stata dentro. l'ombra di Britos. Dici? Perché l'ombra di Britos? Ok, ho capito a cosa ti riferisci. E intanto sale Carlos, si chiama Carlos, lo chiamiamo Diego Carlos, ecco. Diego, come faccio a non ricordarmi Diego? Ma forse perché è associato ad altri nomi, giustamente. E intanto vedo qui in chat Maria Luisa che Maria Luisa dice in pratica con un eufemismo si lascia andare, Gianfranco dice conduttore, ma Di Lorenzo guardava Morata. Questa è la signora di Torre Annunziata che salutiamo, che ce l'ha come dobbiamo fare? Questa signora ce l'ha con Di Lorenzo e Politano. Adesso ha detto che in occasione del rigore Di Lorenzo guardava Morata. Bisogna... In realtà, se dobbiamo trovare qualcuno che sbaglia, e Spinazzola dall'altra parte che lo tiene in gioco. Esatto, perché la linea sale. Qui Rasmus, Spinazzola, di qua c'è Neres, ma Spina non l'ha visto, lo vede però Billy. Gilmour sciabola
a sinistra, Neres la mette giù, prova a girare, non ci riesce, contratto, ma ancora Billy Gilmour all'indietro per Alessandro Buongiorno, a terra c'è un giocatore del Como. Che è successo? Diego Carlos a terra, si lamenta per cosa? Qui Højlund. E cosa è successo? È stato abbattuto. Allora, rivediamo. La posizione è regolare, è dietro. È dietro. Era Di Lorenzo a tenerlo in gioco, non Spinazzola. Di Lorenzo, sì. Era Di Lorenzo a sinistra, che teneva il gioco. Almeno in questa occasione Bisogna chiedere dare scusa alla ragione. signora. Ma comunque lo teneva in gioco, ma era dall'altro lato però, Di Lorenzo. Sì. Era a fascia invertita con Spinazzola. Ora Diego Carlos si rialza, ma l'arbitro si è avvicinato alla panchina, non ho capito per cosa. Salutiamo anche mister Mascotto, Gaetano Attianese. Conte parla con l'arbitro e si lamenta ovviamente perché per gli episodi, ovviamente dice adesso basta, cioè è il rigore, adesso questa cosa, cioè Diego Carlos non si rialza più da terra. Che scena teatrale. Cioè alla fine non è successo nulla, ma allora che chieda il cambio. Lui simula un colpo di Højlund che... simula un colpo di Højlund che abbiamo visto dalle immagini e non c'è stato. No, infatti simula totalmente. E Conte giustamente dice basta. Basta, perdono un quarto d'ora ogni volta che vanno giù. No, ma poi ci provano. Cioè, sì, ci provano, sì. Qui Milinkovic cerca e trova un po' in maniera rischiosa. fortunosa Scott McTominay. Politano porta sul pallone, va Matteo, si ferma Matteo, tocca l'indietro per Frank Zabò Anghissà, ancora per Billy Gilmour. Anghissà, palla per Di Lorenzo in profondità a cercare Politano, Caccarelli passa davanti. Napoli che si è un po' fermato a livello offensivo. Calcio di rigore, questa cosa di Morata, gioco fermo, qui crolla a terra Diao un'altra volta. Cioè, non lo so, l'impressione che i calciatori del Como si lasciano un po' troppo andare, no Mario? Sì, scuola spagnola da questo punto di vista, anche perché molti hanno giocato in Spagna. Poi Carlos Conte lo conosce bene, perché Conte è Lukaku, perché quello della rovesciata in finale di Europa League contro l'Inter, quando Lukaku fa autogol è Carlos a fare la rovesciata, e un po' ha preso lezioni da Banega, che litigò pure con Conte in quella finale. Serata tragica. Sì, tragicomica in realtà, perché fu a tratti imbarazzante quello che succede in campo. Però non bisogna sottovalutare comunque la loro bravura di giocare la palla in difficoltà, perché il pressing del Napoli qui è stato buono, però loro sono riusciti ad uscire quasi bene. Scott! Il destro Butez ci arriva, ha tirato da casa sua McTominay, destro fortissimo, si è disteso, però Butez è allargato il pallone, ora Diao salta, Di Lorenzo porta palla, sono 4 contro 4, punta l'aria, nessuno lo ferma, Diao poi cade da solo, tocca tra l'altro anche il pallone con le mani, e non lo so, perché non si è lamentato qua per il calcio di a proposito di tragicomico, è stato assurdo, un episodio assurdo, l'ennesimo. Cioè sembrava la sgroppata di Vittorio Bernardo che poi cade in aria colpendo il terreno e finisce perdendo anche l'appoggio, eccolo lì. Quindi Vittorio è bravo a colpire il terreno? Sì, Vittorio come colpisce il terreno, Vittorio non lo colpisce nessuno. Infatti si ride in regia, sento grasse risate. Ma tra Vittorio e Raffaele, non so lì sono colpitori di terreno allora. Sì, Raffaele che Mario conosce bene perché ha affrontato. Lo sai che Raffaele è quel giocatore difensore centrale gioca nel Sant'Antonio Abate, che ha avuto 5,5 nell'ultimo turno di campionato in pagella, ma non ha giocato. Come mai?
Non ha giocato perché era influenzato, quindi era influenzato, però ha avuto 5,5 in pagella. Cioè, non si sa perché, però, cioè, pur non avendo giocato, gli hanno dato 5,5. Sulla fiducia gli hanno dato 5,5. Dobbiamo salutare questo cioè mi saluti, ma se lo riscrivi di nuovo siamo costretti a bannarti perché c'è spam evidente. Devo salutare chi? Cioè questi firma anonimo che devo salutare. Vabbè, nel frattempo palla che arriva a Butez, tanto Raffaele è a caldo, si appresta. sì, no, lui perché sa che tra un quarto d'ora circa arrivano le pizze. Infatti, si prepara. Sì, quindi si sta preparando psicologicamente, ma non ha capito che bisogna comunque aspettare il 90esimo, quindi c'è poco da fare. Qui Morata regala palla ad Anghissà, palla che arriva poi a Milinkovic-Savic, il lungo pallone, Diego Carlos, ancora Scott, Højlund prende posizione, ma Carlos lo anticipa, di testa ancora, poi ci arriva il giocatore del Como, ma il Napoli sale con Di Lorenzo a destra, si fa vedere Matteo Politano, eccolo servito all'indietro per Frank, Frank per lo scozzese Billy Gilmour, palla che termina in fallo laterale. Perrone è stato a metterla in fallo laterale, ma Billy Gilmour resta a terra anche lui dolorante. Mi lasci dire un Højlund sottotono per ora? Te lo lascio dire, perché non te lo devo lasciare? Per ora sottotono. Qui si è fatto male da solo Billy. Si è fatto male da solo Billy. Speriamo. Nel girare il pallone. Conte palla Costellini. No. Questo sarebbe un grandissimo problema. No, questo è un problema grosso. Muscolo! Ha sentito, ha fatto il gesto. Fatto questo gesto, altro infortunio muscolare. Fra poco dobbiamo scendere noi in campo, cioè, no? Non ce li abbiamo altri non centrocampisti. Vittorio, per piacere. Non lo so. Passa a 5, cioè a 3. Elmas. Sì. Allora unite 3. Chi lo fai? Lobotka, si sta scaldando anche Stanislav, che è rientrato adesso sostanzialmente, è andato in panchina, cioè non è un rischio fargli fare sì, probabilmente sì. Potrebbe 55 minuti. Potrebbe spostare Anghissà come vertice basso che ci gioca anche in nazionale in quel ruolo lì, però poi lo perderesti. Problema al linguine. Entra Elmas. Dai, rischiare Lobotka così, no, anche Lobo. Se te la senti, gli sta chiedendo se te la senti, sta scuotendo la testa Lobotka. Ma anche perché non deve essere Lobotka a dire a Conte se se la sente, ma chi sa quanto può rischiare. Io non rischierei. No. Rischierei. Pronto Elmas? Abbiamo visto bene, Lobo ha iniziato le fasi di riscaldamento. Poi però Conte gli ha detto, te la senti? Lui ha scosso la testa, ha preferito di no dentro dell'Iffelmas. Magari se deve entrare Lobo lo facciamo entrare pian pianino negli ultimi minuti, 20 minuti, ma non 55. Gilmour intanto sconsolato, ennesimo infortunio muscolare. E qui sta diventando un problema serio, problema serio, anche la società bisogna capire e bisogna interrogarsi su queste problematiche. Gilmour è un altro che a Di Maro, per esempio, ha saltato gran parte. Sì, ma lui si portava dietro con Buongiorno il problema dell'anno precedente. Sì. E adesso vertice basso, Anghissà? Adesso vediamo se mette Elmas vertice basso oppure Anghissà. Che lo fa in nazionale, tra l'altro. Magari mettere i due e il trequartista. Anche, sì. Quindi Scott Per McTominay dare più una mano avanzato. prima hai detto Højlund oggi in ombra, Si potrebbe cercare di dare una mano. Al 4-1-4-1. Anche. Sì. Vediamo. Allora, dove si mette Elmas? Elmas vertice basso, vedi? Sembrerebbe di sì. Elmas vertice basso. Si è messo vertice basso tra Anghissà e McTominay. Non è cambiato nulla, almeno così dalla rimessa laterale che tra l'altro viene dibattuta adesso. Elmas fa il vertice basso davanti alla difesa, un ruolo che nel Napoli non ha mai fatto. Però mi domando, è possibile perdere 1 o 2 giocatori a partita? Bisognerebbe farsi una domanda.
cercare di capire il perché di questo. Intanto a terra Højlund, a terra Neres, giallo per il numero 28 Smolcic, è stato ammonito lui, e anche brutta l'entrata, proprio ha battuto prima Neres qui, infatti da Diego Carlos. La panchina chiede il giallo anche a Carlos. Cioè, ma guarda come lo abbatte. Ha battuto Neres da Diego Carlos, giallo per Conte. No, a Stellini. Poi. Stellini. E qua manca il giallo a Carlos. In realtà. Sì, anche se però poi fischia il fallo di... Però tu lasci il vantaggio, il fallo è da giallo. Bisogna iniziare a prendere l'iniziativa anche di ammonire, cioè, altrimenti si lascia troppa libertà da questo punto di vista. Neres, tunnel tra 3 avversari, se ne va Neres, poi viene fermato. Il classico Susamirlo di Neres a Smolcic. Napoli evanescente in fase offensiva in questo finale di primo tempo. Speriamo che nel secondo tempo possa ingranare la marcia. Sotto ritmo. Sì. Sotto ritmo. C'è anche stanchezza, poi gli infortuni tolgono ritmo dalle gambe. Vero, tanti giocatori che ritornano anche dagli infortuni come Højlund. Esatto. E il Como gioca invece bene con la palla tra i piedi e ti fa muovere, ti fa correre. Infatti è uno degli avversari più difficili, specialmente in questo momento, da affrontare. Sì. Esterno di Nico Paz, arriva Alvaro Morata, poi Nico Paz porta sul pallone, ancora Nico si ferma, l'apertura per Caqueré, ancora Addai, anzi no, è Diao. Nico Paz si gira, Addai ancora, no, non è Addai da quest'altro lato, è Diao che viene fermato, questa volta viene dato il calcio di punizione al Como. Nico Paz sul pallone, 41esimo minuto in corso, ricordiamo, parato il calcio di rigore ad Alvaro Morata da Milinkovic Savic. Ora Elmas chiede a Milinkovic quanti in barriera, 2-1, uno dice, si allontana Elmas. In area ce ne sono 2, 4, 5 del Como e 2 al limite dell'area. Parte Paz, la mette in mezzo, palla che arriva sul secondo palo, arriva Addai, il traversone in mezzo, Anghissà, e prova a ripartire il Napoli con Rasmus Højlund e Neres all'indietro per Frank. Anghissà, Elmas nello spazio, Elmas che cerca Politano a destra. Elmas in quel ruolo può essere anche un vantaggio sfruttare la sua velocità. Il giocatore anche veloce, rapido. Occhio qui, Neres, David cerca dentro per Scott, la palla resta lì, non riesce a trovare la conclusione. Allora Spinazzola prova a sfondare a sinistra, calcio d'angolo. Si deve andare a sinistra perché Smolcic è ammonito e Neres va al doppio, quindi bisogna provare lì. Dicevo, Elmas, secondo voi si può sfruttare la sua velocità in quel ruolo? Può dare sicuramente dinamicità in via centrale, però come ha detto Mario, giustamente bisogna sfruttare l'out di sinistra perché Neres è bravissimo a saltare l'uomo e quindi a mettere in difficoltà Politano! i difensori. Meta. Il suo tiro al volo di sinistro termina altissimo, un regalo per la curva B. Tanto qui stiamo rivedendo l'azione di prima con Neres. Infatti penso che Fabregas lo toglie Smolcic perché è un bel rischio. Forse poteva, più che dar palla, ritornare sul sinistro. Tanto Smolcic si era fermato. Sì, non ce la fa, ed è un peccato questa azione perché poteva essere sfruttata meglio in realtà. Errore di Morata in appoggio nel dai e vai con Nico Paz, rimessa in gioco già battuta
Anghissà la mette sul secondo palo, Sbulcic controlla il pallone che si spegne sul fondo, sarà inviato al fondo. 43,15 sul cronometro, 4 km e mezzo percorsi da Anghissà e McTominay. Perrone e Morata 4.4, quindi anche Perrone e Morata hanno corso un bel po', ma battere McTominay e Gilmour è difficile. Sì. Gilmour è uscito e quindi Sono sempre tra i giocatori che percorrono più chilometri in quasi tutte le partite. Butez cambia lato. E giustamente l'arbitro gli dice basta. È l'ultima, ha detto, è l'ultima e basta. È l'ultima e basta, gli ha detto. Sembra 44. Invio lungo di Butez. Morata anticipato da Rachmani, poi Anghissà agganciato da Alvaro Morata. Come fa a essere fallo mio? Ma come? Alvaro, ma con tutto il bene, ma tu ti metti davanti. Ma com'è? Come fa ad essere fallo mio? Da dietro gli mette la gamba mentre sta calciando e si chiede Anche perché sia stato fallo, il fallo sia stato fischiato a lui e non al contrario. Vabbè. Giocatore comunque d'esperienza. di esperienza, sì, quindi Spinazzola alza il campanile, arriva Elmas sul pallone, Elmas, bravo Elif, la porta su, destro, la resta lì quella palla di Butez, peccato perché Scott era pronto al tapin Dicevamo la velocità, dinamicità, e in questa azione si vede. cioè Gilmour ottimo sostituto di Lobotka, ma se ci fosse stato Gilmour lì quella palla non l'avrebbe presa. Intanto qui tiro fuori di Diao. Per apparare a Lobotka devono unire le qualità di Gilmour e quelle di Elmas. Perché Lobotka questo lo fa. Lobotka questo lo fa, sì. Intanto 4 minuti di recupero sono stati dati nel primo tempo. Rasmus Højlund anticipato, Elmas prova ad arrivare su questo pallone lottando con Nico Paz che ha la meglio, la dà a Morata, ancora all'indietro per Paz che apre a sinistra dove c'è Diao, sale il Como, ancora Diao giochicchia col pallone lì, Politano lo contiene, poi Diao scarica all'indietro per Caqueré, ancora all'indietro per Ramon, a destra c'è Addai che mette dentro il pallone per il taglio profondo di Caqueré, da quest'altro lato ancora Nico Paz sinistro, a giro respinto Diego Carlos scaricato sulla tre quarti, attenzione ancora a Caqueré, limite dell'area di rigore, carica Nico Paz, un regalo per la curva A questa volta. La giocata migliore di Nico Paz è lasciare il rigore a Morata oggi. Sì, sottoscritto. Giocata decisiva. Sì, fatto benissimo Nico Paz a lasciare il buono, gli dice Morata, sempre così. Ha detto lasciami Morata. anche un'eventuale prossima. Esatto, nella prossima partita perché basta adesso, cioè non ne vogliamo più. Dipende, tu hai Milinkovic al fantacalcio, quindi... Ho capito, ma io preferisco che non vengano fischiati, dico, contro il Napoli. Intanto siamo giunti al 47:30 sul cronometro, vi ricordo sempre al termine del match noi mangeremo la pizza di pizza saporita, di pizza e fritti saporita, mentre Pasquale Cacciola sarà in collegamento dallo stadio Diego Armando Maradona, e poi io tornerò qui negli studi per la parte finale con le dichiarazioni dei tesserati fino a intorno alle 21 o giù di lì. Intanto Addai, Attenzione. occhio ad Addai,
Ancora Addai. Addai basta. Basta. Mo basta. Ora basta. Tanto dalla regia mi preannunciano che abbiamo già pronto anche il collegamento. 40 secondi, finisce il primo tempo e ci andiamo da colui che sente la nostalgia. Che possiamo fare? Dai, occhio, la palla che stava filtrando per Morata, poi Nico Paz la rimette in mezzo, Anghissà. Højlund non è riuscito ad arrivare su questo pallone, Ramon poi calcia, una comodità, il tiro da lontanissimo di Diego Carlos, calciato da casa sua, il roccioso difensore del Como che è svenuto in area di rigore quando Fortunatamente Højlund lo ha sfiorato. La botta era dura. È stata una botta molto forte. Fortunatamente ce l'ha Tanto andiamo sulla seconda palla, dice Conte, ma finisce il primo tempo. Non c'è stato bisogno, finisce il primo tempo. Voliamo a Verona. Voi volete andare da Giulietta, noi andiamo da Paolo Selce. Paolo! Ciro, mamma mia. Ma come devo fare con te? Tu senti proprio la nostalgia. Guarda, la vedi, guarda. In luna di miele. Guarda invidia. Sei in luna di miele adesso. Guarda. E ti vuoi collegare con noi. Ma Ciro, scusami, tu lo sai benissimo che io non posso stare senza di te. Ma non penso che la tua compagnia in questo momento sia contenta di quello che stai dicendo. È contenta. Io ho detto Ciro Novellino e ho detto ok. Si ovviamente non stai vedendo il primo tempo, non hai visto il primo tempo della partita. Sono riuscito a vedere il rigore, meraviglioso, una grandissima parata come al solito del solito Milinkovic. Ma cosa è successo a Gilmour? Problema muscolare all'inguine per Billy Gilmour. Troppi problemi muscolari, troppi. Come dobbiamo fare? Una benedizione? Ciro, ma scusami, volevo dirti, sono arrivate le pizze? Ancora no, Paolo, stiamo attendendo. Stanno per arrivare però. Stanno per arrivare, perfetto. Tanto a te niente, quindi... ma non va bene questa cosa. Io voglio ricordare sempre che le pizze che arrivano all'intervallo sono veramente di un'altra categoria. Voi lo sapete perché Paolo Selce va allo stadio in trasferta e non a Napoli? No. Paolo Selce ha le residenze in tutta Italia. Sì. Infatti lui adesso è a Verona perché è andato a casa sua a Verona. Esatto, ma la casa tua sarebbe quella alle spalle. Bravissimo, proprio questa, la casa mia, esattamente. L'arena di Verona, però quando piove come fai? Lasciatemi un commento. Quando piove come faccio? Apro l'ombrello, che ti devo dire? Vai sotto al porticato. Sotto al porticato, bravissimo. Paolo, hai trovato qualche tifoso del Napoli lì a Verona? L'ho trovato perché con le cuffiette, io stavo sentendo la tua diretta e con le cuffiette stavo vedendo anche il rigore sbagliato e quindi ho buttato un urlo. Ho detto che è successo? Ha detto che è successo? Parata. Quindi questa dimostrazione che i napoletani sono ovunque. Ma lì adesso intorno a te a Verona non ce ne sono? I tifosi del Napoli? No, intorno a me ce l'ho, questa è la piazza la piazza dell'Arena. No, io volevo tantissima gente. Volevo fermare qualcuno tifoso del Napoli. Niente, non possiamo. Fermare qualcuno tifoso del Napoli? Posso fermare una ragazza? Vai, facciamo. Lei è tifosa del Napoli? Non se ne scazza. Ma scusa, ma puoi darle la cuffia? La cuffia? Sì. Aspetta. Sì, la posso dare. Sì. Ok. Scusi, lei vuole Ciro Novellino? Ciao. Come ti chiami? Non si vede più niente. No, non si vede più niente, pensa te. Io ti vedo, noi ti vediamo. Non si sente più nulla. È la cuffia, Paolo. Ciro? Sì, Paolo. Non si sente più nulla, Ciro. Paolo, fai una cosa, togliele proprio le cuffie, metti l'audio ambientale. Mi senti, Paolo? Ok, niente. Abbiamo perso Paolo. Perché io volevo chiedere giustamente alla ragazza
perché proprio Paolo Selci? Poi ce lo faremo dire magari nel collegamento che andremo a riapprontare con... Allora, commentiamo un po' sto primo tempo. Primo tempo, Mario, che primo tempo è stato? Se ti aspettavi qualcosa in più, se sei un po' deluso? No, io mi aspettavo una partita simile, in realtà forse con 5-6 minuti di dominio Napoli, nel senso centellinare il momento in cui andare all'attacco, consapevoli della stanchezza e degli infortuni, perché gli infortuni adesso sono veramente un fattore. Sì, cioè non si possono, cioè un giocatore non riesce a fare 3-4 partite consecutive. No, paradossalmente, non voglio richiamare nessun tipo di guaio, ci riesce Spinazzola che è sempre stato in difficoltà da questo punto di vista. Oh, tu lo sai che in questo momento Leonardo sta facendo tutti gli scongiuri. Fa abbastanza bene, però secondo me è emblematico, perché qualcosa di sbagliato ci deve essere per forza, perché altrimenti un giocatore che è sempre stato injury prone, chiedo agli esperti del linguaggio straniero, non si rimette in sesto in questo modo, mentre gente che di infortuni non ne ha mai avuti adesso soffre, ed è strano oggettivamente. Però dovendo giocare, concludo, 3 competizioni importanti, ed è giusto, forse è anche giusto mettere più carico, però realmente è troppo, forse diventa difficile. Dimmi tu, dopo. No, troppi infortuni muscolari, bisogna interrogarsi su questa problematica. La partita, sapevamo che poteva essere una partita complessa, il Como è una squadra molto brava nel gestire palla, nel possesso palla. Il Napoli un baricentro abbastanza basso, mi aspettavo qualcosa di più, un Ollund sottotono, anche perché sta ritornando da un infortunio che l'ha bloccato per 10-15 giorni, quindi speriamo che nel secondo tempo il Napoli possa reagire. Andiamo nuovamente a Verona. Paolo, ma io non voglio parlare con te, Paolo. Aspetta, te la passo questa tifosa del Napoli che recita. Aspetta. Vai. Aspetta. Oh. Mettilo Ciao. Aspetta che qua la cuffietta purtroppo è un po'... Se la tocchi. Pezzotto. Vai, lei sente, vai. Le cuffie pezzotto, Paolo. Il microfono. Paolo. Vai. Oh. Ciao! Comunque, mi ha fatto un po' imbarazzare prima perché ha urlato. Ah, e non deve urlare questo monello. No. Dobbiamo dare le sculacciate a Paolo Selci. Un po' più in silenzio, così. Io però avevo una domanda da farti. Cioè, perché proprio Paolo Selci? Cioè, questo ce lo domandiamo ancora tutti. Vedi, cioè Paolo... Me compresa. Appunto, cioè, salvati fin quando sei in tempo. Sì, ci sto pensando. Per ora ho toccato la tetta di Giulietta. Vediamo se porta più fortuna. Ah, Paolo, tu fai il bravo lì, perché tu già sei partito. Sei partito da qui con l'intento di andare a Verona e fare un qualcosa. Fai il bravo. Sta parlando così. No, io... Aspetta, Ciro, dimmi. Fai il bravo, ha detto. Ho detto fai il bravo. Io sono bravissimo, sempre bravissimo. Quando dormi la notte. Quando dormo... Io sono sempre fedele a te, a San Ciro da Castellammare. Guarda, non è così contenta però lei di questa cosa che dici, No, non credo. Vabbè, non le abbiamo nemmeno chiesto come si chiama, ce lo dici almeno, vuoi fare il gentiluomo? Erika. Oh, ciao Erika, ciao. Ho sentito parlare di pizze, quindi la prossima volta... hai sentito parlare di pizze? Ma è un'altra che non si perde in mezzo alla folla, Erika. Tra poco arrivano. Paolo l'altro giorno è venuto qui, partita, poi dopo ha mangiato la pizza e poi è venuto a rimangiare insieme a te. Bene, meglio saperle queste cose perché non me le racconta. Bravo Paolo, allora mi devo stare zitto, non devo parlare. Non lo dire a nessuno. No, vabbè, allora me lo tengo per me. Va bene. Ciro, ti lascio con un grandissimo Forza Napoli. Dimmi, stavi dicendo? No, dimmi Forza Napoli gridando lì in mezzo alla piazza a Verona. Devo gridare? No.
No, vi dico no. Attenzione, attenzione. Guarda Erika come si dispera. Lo fa. Lo fa ma non si sente. Cioè. Ah, non lo sta facendo, perciò. Come non lo sta facendo? Vabbè, è tutta una finta, tutta una finta. Ciao Napoli. Paolo, buon proseguimento, un saluto a Erika e fo bravo. Ciro, ci vediamo dopo la vittoria, al 90esimo. Senti, ma mo ci vediamo martedì. Ci vediamo martedì. Non hai fatto l'invito ufficiale l'altra volta, ma ci vediamo martedì. Appunto, ci vediamo martedì con l'Eintracht. Va bene. Ciao Paolo, sempre. Ciao, grazie a Paolo Selce, la compagna Erika da Verona. Momenti alti. Il nuovo inviato tifoso di Calcio Napoli 24. Noi l'abbiamo detto prima, il Paolo Selce Tour facciamo noi. Paolo Selce in Tour. tutta Italia. Sì, noi dovunque vada, noi siamo con lui. La prossima città. Bologna. Allora, prima viene in studio e poi va a Bologna. E poi va a Bologna, sì. Stavolta va con... Va a Bologna, va a Bologna per la partita. Mentre Verona resta... No, è Verona, non c'è... No, mi sa che anche a Verona va. Sì. Verona, tra l'altro, che resterà a lungo nella mia testa, quella Verona che in quel famoso 15 agosto Hellas Verona Napoli, vittoria straripante per 6-2, 6-3 quando finì, con Spalletti in panchina, segnò anche Kim, segnò Lobotka, era Ferragosto e io e Biagio Barone, che era l'operatore di quella trasferta con me, 5-2 abbiamo 5, 6, quante erano, abbiamo rischiato di essere linciati. Sì, perché in pratica dopo la diretta noi passammo per la strada che ci venne indicata e dietro di noi c'era un gruppo di 50 ultras che ci seguiva così. Non lo so, forse facevamo la stessa strada, non lo so, però. Tra l'altro io sono stato a Verona. Stava per diventare la Fatal Verona anche per noi. La tribuna stampa si trova proprio al centro, ovviamente, della tribuna centrale. Sotto hai un gruppo di tifosi di tribuna, su hai un gruppo di tifo organizzato che negli anni 80 era in curva. Quindi sei in mezzo a due fuochi. Sei il fuoco incrociato. Ed è una situazione abbastanza complessa. Hai alzato lo sguardo come se fossero lì. Esatto. Il ricordo è nitido. Al Bentegodi, sì, è una situazione abbastanza complessa. E allora, cambiereste qualcosa? Allora, partiamo dal presupposto che le sostituzioni dal 65esimo in poi, quindi una tra l'altro già è stata fatta con l'ingresso di Elmas al posto di Billy Gilmour. Cambiereste qualcosa? Se sì, quando, dove, come e perché? Abbiamo poco in panchina in questo momento. Potresti giocarti la carta Lucca per i cross in area di rigore, anche se i difensori del Como li vedo abbastanza strutturati, quindi forse sarebbe una cattiva idea. Troppi infortuni, quindi abbiamo anche poche risorse in panchina, Mario. In questo momento la sostituzione che ti viene da pensare è Lang in attacco, solo che qualora dovesse restare Smolcic in campo, come fai a rinunciare a Neres? Perché in questo momento è quella... Vabbè, anche Lang è un dribblatore, un giocatore in grado di saltare l'uomo, anche Lang potrebbe poi... però forse più nello stretto, mentre Neres sul lungo non lo prendi. Smolcic quantomeno fa fatica a prenderlo e quindi proprio adesso viene difficile. Forse Lobotka se ha 20 minuti sicuro. Lobotka però poi devi tenere presente che dentro adesso è Elmas. Però alzi magari Elmas vedi. Al posto di uno dei due esterni, forse Neres. Sì, Politano magari che oggi sottotono. Neres di là, Politano di io Smolcic Neres finché Smolcic è in campo Neres lo lascerei lì, onestamente. A sinistra. Magari alza un po' McTominay. E quello scuoter la testa di Lobotka come l'avete presa?
forse a meno minuti nelle gambe, forse a 15 minuti, 20 minuti gli ha detto guarda se mi mettimo rischio e non ne ho neanche fisicamente, perché alla fine è quello, altrimenti non lo fai riscaldare. E però l'hai fatto riscaldare. Intanto andiamo al telefono, pronto? Pronto? No, è caduto, non è pronto. Dicevamo? Che speriamo non si sia infortunato anche lui, cadendo. Quello che ha chiamato. Ah, dici lui. Infortunio. L'infortunio è quello di Gilmour e essendo muscolare ha tra l'altro fatto questo gesto. Quindi ha sentito. Ci sta. C'è Gutierrez. C'è Gutierrez, Sta sì. Gutierrez, sì, vedo Magari Gutierrez. Spinazzola a destra e Gutierrez a sinistra. Il luogo di Politano, sì. Ma vedo che si sta riscaldando però, Intanto buongiorno. Sta parlando. Oh, sono arrivate le pizze. Raffaele, vai tu. In diretta. Ma noi tutto in diretta. Il bello tutto della in diretta. diretta. Il bello della diretta. Salutiamo Pizza e Fritti Saporita. Ciao, Pizza e Fritti. Salutiamo. Grande. Eccolo qua, il nostro amico. Lo Eccolo, accogliamo è con un applauso, venuto. dai. Bisogno dell'applauso addirittura. Oh, vieni come al solito sempre a salutare il buon Vincenzo. Vieni qua, saluta a Vincenzo. Saluta a Vicenzo. Salutiamo Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Quella la telecamera. Dici, ciao Vincenzo. Ciao Enzo. Oh, Vincenzo che ci sta deliziando, tu invece devi solo portare. Non te la devi mangiare. Non è che per strada fai squagliezze pure da dentro la... No, non so fare. Già, sembra brutto. Capito? Sembra brutto. Grazie mille, grazie ancora una volta per essere venuto, lo ringraziamo, lo salutiamo, ci rivediamo martedì. Tanto ormai... ciao, grazie. Sostituzione nelle fila del Napoli. Ecco qua. Fuori Spinazzola, dentro Gutierrez. Perché? Perché? Sì, ne ho parlato 10 minuti fa. Ennesimo problema? Ne ho parlato 10 minuti fa, gliel'ho chiamata però. Cioè, potevi evitartela. Però magari è scelta tecnica, non giungiamo a conclusioni Io mi affrettate. auguro perché, guarda, se Spinazzola si è fatto male... Cioè... Mi sembra giusto. Come? C'ha ragione. No, niente, dopo. Tutto dopo. Vabbè, dai, La gentile concessione. Vabbè, la gentile concessione delle zeppoline dice, vabbè, vai Vittorio, almeno la zeppolina. Sta per cominciare il secondo tempo. Può essere anche una scelta per... io me lo auguro, guarda, perché... Per gli slot, per gli Mario... no, hai ragione, Intanto comincia il secondo tempo. Mario, te lo dico proprio con la mano sul cuore. Speriamo. Cioè, se Spinazzola si è fatto male... È tutta colpa mia. Ti chiedo, ma mi vuoi bene? Probabilmente se l'allenatore del Napoli non si fosse chiamato Antonio Conte... Ci sono 3 zeppolini. Addirittura in diretta bisogna... Vai, in diretta. In diretta. Testa. Che vergogna, Paolo, guarda qua, guarda, in diretta, via, tutto live. Molto buona. Vabbè. Ve l'ho detto che il nostro amico Vincenzo Impalato, che salutiamo, pizza e fritti Saporita, proprio così si chiama. Grande Vincenzo. È qua, tu quando scendi è proprio qua dietro. Sulla destra, Sì, ok. sulla destra. Dopo fermati così fai un altro po' di spuntino prima di arrivare. Facciamo un po' di ennesimo ape. giro. Sì. Prima di andare a cena. Dovete sapere che qui stasera abbiamo 2 ospiti che dopo sono tutti e 2 impegnati in una cena. Se volete vederli potete andare nei rispettivi locali. Location. Sì, vi firmano anche l'autografo. Paolo Selce, tra l'altro, scatta anche fotografie, è un personaggio ormai noto, lo conoscono tutti. Paolo Selci a Verona. però. Paolo Selce. Roberto Stanzione. Infatti, secondo me se lo chiami a Verona qualcuno attorno gli è andato dopo il Forza Napoli che ha gridato. Sì. Molto, molto forte. Occhio alla profondità. E Smolci c'è in campo, comunque. Ancora, quindi dobbiamo approfittare. Stavo dicendo, probabilmente se l'allenatore del Napoli non si fosse chiamato Antonio Conte, probabilmente si rischiava il linciaggio mediatico dopo tutti questi infortuni. Ma ha la fortuna di avere Conte, perché magari qualche critica resta mezza detta qui Gutierrez. Gutierrez, un bellissimo tiro che sfiora... Palla che è terminata però sul fondo. Però personalità. Sì.
Qui Gutierrez, ma noi l'abbiamo visto, Gutierrez, Scuola Real Madrid, questo giocatore, quindi. Ex Girona, scuola Real Madrid. Un bel tiro, non è andato così lontano. È un ottimo terzino. Sapevamo essere giocatore forte, il fatto che Olivera stia anche un po' in difficoltà in queste settimane fa sì che Gutierrez possa trovare un po' più di continuità. Io mi auguro che Leonardo Spinazzola non abbia nulla. Ma sicuramente non hanno. Allora, Probabilmente Antonio Conte cerca un po' più di profondità sulla sinistra e Gutierrez gliela può dare in questo momento, perché Spinazzola viene da troppe partite, no? non al meglio. Non al meglio. Non al meglio. Anche perché poi, come dicevo prima, ha giocato tanto nelle ultime Vero. partite. Giocando tanto ci può stare che voglia preservarlo. E poi c'è per me quello che è il fattore che può decidere la partita, che è sempre Smolcic, ammonito, terzino grosso fisicamente, che è bravo coi piedi a difendere in marcatura, ma in profondità Gutierrez che lancia Neres può essere decisivo, un fattore quantomeno. Vero, vero. Perché poi loro sono forti. Intanto Adai viene messo giù proprio da Gutierrez, che gli dà il 5, si rialza Adai, Perrone scambia il pallone con Diego Carlos a sinistra, Cachere Anghissà prova a fermarlo, Diao se ne va su Politano, non su Di Lorenzo, che netto anticipo. Serve all'indietro Vanja Milinkovic Savic che va a lungo d'invio verso Rasmus Højlund, o in ombra Højlund. Lo era stato con Lecce, lo è anche questa sera con il Como. Lo abbiamo anticipato in precedenza, probabilmente sarà dovuto anche a una tenuta fisica, ritorna da un infortunio che l'ha tenuto bloccato per 12 giorni, quindi speriamo che possa ritrovare il guizzo vincente. Occhio ad Adai, nel contrasto Gutierrez, Alessandro Buongiorno scaraventa davanti il pallone che termina nella zona di Ramon. Poi Nico Paz allarga a sinistra dove c'è Diao, si butta dentro il suo compagno, si tratta del numero 3 Valle. Ancora Diao in area di rigore, poi Matteo Politano, si stanno scaldando. Allora vedo Olivera, Lucca e Lobotka. Quindi anche Stanislav Lobotka ha cominciato le fasi di riscaldamento. In scivolata da Matteo Politano, poi messo giù per l'arbitro, è fallo. Fabregas si arrabbia. Vediamo in fase di possesso un McTominay più alto, l'avevamo anticipato prima, quindi Sì. potrebbe essere una chiave di lettura tattica vincente, speriamo. Da solo Højlund in questo momento fa fatica. Fa fatica, sì. Non gli danno la profondità, non gli danno Fa la fatica. possibilità di fare. E poi fisicamente Højlund è esplosivo. La caratteristica principale è l'esplosività, quindi diviene difficile chiedergli qualcosa che forse non ha neanche nelle corde. Eh sì, anche perché siamo ansiosi di ascoltare la telecronaca del gol raccontato da Mario, no? Sì, io sono in attesa anche nella mia squadra, sono 4 giornate che non facciamo gol. Ecco quindi- qua. C'è Mario, ma No, l'anno scorso abbiamo fatto una cavalcata importantissima, Cioè, ma- ci siamo divertiti fino alla non- fine. cambiare sport? No. Qualche amico. Oh, Chiedeva cosa di è passare lì? al basket. Perché Højlund si è piegato? Ah, ok, Ok. sta soltanto sistemando i calzeri. Cioè ormai qui Qui viviamo proprio... ognuno, cioè come vediamo uno che si abbassa un pochino, abbiamo paura, Valle in aria, il tacco è una comodità di Diao per le braccia, le mani. La psicosi infortunio. Eh sì, la psicosi Ormai, cioè, infortunio. io ormai dall'inizio del campionato, dall'infortunio di Lukaku, ogni volta che vedo un giocatore ho paura che si sia fatto male, sempre, e questo non è un bene, perché ovviamente, ma secondo me comincia ad entrare anche nella testa dei giocatori È vero. questo verme. Qui Morata bene stasera, Alvaro Morata, Molto bene per il Napoli, molto molto bene. adesso non ce la fa più, palla dentro a cercare Di Lorenzo che si infila a trovare a destra Matteo Politano. Va Politano, punto il suo avversario che Valle, poi anche Diao ancora per Anghissà. Di ritorno da Matteo,
dentro per Anghissà, lo intercetta Nico Pass. Questo E è poi nulla. commette fallo di Alli. Non c'era fallo. Per quel che può valere, non c'era fallo. Davanti a De Laurentiis anche Stefano Ceci. Vediamo inquadrato. Quasi sempre presente, no? Nella solita posizione, postazione. L'altro ieri era il compleanno Di Diego Armando Maradona. lo ricordiamo. Un giorno mai banale qui a Napoli. No, assolutamente no. Massimo Vignati con il Diego della gente è andato in giro con la famosa statua che nasconde, che porta dentro di sé e dietro di sé la scia di polemiche, la presenza al Maradona messa l'inaugurazione, Poi rimossa, sì. rimossa, statua poi che l'artista Sepe ha donato al Museo Maradona e a Massimo Vignati, statua che si può ammirare proprio all'interno del museo che si trova a Largo Maradona. Intanto Caccherè prova a saltare Di Lorenzo, ce la fa, scambia con Nico Pass, Di Lorenzo nel contrasto, Højlund spinto, calcio di punizione, 54 sul cronometro, 54 in corso. Mirwan Suarso, presidente del Como, eccolo qua, quello che ha le paparelle, che diceva. Non proprio lui, non proprio lui. Lui è un... Giallo anche per Fabregas, intanto. Stupito di questo giallo. No, dice no, di no. non è concorde. Comunque il Como... Ah, sono qui a Napoli, e Napoli le diceva Fabregas. lo diceva. Cioè, ma come? Cesc? Comunque Cesc, tu. su. Cesc, dai. Cesc, dai, è bella. C'è bisogno di sbloccare questa partita, Ciro. Come la sblocchiamo? Se Højlund è in ombra, no, di conseguenza non hai messo un pallone bene in aria per McTominay. Neres non sta facendo niente di che. Ora Scott, eccolo qua. Oh! Ma l'ho vista dentro, Sì. Poi è uscita di poco. Ci ha provato Scott, rivediamo. Ha fischiato probabilmente Fallo di mano. l'arbitro. Fischiato mano? Sì, fallo di mano. Sì. Porta vuota, però non aveva preso la porta. No. No, però il portiere... A dire il vero è l'invio dal fondo, quindi non ha allora fischiato non è, calcio di punizione. Cioè, McTominay ha sbagliato a porta vuota. Gravissimo errore. Azione incredibile. È stato frettoloso, inutilmente in realtà, perché poteva provare a controllarle e partire 2 contro 2. Adesso mi sembra di vedere un Napoli un po' più alto, col baricentro un po' più alto. Speriamo che possa essere funzionale. Dai, intanto Deve cercare Antonio Conte di essere un po' più propositivo, anche perché il Como in difesa lascia spazi. per essere propositivo cosa può fare? Puoi mettere Lang, ma metti Lang, alla fine devi togliere uno tra Politano e Neves. Sì. Cioè, poi se togli Højlund e metti Lucca non hai fatto nulla, cioè hai cambiato il centravanti, hai messo un centravanti al posto di un altro. Tanto qui Caccherè si porta palla in fallo laterale e dicevo, al tempo stesso... Andiamo Raffaele in una zona pericolosa lì. Sì, Raffaele sta in posizione di fuorigioco, vabbè, ma glielo concediamo, loro sono di là. Attenzione, Højlund la lascia passare, la palla si impenna, Raffaele ha avuto paura perché non era l'attaccante vicino a Raffaele, non ti preoccupare. Occhio Anghissà, Politano, area di rigore, si gira Matteo, cerca lo spazio sul primo palo e Butez si tuffa e va bloccata in 2 tempi. Per la miseria, non c'è riuscito Matteo, qui aveva trovato lo spazio, giravolta funambolico, questa volta non ha cercato il secondo palo ma ha provato a beffarlo sul primo palo. Non riusciamo a trovare il guizzo vincente. No. Era un buon momento. E anche il primo tiro serio, possiamo dire. Che non c'era fallo qui? tanto qui scappa Nico Paz.
e quando scappa sembra un pazzo. Di nome Diao gioca al circo, cioè Diao fa questi giochetti come al circo. Caqueret, Elmas lo tiene lì, poi Scott accelera, Scott McTominay cerca la profondità in David Neres, Smolcic, vedi come non si ferma Smolcic per non commettere fallo, lo contiene soltanto, però in questo caso è bravo a fermarlo. Sì. E David ha commesso fallo, calcio di punizione, si è preso il calcione Smolcic, l'ha atteso, l'ha aspettato e poi ha commesso fallo. Intervento pulito. Napolitano che mira sul primo palo. Napolitano qui va a giro. Cerca il primo perché era coperto. Se Sì. avesse tentato sul secondo sarebbe stato coperto dal difensore. Li ha cercato. Secondo me ha anche volutamente cambiato. Lui di solito va sempre a mettere palla a giro. Tanto di testa è salito Rachmani. Poi Matteo Politano forse ha subito fallo, forse no, l'arbitro dice di no. Si continua a giocare, occhio a Rachmani. Scott si libera di un avversario, il secondo che Caqueret prova a tenerlo, ma ancora Scott contro tutti. Apre per Politano, si butta dentro Frank, Politano si accentra, prova, debole, para. Forse c'era fallo su Scott McTominay. Anche Raffaele ha fatto fallo. Sì, ha fatto fallo Raffaele. Ti avevo preannunciato che era in una zona pericolosa. Ha commesso fallo da rigore Raffaele. Era in una zona è pericolosa. Netto proprio il fallo. È Infatti, netto proprio il fallo. Avevamo previsto un'azione dolosa ed è avvenuto. Non ci siamo, così non va bene. Ma lui tra l'altro l'aveva detto anche il momento. ma lui l'aveva detto, io vengo perché non ho ancora mangiato la pizza. Cioè, queste sono state, sarà contento l'editore, che salutiamo a casa, che ci sta sentendo, e salutiamo l'editore Salvio Passante. Tanto buon appetito, Raffaele. Piano piano, è tua, Raffaele, vedi che è tua. Gira Diego Carlos il pallone, Butez cerca Nico Paz. Nico Paz che si è abbassato un po' per andare a prendere palla, forse a cercare un po' più di palloni giocabili, perché aumentare la giocabilità. Non ne ha proprio visti sostanzialmente di palloni. Sì. È ben ingabbiato. Sale Perrone, poi Ramon, ancora servito da Alvaro Morata, che ha fatto, devo essere sincero, 60 minuti di buon calcio per il Napoli. Una grandissima prestazione. Migliore in campo. Migliore in campo per il Napoli. Palla a Diao, ancora gioca al circo, sì, cioè lì. Eccolo. Occhio Alvaro Morata dietro per Smolcic, altro passaggio. A proposito di circo mi viene in mente il pagliaccio. Sai chi è il pagliaccio? No. Vedi, lui si sente chiamato in causa anche se non lo nomino, vedi? Cioè, scusami. Come? No, vedi che è la tua. Io sono stato a casa ieri a montare Lego. Caqueret, palla a sinistra per Poi sei stato a quella manifestazione a Bergamo? Come no? Quando? Certo che sono stato. Quando è stato a Bergamo? Sono andato a fine settembre. Fine settembre, sì. Sono stato tutti e 2 i giorni lì. Sono andato anche a Roma la settimana scorsa, domenica scorsa proprio. Bello. Tanto occhio al traversone Morata, ma ci arriva Rachmani e cerca un tocco di braccio. Addirittura. Morata. Cosa ha visto Alvaro Morata, onestamente? Adesso vanno di moda, sai, i tocchi di braccio. Rivediamo, traversone di testa. Sì. Va Amir Rachmani. Ha rischiato però qua il Napoli, Mario? Rischiato, è stato bravo Rachmani.
L'importanza di Rachmani nella difesa del Napoli è troppo sottovalutata. Eppure De Laurentiis ha parlato magnificamente di Amir Rachmani. Il rinnovo a quelle cifre per un giocatore di 30 anni vuol dire che il presidente Aurelio De Laurentiis ha capito dell'importanza di questo ragazzo, della mancanza di ogni tipo di polemica, La personalità. la personalità, l'impatto che ha sul match. Un giocatore che No, è importantissimo la personalità di un giocatore che arriva al Verona da capitano del Kosovo all'inizio dell'avventura. Sì. E sarebbe dovuto essere quello meno bravo tra lui e Kumbulla. pensare che il Napoli voleva Kumbulla, sì. Ma anche dal punto di vista della leadership difensiva. Era Kumbulla quello che teoricamente dettava. Che buona. Neres, occhio, ancora David. Tienila, sì, la tiene. Riesce a tenerla in campo, la scarica per Elmas che la mette, si impenna il pallone, calcio d'angolo. Lo dicevamo, Insieme a Gutierrez. Rachmani leader tecnico e leader anche nello spogliatoio. Qui bella giocata, tutta di prima del Napoli. Qui Neres poi Forse carica all'indietro, traversone di Gutierrez, deviato da Solcic in calcio d'angolo. Mettila bene David. In mezzo con i pugni Butez, poi Politano sulla tre quarti all'indietro per Gutierrez che non rischia, serve magari sbloccarla Milinkovic. con una palla inattiva come abbiamo fatto a Lecce, no? ma guarda, in qualunque modo, anche nel recupero basta portare a casa questa partita perché Stile è importante. Napoli-Cagliari e noi eravamo qui, È importante questa partita. Raffaele già ride, perché stai ridendo? Raffaele si appresta di nuovo in una zona di nuovo in posizione Stavolta regolare. ha Raffaele, cambiato la giocata però. Cioè, Raffaele, tu vuoi andare in gol in fuorigioco e sto fatto non va bene. Non va proprio bene questa cosa. Il debutto ha fatto Raffaele, sì. Tanto se il Napoli non vince già so che questa è stata la prima e l'ultima. Occhio qui a Frank. Riconquista palla Matteo Politano. Prova Rasmus Højlund, la dà Politano, mettila bene. Mettila secondo palo, Scott la fa passare per David Neres. Neres all'indietro. Ancora Gutierrez. Elmas. Neres. Palla David. La riconquista ancora. Ma l'arbitro dice che c'è fallo, fischia calcio di punizione. Fallo di Gutierrez. Ha fischiato fallo o ha fermato il gioco? Secondo me ha fischiato fallo. Perché inizialmente non aveva chiamato il fallo. Vediamo. Sbagliando nel caso. Ma Neres pesta il piede. Neres è in possesso di palla. Tenta il dribbling. Infatti guarda, Solcic ha già i piedi. No, Calcio di chiamalo punizione. Calcio di punizione. Però 66. è un ottimo momento questo del Napoli, bisogna premere. Bisogna premere, ma bisogna tirare in porta, ragazzi. Perché sì. Cioè, sono le polpette che riempiono la pancia, ma se non tiri in porta, le polpette non le mangi. Non c'è nulla. Di Lorenzo si è arrabbiato adesso su Diao, perché ha detto basta, alzati, sei sempre a terra. E lo sta limitando bene comunque, perché Diao è un ottimo Assolutamente sì. giocatore rapido, veloce. Forte fisicamente, quindi Di Lorenzo sta facendo un'ottima partita. Anghissà. Era partito Rasmus, non gliel'ha data. Qui Valle in anticipo. Diao, giocata di lusso. Diao, Cacchereco, mette fallo Politano, si prende il giallo. È il primo, dice Matteo, ma viene ammonito Matteo Politano. Giallo per anche Politano, qui giocata di tacco al volo. Grande giocata. Paolo Selce avrebbe detto, Paolo Selce in questo caso avrebbe detto queste sono le giocate che faccio io. Ok. Sì. Le fa lui? No, ok. Però dice di farle. Sì. È vero Vittorio? Confermi? Tu le vedi fare perché tu non saresti capace. È un millantatore allora. Sì. Vittorio invece è abile a perdere le finali. Ah. Sì.
Quando si tratta di perdere le finali, chiama vittoria. Come l'Inter allora. Esatto, sì sì. Su Raffaele non mi esprimo perché sparare sulla Croce Rossa. Raffaele è il nuovo Pippo Inzaghi. No, Raffaele fa il difensore, quello Pippo Inzaghi. Ah vabbè, no, perché gioca Cioè, sul gli fuorigioco. attaccanti che giocano contro di lui diventano Pippo Inzaghi. ok. Sì, sì. Sugli anticipi. Ah, lui è bravo ad anticipare. Dipende dai contesti, Allora, lui è bravo a non giocare e prendere voto. Lui prende voto anche quando non gioca, questo dimostra l'importanza di questo giocatore. Occhio però a Diao. Dentro Morata, anticipato da Alessandro Buongiorno, Matteo Politano non ci arriva invece ancora il Como con Valle, davanti a sé trova Nico Paz, Politano lo ferma, in contrasto, palla in fallo laterale, rimessa con le mani, sarà per il Napoli. Cambi. 68 sul cronometro. No, è presto. Mancano 2 minuti al cambio. no. Perché ti vuoi anticipare? Poi ne ha fatti comunque già 2. Tanto quelli sono, cioè non è che... No, ma anche perché credo che Conte abbia un solo blocco. No, ne ha due, perché ha usato quello tra prima e seconda. Ah sì, Spinazzola è uscito all'intervallo, sì, giusto, quindi c'è ancora altri due blocchi di cambio. Però abbiamo poche soluzioni in panchina perché abbiamo Lang, abbiamo Lobotka, abbiamo Lucca. Lobotka che mi aspetto di vedere per 15 minuti sicuro in campo. Io un quarto d'ora Stanislav ce lo vedo, anche se Elmas comunque, devo essere sincero, non mi sta dispiacendo quel ruolo. No. Quindi seguiamo Rasmus. Giocata, intanto Diego Carlos prende qualcosa da terra, probabilmente è Chiocco. Perché le famose. McTominay Scott! Il tiro contrastato all'ultimo, peccato. Che controllo aveva fatto Scott McTominay. Al volo, tac, palleggio, impallo, destro, ha colpito male, ma è stato anche poi deviato il pallone. Ha passato bene il pallone, sì. Potrebbe entrare Noah Lang in luogo di Politano e spostare Neres a sinistra. Ma anche Neres non ha fatto granché, quindi onestamente non lo so. È calato, sì. Tra lui e lei non ti so dire. Io farei entrare Lang e Lucca. Sì. E poi al posto di chi dico sicuramente Højlund e poi magari lascerei Neres sì in campo, magari Politano lo farei rifiatare anche un po', magari a destra può creare occasione, sta per entrare Posch anche per il Como, doppio cambio, anzi per il Como, doppio cambio, dentro Posch sì, Da Cugna. Dentro Posch e Da Cugna ho visto il 28, sì. Esce Smolcic ammonito e fuori anche Caqueret al posto di Da Cugna. Il Como è forte anche nei cambi. Cioè, il Napoli oggi sta affrontando una delle migliori squadre del campionato, ma senza discussione proprio. Sì, hai ragione, è una rosa omogenea, quindi... Ad oggi se affronti il Como è molto più difficile di giocare contro la Lazio, la Fiorentina. Ci sono poche squadre più difficili del Como ed è un momento delicato per il Napoli. Ma noi troveremo la zampata vincente. Assolutamente, all'ultimo respiro. Nell'analisi di questi 70 minuti, secondo me, non va escluso il valore dell'avversario. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Perché è forte. Lo sapevamo. Lang sta svestendo la pettorina Noah Lang. Eccolo. Sta svestendo la pettorina Noah Lang, quindi lo vedremo se al posto di Politano o al posto di David Neres, sicuramente andrà a sinistra. Come che esce da una situazione difficile con Da Cugna, Elmas lo rincorre, lo atterra, calcio di punizione, e giallo anche. Per Elif Elmas mi sembra un pochino esagerato. Sì. Mi sembra un pochettino esagerato.
Vediamo se il cambio ci sarà adesso o entrerà fuori Neres per Lang. Quindi decide di tenere Politano a destra, Lang a sinistra. 18 minuti per Noah Lang per provare a illuminare un po' questo Napoli là E davanti. magari, chi lo sa, sarà la sua partita. Sarà la sua partita, ce l'auguriamo. Chiede spazio, ora lo sta anche trovando. Potrebbe sbloccarsi proprio in una partita complessa come quella contro il Como, che ci ha messo in difficoltà oggi. Mario, sei un po' deluso dall'avvio di Noah Lang? Cioè, lui è arrivato, si è presentato come dribblatore e poi in realtà delude praticamente ad ogni Mi gara. aspettavo di più, io lo ricordo in Belgio quando giocava con De Ketelaere e onestamente quando vedevo il Club Brugge a me piaceva più Lang che De Ketelaere, quindi mi aspettavo qualcosa in più. Però c'è l'adattamento con Conte, è sempre difficile quando entri in squadra, quindi secondo me c'è da aspettarlo. Però è stato anche lui un po' arrogante nelle dichiarazioni iniziali, perché io me la ricordo la conferenza stampa, ha detto io sono un giocatore per cui vale la pena spendere soldi. Spendere soldi per vederlo, non per comprarlo. E quindi qualcosina in più anche dal punto di vista della personalità me l'aspettavo, ma sicuramente lui stasera deciderà di stupirmi, ecco, di stupirmi. Ci siamo giocati pure Noah Lang. Con la previsione di male. Mario, ecco qua. Ma io sono abituato alle mie categorie. Quindi Mario, ma tu mi vuoi bene? Ti voglio bene. Mi sto zitto. No, però Mario... Allora facciamo che qualora dovesse segnare Lang mangio una fetta di pizza in più. Perché non... Ah, in più? Allora, guarda, Ma mangi tutto come... dobbiamo innanzitutto capire che cosa è successo là dentro. Perché se è rimasto. io ho visto Raffaele andare via con un blocco così di fette di pizza. Porzioni abbondanti volare. Io non lo so che cosa ha fatto, quindi bisogna capire adesso là dentro cosa è successo. Esatto. Questo lo potremo vedere soltanto tra un quarto d'ora più recupero. Ok, quindi siamo sospesi nell'interrogativo. Sì, io temo il peggio. Temo il peggio, devo essere sincero, temo il peggio. Di lì non ci si espone. No, allora non si espongono, non arrivano parole. Sì, quindi, capito? Solo il cartone. Solo il cartone, ma non ho dubbi da questo punto di vista. Non arrivano smentite. No, decisamente no. Gioca, buongiorno, questo pallone al 75esimo minuto. È stato Noah Lang, 3 cambi per il Como, 3 cambi per il Napoli. Tunnel di Gutierrez. Bella giocata di Gutierrez che serve proprio Noah Lang. Ah, qui il pallone per... È la terza volta che Højlund va in profondità, bene tra le linee non viene servito. Adesso da Gutierrez, prima da McTominay e pure da... E quello è il suo da gioco. Elmas. E quella è la sua De Bruyne lì lo dovrebbe trova. mandare. De Bruyne lo trova. Il problema è che adesso De Bruyne per 5 mesi non lo vedremo. Purtroppo. Sì. Tacco qui, tacchetto e palla in avanti Di Lorenzo all'indietro, ha visto Diao, ha servito Vania, Milinkovic Savic, Alessandro Buongiorno, Frank Anghissà. Il pallone arriva a Scott che ha visto Rasmus ora. Højlund incespica sul pallone. Di Lorenzo nel contrasto, fermato Anghissà. Palla per Gutierrez, poi Lang all'indietro, Anghissà e tirate in porta, Politano. Elmas, Anghissà, ancora siamo Troppo lì sulla tre fraseggio quarti. a ridosso dell'area di Gutierrez rigore. dentro, Scott perde palla nel contrasto, perso il pallone. Ma ancora Elmas però, il Napoli non molla. Lang prova ad andare, viene fermato, Noah Lang in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani, pronto a battere per Elmas. È stato Gutierrez, ancora Elmas e Buongiorno, scambiano loro il pallone. Anghissà
Buongiorno. Lang. Dentro per Scott McTominay. Scott. Ancora per Lang, limite dell'area di rigore, trova Giovanni Di Lorenzo dentro l'area, per chi? Nessuno. McTominay non è andato, Højlund si è fermato, altro pallone buttato. Peccato. Ci manca il guizzo finale, gli ultimi metri davanti all'area di rigore, troppo fraseggio sterile. Speriamo che il Napoli possa trovare questa zampata finale. Manca qualcuno che tira. Cioè, quelle... Se non calci alla fine... E quindi dentro Lucca. Ci giochiamo la carta Lucca? Il punto è, se metti Lucca devi mettere palla alta dal fondo. Cross io non ne ho visti tantissimi. Cioè io devo essere sincero, il Como ha tenuto bene il Napoli, a parte un paio di occasioni non ne ha avute poi così tante. È vero. Cioè, vero è che a parte il rigore non le ha avute nemmeno il Como. È stata una brutta partita. Però sì, cioè, fin qui, poi adesso. Altri due cambi intanto proprio per il Como, mentre Giovanni Di Lorenzo arriva su questo pallone, vince in pallo su D'Acugna. Ancora Di Lorenzo prova all'indietro, ma Diao lo ferma. Politano, poi ancora Diao che vince, dammi anche 6 numeri al Super Enalotto. Fabregas si arrabbia perché non è fallo su Diao. Fabregas già ammonito, tra l'altro, ha protestato in maniera plateale. Gutierrez largo Lang, però così no, questi tocchetti così non servono a niente. Battuto già il calcio di punizione, Anghissà cerca Politano a destra, va Matteo, la mette in mezzo, di testa Rasmus, la parata di Butez, io pensavo fosse gol questo, l'ho vista dentro, trovato Højlund in maniera egregia sul primo palo, Butez era proprio lì. Non era facile, no? Era proprio lì Butez. Portiere posizionato in maniera corretta. Cosa possiamo inventarci? Occhio a Raddai. Ora come ora tu in panchina hai solo Lucca. E Lobotka. Vabbè, ma Lobotka penso possa cambiare più di tanto in 10 minuti, onestamente. Cioè, se guardi i calciatori offensivi hai Lucca e hai Ambrosino e hai Vergara. Non hai niente più in panchina. Cioè, puoi far poco dalla panchina. D'altronde se manca mezza squadra non ci può fare niente. Magari giocarti la carta a doppio centravanti negli ultimi minuti. Come li schieri? Ma anche perché ritorniamo al discorso della qualità dell'avversario. Se questo non si fosse chiamato Como ma Milan, per dire, tu il doppio centravanti 0-0 dici quasi evita, perché devi rispettare gli avversari. Fosse stato il Cagliari, per dire, era una buona idea, anche se il Como nel secondo tempo poco e niente. Sì. Molto tattica questa partita, spazi chiusi, due allenatori che bene o male si conoscono. Fabregas è bravo, È stato giocatore tra l'altro di al Chelsea. Certo. Fabregas ha avuto tutti i più bravi degli ultimi anni. Spallata qui a Politano, che chiede giustamente il giallo e che non deve farlo. Valle è stato a placcare. Allora, Duvikas e Jesus Rodriguez. Fuori il migliore in campo. Fuori Morata, dentro Duvikas che attenzione. sostanzialmente sta giocando tanto al posto di Morata, e poi fuori anche Addai per Jesus attenzione Rodriguez. a Jesus Rodriguez, Buon giocatore. Giocatore notevole. Mi ha sorpreso, lo sai, la scelta di mettere dentro Addai e non Jesus Rodriguez. È vero, sì. Pensavo potesse giocare dal primo minuto. È forte anche Addai. Forte anche Addai, ma pensavo che
Jesus Rodriguez. Sono usciti, questi sono 20 milioni che escono, entrano altri 20 milioni e in attacco ne sono entrati 15 in favore A di dimostrazione che il Como ha Appunto, investito. quando Conte dice sono arrivati giocatori da 20 milioni, sono arrivati pure al Como, cioè ci sono delle giuste analisi da dover fare su Dei questo. valori importanti sì, in campo. sì. Ed è una Però squadra. un conto è che arrivano in una squadra chiaro. come il Como senza pressione, e un Chiaro, conto è che arrivano a Napoli. Totalmente diverso. Qui c'è Rodriguez che viene fermato, Como che ha terminato le sostituzioni, Napoli che ne avrebbe ancora 2. Milinkovic, McTominay, Diao e Ramon sono Attenzione a queste i nomi ripartenze. per il man of the match. Io credo che su tutti Milinkovic, Savic senza dubbio. Manca Morata. Manca Morata, sì. Manca Morata. Nella gara dove neutralizzi Nico Paz, che è fonte del Di gioco di Fabregas, dove Morata sbaglia un calcio di rigore, anzi Milinkovic glielo para. Però Ciro, forse l'infortunio di Gilmour ha pesato, no? Ma il Napoli fino a quel momento comunque non aveva fatto nulla. Però a centrocampo ti è mancato il palleggiatore, quello che ti pulisce un po' le giocate. No, ma per questo io dico, dovessi essere Conte, metterei Lobotka, proprio per cercare un palleggio più facile negli ultimi 10 minuti, perché alla fine manca quello al Napoli, al di là di tutto. Sì. Diao, destro rimpallato da Anghissà, Højlund sbaglia il pallone, ora Valle, Diao in area di rigore, chiude Dai. Elmas, poi Politano la porta su tra le linee, Anghissà, Conte si arrabbia con Anghissà che ha cercato il pallone all'indietro per Rachmani invece di andare in avanti. Scott al termine del match, ricordo, linea subito Pasquale Cacciola. Saluteremo ovviamente i nostri ospiti qui in studio, andremo da Pasquale Cacciola e poi ci ritroveremo per l'ultimo segmento di trasmissione con le dichiarazioni dei protagonisti. Vi ricordo poi che lunedì sarà già vigilia Champions e martedì sarà una lunga giornata Champions con la sfida al Maradona. Sentendo Lucca, intanto ho visto, eccolo lì, Lucca e Lobotka. Lucca e Lobotka pronti ad entrare. Se il Napoli lascia il controllo al Como diventa difficile cercare Como che l'ultimo assalto. sta facendo possesso già da diversi minuti. Napoli che riesce proprio, manca un po' anche la forza. Guarda Politano come va in pressing. È normale che in questo modo il Como fa possesso palla, un pareggio al Maradona, al Como è oro. Certo, abbastanza stanchi i giocatori del Napoli anche per il doppio impegno. Ora va Scott, Butez cerca Duvikas, il rimpallo cade, Rachmani, ma l'arbitro non ha fischiato. Assurdo. Ha lasciato giocare, quindi non ha fischiato fallo. Adesso sì. Voleva vedere il vantaggio. Bisogna buttare sta palla in avanti, Qui già era fallo. Poi la maglietta te la do dopo. Io ho capito che è bella la maglietta di Halloween del Napoli, però mi sembra eccessivo togliergliela adesso. Allora, fuori Højlund, dentro Lucca e fuori Politano, dentro Lobotka. Quindi Elmas Va a giocare a destra, sì. va sulla fascia. Politano non ce la fa più. No, stremato. Stremato. Ma poi era anche l'unico cambio che poteva fare, perché poi
Anche per Kabbalah, Anghissà non si toglie negli ultimi minuti. McTominay men che meno. Ti può sempre Quindi ci sta. indovinare la zampata giusta. No, non... sono d'accordo. Però adesso la palla deve andare in avanti. Mancano 3 minuti più recupero. Recupero che a parte i cambi non credo sia molto colposo. Finalmente rivediamo Lobotka in campo. Rivediamo Lobotka in campo, questo è importante. Un'ottima notizia questo. Ed ecco, vedi che con un giocatore che detta le idee e i tempi... Ma poi permette anche agli altri di potersi alzare, di essere più Esattamente. vicini alla porta. Elmas sbaglia il tocco d'esterno per Di Lorenzo. Bravo. Bravo. Buongiorno, legge bene. Apre a sinistra per Noah Lang che lo vediamo toccare il secondo pallone. Lo appoggia ad Alessandro Buongiorno, poi Amir Rachmani. Di Lorenzo. Elmas gira per Lucca, Bravo. il tacco dentro. La palla si impenna, calcio Calcio d'angolo. d'angolo, dai, dai. Buona giocata di Sì, Lucca. sì, buona, buona. Poggio a seguire. Di tacco Di subito tacco gira per Lang. per Lang che si stava inserendo e Ramon alza il campanile. Se ci vuole un colpo di testa. Elmas va lui dalla bandierina, la mette alta. Buongiorno ci arriva ma schiaccia il pallone debolmente. Lobotka con Diao fermato, Diao contenuto e palla che si spegne sul fondo, rimessa laterale 89 Si arrabbia sul Fabio. cronometro, 10.7 per McTominay Chilometri percorsi, sì. e 10.3 per Anghissà. Di Lorenzo con le mani, Lobotka all'indietro, Rachmani la lascia Buongiorno a Milinkovic, gliela dà Milinkovic, la porta su Buongiorno, poi si ferma, ma vedi anche lì c'è il Napoli, non ha spazio, il Como si chiude bene, lenti anche nel creare l'eventuale occasione. Qui Lucca la fa rimbalzare e di prima poi McTominay, ma Lucca si era buttato dentro, non aveva capito l'intenzione. Butez, Lang ce la fa di testa, sale ancora Rachmani, Anghissà arriva sul pallone, allora c'è nel contrasto Scott. 4 di minuti. recupero. Ma te Pochi. l'avevo detto, ma a parte le sostituzioni, Pochi. non c'è stato il gioco fermo per chissà quanto tempo, quindi era prevedibile. Siamo già nel recupero. Intanto McTominay lo guarda l'arbitro, Ma appunto in che lingua io lo sto ma spiegando? io ho avuto l'impressione che l'arbitro glielo abbia detto in italiano In e italiano. McTominay non abbia capito In niente italiano, sì. di quello che ha detto, che lo guardava interdetto, cioè, sì. per dire ma che cosa stai dicendo? Qui bene Gutierrez, prova la giocata, viene strattonato. Da Posh. Dai, dai, dai. Il lancio di Amir a cercare davanti Elmas, servono a niente questi lanci così. Anghissà qui nel contrasto con Nico Paz. Guadagna altro tempo il Como con questa rimessa. Dovicas si strattona con Rachmani, la giocata di Nico Paz che ne fa fuori 3
addirittura con il sombrero, poi Lang per Anghissà. Bisogna andare su, non tornare indietro. In avanti, dai ragazzi. Buongiorno, Lobotka, esterno di Lobo per Gutierrez, si ferma all'indietro. Buongiorno, Anghissà. Scott lungo. Palla che termina in fallo laterale. Al Como il punticino sta bene. Al Como sta benissimo il punticino, figurati. Al Napoli no. Napoli no, assolutamente. E se prima poteva essere positivo un pareggio tra Milano e Roma, adesso ancora di più. Sì. Anghissà, Scott, la palla si alza, Elmas la mette giù, poi Di Lorenzo dentro per Anghissà, arriva Elmas, Sembrava un tocco. Diego Costa, rimessa con le mani, e adesso la classica scena dei crampi. Questo è il colpo che ha preso prima da Højlund, perciò. Sì, che si è lamentato. Ha avuto una ricaduta. ricaduta. Adesso sì, la ricaduta qui. Sì, Sembrava un tocco, lo vediamo. ma non c'era. Sì. Si rialza, sta bene. Sì. Ha subito colpi peggiori in questa partita. Siamo però a 10 secondi dalla fine. Vabbè, una trentina di secondi aggiuntivi. Buongiorno. Serve. No, niente. È finito. Finisce qui, finisce 0-0 allo stadio Diego Armando Maradona. Vi chiedo subito, occasione persa per il Napoli? Secondo me, vi pongo una domanda. Quante squadre in lotta per lo scudetto faranno 6 punti contro il Como? Poche, sì, poche, sono d'accordo, è stata una partita difficile, imbrigliata soprattutto tatticamente da due tecnici che si conoscono bene, però al Napoli è mancato il guizzo soprattutto in fase offensiva e secondo me l'infortunio di Gilmour in quel momento della partita dove il Napoli doveva cercare di fare qualcosa in più ha condizionato un po' la gara. E allora attendiamo ovviamente l'arrivo di Pasquale Cacciola all'esterno del Maradona per dargli la linea qui dagli studi di Calcio Napoli 24 per sentire a questo punto la delusione sicuramente dei tifosi. Mi rendo conto, il Como è una squadra importante, ben strutturata, ben allenata, però che volete da me? Per me è un'occasione persa, perché tu già sei reduce dalla gara di Lecce dove hai vinto per il rotto della cuffia, perché hai giocato male. E tra l'altro il Lecce ha sbagliato un calcio di rigore. Vieni a giocare al Maradona col Como e non hai fatto bene, perché nemmeno in questo caso il Napoli ha fatto bene. Poche le giocate degne di nota di questo match, no Mario? Poche, se non pochissime in realtà. Il colpo di testa di Højlund e poco altro. Però io ripeto, secondo me Conte, vedendo il momento, non sarà insoddisfatto di questo punto, perché il Napoli è in difficoltà. Lui diceva benissimo, perché senza Gilmour ha perso tanto, per quanto Elmas abbia coperto, ma tu perdi un po' anche la spinta delle due mezze ali, e quindi capisco che si possa essere delusi, perché comunque il Napoli in casa contro il Como, però questa è la 17ª partita che il Napoli fa punti in casa. Quindi. E allora io voglio ringraziare Mario Perrone, grazie Mario. Grazie a te per l'invito. Grazie al nostro Perrone, no, sbagliato cognome. Ma perché quello è il giocatore? Perché è il giocatore Perrone. Molto bravo, tra l'altro, io lo prendo come un complimento. Ma ti ringrazio lo stesso e ringrazio ovviamente il mio amico Roberto Stanzione. Grazie a te, Ciro. Voliamo subito al Maradona. Pachi, a te la linea.
Ciro, buonasera, mi senti? Ti sento Pasquale, lascio a te la linea, ci risentiamo più tardi. Perfetto, andiamo subito a raccogliere un po' di testimonianze, un po' di commenti. Ciao, ti va di commentare questa gara? Cosa è mancato stasera? Lukaku. Lukaku, cosa è mancato stasera? Venga. Tecnicamente eravamo proprio fermi, cioè loro ci hanno proprio, come devo dire, proprio mangiato, proprio ci attaccavano su tutte le palle, ma è una cosa impressionante. Poi secondo me lì in mezzo lo botte che ci serve e poi questi correvano a 1000, ma veramente a 1000. Forse questi sono preservati un attimino per la Champions? Speriamo di no. Forse le fatiche di tanti impegni adesso si fanno sentire. Potrebbe essere anche questo, perché qualcuno camminava. Qualche scelta secondo me poteva togliere a Politano anziché Neres, insomma, però è lui l'allenatore, noi lo rispettiamo e comunque vada sempre Forza Napoli. Grazie mille, grazie, arrivederci. Arrivo subito anche da lei, voglio sentire pure qualche altro commento. Buonasera, le va di commentare questa... No, grazie. Vediamo. Buonasera, cosa è successo stasera? Cosa è mancato? Il gol. Era meglio se il rigore non l'avesse parato, forse poteva essere una scossa, le dice. Era l'unico sistema, visto il Napoli di stasera. Anche le fatiche della Champions, dei Bagni, può essere questo il motivo di questo passaggio a vuoto, chiamiamolo così? Secondo me troppi infortunati, non so perché quest'anno abbiamo troppi infortunati. Questo è il primo motivo. Poi il gioco di Conte non è che mi sia entusiasmato, sì. Questo. Però visto come vanno le altre stiamo ancora là. Almeno questo. Grazie. Un altro infortunio, oggi anche Gilmour si è fermato. Qual è la causa a suo avviso? Io penso che è una questione anche di preparazione, perché è impossibile che ogni domenica si infortuni un giocatore, quindi i carichi di lavoro durante la settimana sono pesanti, poi i giocatori, le partite sono tante, in una settimana si gioca 2 volte, quindi i giocatori sono esseri umani come noi e sono sempre a rischio infortunio. Capisco, grazie mille. Andiamo a pizzicare qualche altro commento. Le va un commento su questa partita? Grazie comunque. Vieni, buonasera. Cosa è mancato stasera? L'attacco. Poco attacco, e tutti dietro e poi facciamo le palle lunghe. Sembriamo una terza categoria, non per qualcosa, però dobbiamo fare un po' di più in attacco. Guarda, io vedo te grosso, mi fai ricordare Lukaku, ma forse serve anche Lukaku, nel senso che abbiamo un po' sottovalutato anche l'assenza del belga. Sì, perché non abbiamo uno che protegge il pallone. Højlund è più per la profondità, invece Luka non sappiamo che fa, non sappiamo cosa fa, sta là in mezzo, per il palo. Non sappiamo cosa dobbiamo fare. Sulle fasce Politano lo doveva far uscire un quarto d'ora prima, non ce la faceva più al 50°, tu lo devi far uscire. È vero. Con l'Eintracht prevedi qualche cambio? Cosa potrebbe fare Conte? Secondo me deve mettere Gutierrez, deve mettere dall'inizio perché è entrato bene quando è entrato, e vediamo lo Bokta se torna. E poi l'attacco, Højlund si deve far vedere di più con la squadra, non deve rimanere troppo statico. Grazie mille. Che idea vi siete fatti invece voi di questo pareggio 0-0? Per carità, non è stato il solito Napoli, un pareggio è meglio che per come si era messa la partita. Sì, stavo aggiungendo proprio questo, non è un delitto pareggiare in casa con questo Como, però è comunque una bella squadra. La sensazione che si potesse fare parecchio di più. Non è stato il solito Napoli, è vero, noi il 4-3-3 dovrebbe essere il nostro modulo oramai imparato a memoria. Sì. Però non è stato il solito Napoli, Di Lorenzo a terra. Elmas quando è entrato mi è piaciuto rispetto a Gilmour, comunque ha giocato di più, ha lottato. Luca, anche se è entrato a 3 minuti dalla fine, però si è visto proprio svogliato su alcuni lanci, proprio fuori dal contesto. Sì. La partita di Champions io credo che comunque sarà sempre con la formazione standard, perché alla fine anche solo questi ci sono rimasti, quindi stiamo perdendo i giocatori ogni partita. Comunque al di là di tutto
meglio un punto che zero per come è andata la partita. Forza Napoli, forza Napoli. Grazie, uno meglio di zero. Ennesimo infortunio, ennesimo problema, Gilmour. Come andiamo poi a un certo punto a inquadrare e giustificare tutti questi problemi? Non lo so, tutti questi infortuni che succedono, io penso che fa parte della preparazione. Può darsi che mi sbaglio, ma non la vedo bene così. Troppi infortuni, troppi. E poi quel Lucca, ma non era meglio che avevamo Simeone? Spendere 40 milioni per Lucca. Devo dire la verità, però. Vabbè, ma nemmeno portargli la croce addosso al ragazzo. No, è giovane, si deve abbagliare ancora, però a Udine giocava diverso. Allora Udine la squadra giocava per lui. Qua no, allora diamogli fiducia. Speriamo. 40 milioni. Io ci do un giocatore pagato 35 milioni, non è che il fiducia uno la dà Ambrosino che è entrata alla primavera, ma 35 milioni, a differenza di Oliund 50. Abbiamo buttato Simone per 8 milioni, 6 milioni. Giocare Simeone, Luca poteva fare riserve con 40 milioni di euro. Ma la domanda che vi faccio, quando torna Lukaku, quando tornerà Lukaku, chi sarà il titolare, il centravanti per me titolare? Lukaku. È normale che sarà Lukaku, comunque Lukaku è normale che sarà lui il titolare. Comunque tornando alla partita di stasera, Luca secondo me avrà bisogno un po' di fiducia, un po' di spazio lo avrà. Quindi tornando alla partita di stasera è stata una partita ostica, come dicevo prima all'inizio. Il Como è una bella squadra, ha palleggiato bene, ci ha messo in difficoltà, se non era per rigore parato la perdevamo pure questa partita. Quindi diciamo è un punto guadagnato, è vero poi dovevamo vincere, ma non si può sempre vincere, loro hanno giocato meglio, dobbiamo ammetterlo, io sono tifoso del Napoli malato e devo dire la verità, sono anche sportivo. Loro hanno giocato meglio stasera e va bene così, poi è un punto guadagnato, rimaniamo così e ci rifacciamo la prossima partita martedì eventualmente. Grazie mille, grazie. E Luca per me rispondendo all'amico, Luca avrà fiducia, Luca deve avere un po' di fiducia, io ho fiducia in Luca, devo dire la verità, sono sincero, non è che non lo boccia già adesso. Io non lo boccio subito, c'ha fiducia, vabbè, stasera è andata così, vediamo, proseguiamo su questa strada. Grazie a voi tutti. Grazie, ci rivediamo, non immaginavamo di vedere un risultato del genere. L'amico prima parlava di punto guadagnato, come possiamo interpretare questa? Io lo chiamo punto d'oro. Addirittura, quindi mette ancora più su. Sì, punto d'oro, e grazie a Savic, perché effettivamente abbiamo visto un Como ben messo in campo e noi statici, proprio fermi, e quindi questa cosa la deve risolvere Conte, così certo tutti volevamo vincerla stasera, ma meno male che abbiamo pareggiato. Meno male che c'è Milinkovic-Savic, secondo rigore consecutivo parato. Cosa sta dicendo questo portiere che fondamentalmente sta man mano diventando il portiere titolare del Napoli? È vero che in questa fase Meret non c'è per un problema fisico, però è come se si sta ritagliando sempre più spazio e sta un attimo gettando quasi un'egemonia, direi. Almeno con i risultati, con i numeri. Sì, rispondendo anche agli amici, facciamo il confronto con Lucca. Allora, questi milioni pagati per Savic sono spesi bene, perché sta dimostrando con la sua continuità di saper parare. Certo, a volte fa delle cose che ci fa un po' così stare in ansia, però comunque è un ottimo portiere. Ha parato 2 rigori, cioè ci ha salvato, le ultime 2 giornate ci ha salvato, quindi ripeto, punto d'oro per me. E forza Napoli sempre comunque. Perfetto, grazie mille. Signor Rosario, cosa vuole aggiungere invece? Io, come ho detto prima, la partita era importante, il Como era una buona squadra e ho detto non dobbiamo perdere. Potevamo vincere, però potevamo anche perdere, perché è stato bravo il portiere a parare il rigore, lui è pagato per parare e l'ha parato. Aveva già la sensazione che questa serata non fosse felicissima. Non era tanto felicissima, perché il Como è una bellissima squadra, ci ha dato fastidio anche l'anno scorso e io onestamente questo punto è d'oro per me, perché questa squadra può dare fastidio a tante altre squadre, come ce l'ha dato a noi stasera, ma noi siamo stati furbi a contenerli. A quell'Odo, con i poi i nomi non li so, abbiamo mantenuto sulla fascia, molto più veloce lo vedo di Neres, è più fisicamente forte. Noi siamo stati abbastanza bravi a contenerli, non abbiamo avuto quell'attimo fungente di avere una palla da tirare in porta di prima. Io voglio capire, ma Di Lorenzo perché sta sempre in aria? Alle volte può ostacolare.
Io l'ho visto in aria, avanti a tutto, sopra la linea di porta, ma perché sta là a mettere ostacolo magari il centravanti? Troppo offensivo, dice. Troppo, mette non in sicurezza la difesa dietro. Meno male che c'era Rachmani stasera, ragazzi, io mi sentivo protetto con Rachmani dietro, perché vedevo che i due lati erano compensati dagli attacchi del Como. Ragazzi, io sono contento così. Questo qua lo spariamo la prossima volta per una bella vittoria, ma questa per me è stata una vittoria, pure pareggiando. Grazie a tutti. Grazie. Il Como è la squadra che palleggia meglio in Serie A. Io coglierei dei lati positivi, signori. Vediamo come si stanno inserendo i giovani, come diceva il mister. Vediamo Lang, Gutierrez, Elmas come sono entrati. Pian piano gli daremo il minutaggio giusto e conteremo anche su questi ragazzi sui quali abbiamo investito e hanno grandi potenzialità, ed è ovvio che dando più spazio a loro avremo più freschi anche l'Anghissà, oppure chi come Di Lorenzo. Ragazzi, Di Lorenzo sono 4 anni che gioca tutte le partite nazionali, quindi forza Napoli e il mister insieme ai ragazzi. Un pochettino pure quel povero Mazzocchi, magari al posto di Politano, ma lasciamo, se lo deve vedere Conte. Si stanno inserendo, avete visto come sono entrati Lang, Elmas e Gutierrez. Bravi a tutti. Forza Napoli, forza Napoli. Grazie a tutti, grazie sempre della disponibilità. Sempre a voi, buonasera. Allora si parla di buon punto al netto di tutto, qualcuno parla anche di punto d'oro. Io immaginavo un po' più di amarezza, finora i tifosi sono abbastanza moderatamente soddisfatti considerando la prestazione di stasera, o la non prestazione di stasera potremmo dire. Lei cosa ci dice di questa gara? Innanzitutto volevo farvi complimenti a voi, alla redazione, a tutti che ci tenete compagnia. Noi veniamo da Taranto, vi seguiamo e ci fate sentire veramente la partita anche da lontano. Poi per quanto riguarda la partita di oggi, penso che sono d'accordo anch'io, il Napoli abbia guadagnato un punto oggi, perché il Como a centrocampo ci ha completamente surclassati. Elmas mi è piaciuto tantissimo, Gutierrez ha mantenuto botta sul lato sinistro veramente con grande personalità, e l'altro è stato McTominay che ha mantenuto un po' la luce. Poi il resto della squadra sinceramente la vedo stanca, per essere un inizio di campionato la vedo stanca, non la vedo pimpante, sciolta, non lo so, dipende dalla preparazione estiva, non lo so, qualcosa è che i giocatori non li vedo correre. Questo è. Poi ripeto, il Como ha fatto una signora partita, è una bella squadra, ci teniamo il punto, pensiamo alla prossima partita, speriamo che sia una vittoria. Grazie mille. Urlate un Forza Napoli per dare un po' una carica a questi ragazzi. Forza Napoli! Napoli Eintracht praticamente tra pochi giorni, come finisce? Mi dite un risultato? 2-0 Napoli. 2-0? 1-1. 1-1, quindi no, dai, meglio il 2-0, però dai, vediamo. Chi segnerà con l'Eintracht? Dai, magari il Napoli si riprende subito. Oyland Scott. Scott? Di Lorenzo. Di Lorenzo, grazie mille ragazzi, un altro Forza Napoli, venite. Forza Napoli. Grazie, buonasera, ci rivediamo questa sera, come dire, sorridenti, sorridente, però magari con meno entusiasmo rispetto al solito, o quantomeno le ultime uscite. Cosa è mancato stasera? La stanchezza, cosa? Vabbè, il Como comunque è una grande squadra, molto fastidiosa, magari è mancato qualcosina là davanti al centrocampo, perché il Napoli è stato offensivamente parlando quasi inesistente, a meno che lasciando qualche tiro in porta, ma nulla di importante. Però diciamo che è un punto guadagnato, perché per come si era messa la partita, il rigore parato, quindi va bene, cioè ci sta a pareggiare in casa col Como, però ora bisogna fare assolutamente i 3 punti con l'Eintracht. È vero, servono necessariamente questi punti con l'Eintracht. Come finisce Napoli-Eintracht? Ci dai un pronostico? 3-0. 3-0, ci dai pure dei marcatori, magari quelli che più hanno l'abitudine e giocano? Doppietta di McTominay e Oyland. Perfetto, quindi tutti gol ex Manchester, grazie mille. Allora, chi vuole commentare questo Napoli? Venite. Vieni, cosa ci vuoi dire di questa partita? Allora, che è stata la mia prima partita che ho visto allo stadio. Auguri, il battesimo. Poteva essere più fortunato, però comunque sono stato molto felice di andarla a vedere e
il Napoli in questa partita è stato sfavorito perché i giocatori del Como si sono buttati, per esempio, non so quante volte, anche l'arbitro secondo me era un po' antisportivo. Perfetto. Allora io le chiedo, per dare anche un po' l'immagine di questa partita, se le dovessi chiedere l'azione principale del Napoli di questa gara, le viene in mente un flash? Il pericolo maggiore che il Napoli ha creato in questa partita, le viene un flash o c'è un vuoto? Perché probabilmente... probabilmente sì, c'è un vuoto, ma io, al di là di questo discorso che mi faceva proprio mio figlio sull'antisportività, detta da lui, è proprio una cosa, diciamo, vera, perché l'ha vista un bambino, quindi questa antisportività che parte soprattutto dai giocatori che, con rispetto parlando, sono degli atleti, sono delle persone adulte, dovrebbero avere il coraggio di affrontare ogni squadra, qualsiasi essa sia, ma con la stessa determinazione, non creando degli stratagemmi del genere. Questa è una cosa triste per chi guarda il calcio, che tra tante cose è sempre meno seguito, soprattutto da parte dei bimbi. Fortunatamente a Napoli abbiamo ancora la passione, trasmettiamo ancora la passione di questo sport ai nostri ragazzi, ma volevo dire comunque qualcosa riguardo al Napoli e a Mister Conte, che io adoro, amo, veramente. Per me, io sulla maglia del Napoli ci ho segnato il numero 8, proprio dedicato a lui, da sempre. Questo discorso di tenere palla, di partire dal basso, va bene, giusto, lo condivido, però a un certo punto ci vuole la determinazione, cioè basta, andiamoli a prendere. È inutile che creiamo questo possesso di palla che, con rispetto parlando sempre per tutti i tecnici, io non sono un tecnico, sono semplicemente un appassionato tifoso, ma il possesso palla secondo me proprio per il calcio italiano non serve a nulla, cioè bisogna concretizzare, bisogna tirare da fuori. Dico una stupidaggine, una banalità. Che banalmente può essere una soluzione. Tiriamo da fuori, perché non è possibile che arriviamo nell'area facendo 30.000 dribbling, cercando la soluzione al passaggio filtrante, quando poi non portiamo a casa un risultato. Oggi è stata difficile, è stata molto una squadra molto chiusa e sotto degli aspetti, come dicevamo poc'anzi, molto antisportiva, e anche l'arbitraggio, non voglio dirlo, ma non è stato proprio all'inglese, diciamo così, molte volte poteva pure lasciar passare. Detto questo, comunque resta comunque per noi una bellissima serata sportiva, ci sono stati molti bimbi e questo mi fa veramente piacere. Viva Napoli, viva il calcio e forza Napoli sempre. Grazie mille, non ti preoccupare, la prossima volta andrà meglio. Prego, buonasera. E allora, come possiamo commentare questo pareggio? Qualcuno se lo tiene considerandolo anche d'oro, qualcun altro legittimamente a amarezza. È chiaro, non si possono vincere tutte le partite, però dall'altra parte si possono giocare meglio alcune partite. Tra tutte queste affermazioni, lei dove si vede più vicino? Io penso che il punto di stasera contro questa squadra è un punto guadagnato. Il Como non è una squadretta, il Como è una squadra che oggi sta al quarto posto in classifica e per me è una delle squadre che può ambire tranquillamente ad entrare in Champions. Abbiamo una partita importante martedì contro l'Eintracht, quindi è una partita da vincere a tutti i costi. Secondo me con la testa stavamo già pure a martedì. È stata una partita molto brutta, il Como l'ha spezzettata più volte, abbassando il ritmo. Abbiamo avuto l'infortunio di Gilmour, abbiamo perso il riferimento al centrocampo. Quindi poi alla fine per me in realtà veramente è un punto da mettere in cascina che servirà per il futuro, perché il Como darà fastidio a molte squadre. Quindi da questo punto di vista, almeno questo pareggio, al di là della prestazione magari rivedibile, comunque lascia una sensazione comune al tifo napoletano, ovvero che comunque è un punto positivo al netto di tutto. E certo, sicuramente la vittoria è decisamente meglio, però se proprio non arriva, meglio il punto piuttosto che qualsiasi altra cosa, ovvero una sconfitta. Si gioca di nuovo tra pochi giorni, Napoli-Eintracht. Secondo te come finisce? Dici un risultato qualsiasi. 3-0. 3-0, dici pure qualcuno che segna di questo 3-0. Se gioca De Bruyne. De Bruyne purtroppo non ce la fa.
Anghissà, Scott McTominay, L'ultimo, vai. Rachmani. Ci sta, è bello Rachmani che dopo il ritorno in campo magari trova anche il gol. Invece per te come può finire Napoli-Eintracht? Per me può finire 2-0. I marcatori sono Spinazzola e Politano. È Politano, ok, quindi le fasce che fanno male ai tedeschi. Il Napoli ce la fa, grazie mille in tutto questo. Il Napoli ce la fa a qualificarsi in Champions o dopo quel 6-2 un pochino... Quel 6-2 siamo stati un po' sfortunati perché non ci eravamo impegnati, però alle prossime partite ci impegneremo molto di più. Bene, allora fiducia anche per la Champions nonostante quel brutto passo falso. Grazie mille. Buonasera, un Forza Napoli per chiudere, vai. Forza Napoli! Grazie, vieni. Allora, tra Como e Eintracht, cosa cambieresti in termini di formazione, se c'è qualcosa a tuo avviso da modificare, cambiare? No, io a livello di assetto tattico non cambierei niente, anzi l'unico problema che secondo me noi abbiamo è la necessità di ritrovare un giocatore di impostazione, perché purtroppo oggi, da quando abbiamo perso Gilmour, che non è non è i giocatori più forti della nostra squadra, però abbiamo iniziato a sbagliare tantissimo tecnicamente, e purtroppo quando perdi così tante energie per bloccare le ripartenze avversarie è difficile anche riuscire a scardinare comunque una difesa come quella del Como, premettendo poi che i giocatori del Como sono giocatori bravi tecnicamente, sono tutti giovani che corrono, però c'è da dire che, a differenza dell'opinione di altri tifosi, io penso che questi siano 2 punti persi semplicemente per il fatto che se il Napoli punta ad arrivare nelle posizioni alte del campionato contro queste squadre che vogliono arrivare in Champions League ma che sostanzialmente non hanno alcun obiettivo se non divertirsi giocando a calcio, il Napoli deve vincere, perché il Napoli punta a vincere il campionato, o almeno punta ad arrivare nelle prime 2 o 3 posizioni. Queste partite si devono vincere. Comprendo ed è assolutamente condivisibile, grazie mille. Giusto una tua... vai, volete aggiungere qualcosa? No, volevo salutare molto calorosamente dallo studio Mario, perché ci siamo conosciuti l'anno scorso, abbiamo passato un anno bellissimo insieme e lo volevo salutare calorosamente. Una battuta rapida, Milinkovic-Savic è il nuovo portiere titolare del Napoli, ha cambiato le gerarchie? Ma io onestamente questo non lo so, io penso che Conte abbia fatto una dichiarazione giusta quando ha detto che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, abbiamo 2 portieri di livello e quindi 2 si possono alternare sia in base alle caratteristiche sia in base allo stato di forma, e oggi Milinkovic-Savic sembra che abbia fatto l'eroe perché ha parato un rigore, ma i tifosi si scordano che 2 minuti prima è lui che l'ha causato di fatto il rigore, quindi sono 2 portieri forti di livello e Conte li saprà alternare alla perfezione. Bene, grazie mille, buon rientro. Questi piccoli tifosi vogliono venire in diretta, venite. Venite qui. Diteci un po' i vostri nomi. Carolina, Alberto e Marina. Allora, vi è piaciuto il Napoli stasera? Sì. Però? Sì, è solo che mi aspettavo che vinceva. Hai ragione. Tu invece? A me il Napoli mi è piaciuto, però per me hanno fatto troppi passaggi e non molti tiri. Qui ci sono anche valutazioni tecniche, quindi il livello è veramente alto. Secondo te invece? Io direi che hanno giocato bene, ma un po' troppi falli. Quindi, allora Napoli e Eintracht tra pochi giorni, come finisce secondo voi? Mi dite un risultato della prossima partita? Secondo me vince. Vince? Oppure pareggio. Oppure pareggia. Secondo me può forse pareggiare. Non c'è molto ottimismo. Vabbè, secondo me vince. Ok, perfetto. Allora tu hai dato un pizzico più di brio. Un Forza Napoli per salutarci. Forza Napoli. Vai. Forza Napoli. Anche tu? Forza Napoli! Grazie mille, buon rientro. Salve, buonasera. Nel frattempo la voce va un po' a scemare, del resto questo tempo un pochino fa questi scherzetti. Allora, vieni. Allora, questo 0-0, un tifoso prima diceva sono 2 punti persi.
perché con tutto il rispetto per il Como, al netto di tutto, sono 2 punti per me è persi. una squadra che è costruita Ok. per i soldi che hanno speso sicuramente, però è una squadra da quarto posto e non gli levano niente perché è una grandissima squadra, c'è giocatori come Nico Paz che è un fenomeno, Duvicas, Diao che sono veramente forti, una bella difesa, un bel portiere, una bella squadra. Quindi Però- sei del parere che appunto siano 2 punti persi, perché Sì, molti sì, iniziavano perché- a dire un buon punto questo. Oddio, per me no, perché comunque tu stai davanti ai tuoi tifosi, devi vincere, ma a prescindere da quella che può essere la squadra, però sicuramente non leva il fatto che il Como è una grandissima squadra e che sia venuto qua non per scherzare ma per comunque fare una buona partita, più o meno l'hanno fatta, però noi potevamo fare qualcosa in più tra i cambi, qualcosa così, si poteva secondo me buttare dentro 1-0. Secondo te quel rigore alla fine c'era? Come l'hai vista? Era netto, nettissimo, intervento in ritardo, non c'è dubbio. Perfetto, grazie mille, grazie. Buonasera. Buonasera. Allora, dacci qualche perla di saggezza come tuo solito. Allora, Perla, secondo me il Como è una squadra che romperà le scatole a parecchi di loro, quindi io ho visto 2 squadre che si sono annullate a vicenda, sinceramente. Il rigore non so se c'era per il Como perché era all'altra curva, quindi non lo so, magari tu non lo so, che dici? Allora, io ho rivisto un po' le immagini, è un rigore che ci può stare, Ok. perché di base ci può stare, però non so, fermo restando che non le ho riviste benissimo, devo essere sincero, un frame rapido, insomma, in tribuna stampa. Non mi sembra che Milinkovic abbia impattato in questa maniera proprio come un treno merci su Morata. Quindi diciamo ci stavano rubando un'altra partita questi qua, cioè allora perché ha pianto Marotta, chiaramente adesso probabilmente come sospettava il nostro mister in ultima conferenza stampa, i presidenti cominciano a cercare di incidere sul campionato, ma noi siamo superiori. Allora, sulla partita di stasera dico poco perché secondo me il Napoli diciamo, ha fatto secondo me mezzo tiro a porta e anche il Como, a parte un rigore che mi stai dicendo dubbio, quindi secondo me, visto che tu sei politicamente corretto, secondo me è stato pure inventato. Quindi diciamo va bene così stasera, non possiamo vincerle tutte e il Como romperà le scatole a parecchi di loro. Vorrei chiudere con diciamo, un augurio di fine carriera a Luciano Spalletti. Perché diciamo gli auguro per tutte le cavolate che ha detto qui, che poi si è rimangiato, ha detto che era solo la prossima stagione, insomma lui non si metteva a statuta, prima è andato a fare il contadino, poi è andato a rovinare l'Italia, poi adesso sta andando a rovinare la Juve. Io gli auguro semplicemente il destino degli juventini, cioè quelli di guardare a noi come degli esempi, tant'è vero che sono parecchi anni, confermami, che praticamente stanno venendo da noi a prendersi Higuain, Sarri, Spalletti, cioè ma a questo punto ditelo che volete fare il Napoli B e noi ci mettiamo con l'anima in pace, ma sappiate che sarete sempre dei perdenti, ormai non ve le regalano più le cose, magari le regalano ad altri, ma sicuramente non al Napoli, quindi cioè praticamente auguro a Spalletti veramente che sia l'ultimo anno da allenatore, così va a fare il contadino e si guarda le oche nel suo parco giochi lì. Questa è la delusione che parla, è la delusione. Non è la delusione. Però dobbiamo Allora, anche... è stato un grande allenatore, ha fatto vedere probabilmente il Napoli per 6 mesi il migliore mai visto e per questo lo ringraziamo, ma come uomo sinceramente mi è scaduto e diciamo per me è un piccolo uomo, veramente un piccolo uomo, perché si possono, cioè è lavoro, quindi nessuno gli ha detto di andare in pensione, però nessuno gli aveva nemmeno puntato qualcosa alla testa per dire tutte quelle cagate che ha detto, quindi se ne esce come se ne è uscito da Roma, come se ne è uscito da Milano, come un piccolo uomo. Probabilmente 3 indizi fanno una prova, Luciano sta inguaiato,
Buona serata. Grazie, vieni. Da Napoli Como siamo andati anche su Spalletti, una parentesi che abbiamo aperto abbastanza nel prepartita. Vai. Io penso che Spalletti, l'unico errore di Spalletti sia stato quello di sbandierare, di essere il masaniero del Napoli, quando poi ha dimostrato di non esserlo, quindi ha un po' esagerato il tatuaggio napoletano, sai, ha fatto un po' tipo l'Hamsik, il Mertens, però poi dopo alla fine io capisco pure che è impossibile rifiutare la Juve perché poi sono professionisti, però dal lato che noi lo vediamo come un fratello, un figlio di Napoli, oggi purtroppo questa parte qua mi è scaduta perché a te ti stimo, ma se domani vai a fare il contrario di quello che dico, calcio Juve 24, purtroppo pure tu fai la stessa, cioè, capito? Purtroppo se vai là poi significa che non hai capito nulla della napoletanità, quindi fondamentalmente come quello che ha fatto, chiaramente Verratti ci ha portato uno scudetto dopo 33 anni, quindi però non è il nostro masaniello, si è dichiarato questo. Per quanto riguarda la partita, questa era giusto una parentesi, per quanto riguarda la partita io sono del parere del punto guadagnato, onestamente, perché il Como, proprio lo schema del Como è uno schema che diciamo il Napoli proprio di Conte lo soffre tanto perché comunque girano palla, non ce la fanno proprio vedere, è un po' complicato, però il Napoli li ha annullati veramente bene, Nico Pazzi inesistente. Pericoli ne abbiamo corso qualcuno, ma infatti dobbiamo anche dire che il Como ha palleggiato parecchio, però in maniera inconcludente, senza realizzare chissà quali un po' pericoli. come noi, diciamo, dai, c'è mancato un po' quella, secondo me c'è mancato pure quel pizzico di cazzimma in avanti, cioè un po' più di magari Højlund è tornato dall'infortunio, non sta ancora al 100%, lo vedevo un po' sottotono, non lo vedevo a posto al 100%, esatto, non è ancora a top, però secondo me queste sono quelle partite che puoi tranquillamente perdere, vincere o pareggiare, e oggi va bene così, secondo me un pareggio mantiene la tensione, siamo tutti carichi per la prossima. Avrei fatto qualche cambio diverso, tipo avrei tolto Politano e non Neres, il Politano lo vedo un po' stanco, non gli riusciva nulla da dire, però adesso lo vedevo un po' più in palla, magari l'avrei messo a destra e Lang a sinistra. Lang è un po' traumatizzato, non prova la giocata, non so se hai visto, c'ha tante opportunità, c'ha un po' paura perché giustamente se perde palla poi non gioca e quindi vive in una situazione un po' di terrore, però sì, c'è bisogno di sbloccarsi, insomma, la potevamo vincere alla fine, una qualsiasi cosa, sai, il Napoli fino al 95 la partita non finisce. L'arbitraggio un po', secondo me sempre un po' influenzato, perché non era un arbitraggio casalino, sembra che il Como giocava in casa, tra virgolette. Non giudico perché non ho visto allo stadio, quindi non ti posso dire il rigore, quello che là, però ho visto che tante volte, magari anche quando avevamo noi il pallone, ha fischiato dei falli assurdi, cioè dai il vantaggio, no? Quindi sai, sembra un po' indirizzato, non è che vogliamo mettere le mani avanti, però quello che diceva Antonio è riscontrato proprio perfetto, come dire, fluido. Proprio fluido, vabbè, magari niente di clamoroso, non so il rigore, ripeto, niente di clamoroso a parte il rigore, però sono quelle piccole cose sistematiche. Hanno rallentato pure un po', e che anche altri tifosi lo sottolineavano, che hanno rallentato un po', già di base le gambe oggi erano pesanti, comprendo. Quindi, però secondo me tutto sommato è un buon punto. Ragazzi, è come l'anno scorso, cioè non le vince, non facciamo i 150 punti, domenica dopo domenica, si sale, si scende, si battaglia, sempre sul pezzo, e vediamo a fine anno dove. Se c'è la squadra che fa i 95 punti, secondo me noi non siamo ancora pronti per fare tutte queste competizioni e fare i 95 punti in campionato. Se invece è uno scudetto come l'anno scorso, allora venite a Dama, si gioca in casa, è il tavolo di Conte e quindi là facciamo paura. Poi se una prende il volo e ne vince 12-13 consecutivi, tanto di cappello. Però noi siamo questi, oggi ci sta bene il pareggio, ripeto, proprio perché è proprio lo schema del Como che non ci dà proprio la possibilità noi di esprimerci, abbiamo avuto tante difficoltà, le abbiamo coperti bene, però in attacco veramente eravamo poco fluidi, non abbiamo fatto un tiro a porta fondamentalmente, se non sbaglio. Grazie mille, grazie. Ciao ragazzi, ciao, forza. Antonio, buonasera. Allora, l'amico diceva se c'è la squadra che riesce ad accelerare, ad allungare, un Napoli che magari alle volte, come dire, balbetta, che non ha quella continuità di vincere 3-4, potrebbe aver fatica a rivincere lo scudetto. La buona notizia è che al momento non sembra esserci la squadra
che ne vince 6 di fila, no? Abbiamo ringraziato che abbiamo vinto a Lecce domenica scorsa, però questo punto per noi è come una vittoria, perché vincendo fuori casa domenica scorsa, pareggiando in casa, per me è un punto, sono 3 punti, non 1. Sì. Poi il come che fa perdere tempo, il portiere ci mette una mezz'ora, 3 ore. Cioè, che ha dominato? Il come non ha dominato proprio. No, il Como ha avuto il palleggio, ma poi non ha realizzato grosse azioni. Facciamo fatica a ricordare un'azione del Napoli, ma non è così facile nemmeno ricordare un'azione del Como così penetrante, diciamo. Ma come si fa barriera, come vai a segnare? Sì. Poi abbiamo vinto a Lecce, meno male. Questo qua sono 3 punti. Sì. Perché facciamo finta che a Lecce abbiamo pareggiato e qua abbiamo vinto. E quindi... Anche se vince l'Inter, se vince il Milan, il Napoli è sempre il primo solitario. Ma l'importante è che al netto di tutto, come dire, non si guardi troppo la classifica, perché in questa fase tra Champions, tra tanti impegni, probabilmente, come diceva il tifoso, si salirà, si scenderà. Come già capitato col Milan, perdi a Milano, perdi il primato, dopo lo recuperi, lo riprendi. Ricordiamo una cosa, che Conte si è guardato anche alle spalle, perché tu fra 2 giorni Sì, comunque devi andare in campo di nuovo. c'hai la Champions League, c'hai l'Antrac a Francoforte. Sì. Allora, spostarsi stasera, arrivavi con l'Antrac tu. Sì. Quindi dici che ha pure un pochino dosato le energie. Sì. Come fatto a Sottopolitano, Jolund. Perfetto Antonio, grazie mille, grazie per questo tuo contributo. Non ancora, ora lo chiamiamo così che arriva. Come al solito, io dico, non mi sta a sentire. Ciro, lascia spazio alla gente che non chiama al primo. Non riesco a aprire la linea, come si deve fare? Persone che chiamate tutti i giorni, Gennaro 80, Ignazio, Anche i nomi. Ignazio, fate chiamare chi non chiama mai. Poi Ciro, chi chiama? 1 minuto massimo. Deve essere la regola. E ti dirò, il filo diretto sarà ancora più intasato prossimamente, perché ci sono liete notizie a Calcio Napoli 24, poi vedrai. Quindi insomma ti dirò che se adesso è difficile prendere la linea, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane sarà ancora più complicato. Dico solo questo. Di parlare con Ciro io. Faccio il numero, poco. Pronto, chi è? Ignazio, ma allora di 20 anni, no per Ciro, ti voglio bene. Però Stai chiamando Antonio? No, si sta lamentando del filo diretto. No, è un tifoso che chiama spesso in diretta e che intasa. Gennaro 80, ma fate chiamare. Ma anche nomi e cognomi, capisci? Cioè cognomi, nomi e nickname. Editore, fai parlare chi non ha parlato mai. Io non riesco a parlare con Ciro. Ho fatto la mia come esposizione, poi a voi giudicare. Pasquale. Allora ci vediamo con Calcio 24 martedì ore di 20. Lo devi dire tu, se stai lanciando la scaletta, vai. Non so a che ora gioca il Napoli. Vai tu da casa, vai. 18:45. Gioca? Martedì. Non gli dire l'orario sbagliato che poi lo fai venire, sto scherzando. Calcio 24 sarà sempre allo stadio martedì dalle 4 in poi. Ok. Ciao, Okay. ciao Cisi, Grazie Antonio, grazie, ciao. Allora, ciao Antonio, Noi- ciao Antonio sempre presente in tutte le nostre live. Fammi mettere anche l'altra cuffia, perché Pasquale, io altrimenti... non metterò la cuffia, andrò Non ti preoccupare. direttamente a fare la live ok. TikTok che prosegue, quindi chi vuole può switchare tranquillamente, poi chiaramente si vedranno tutti i video, insomma, sperando Ok. che il Como esca da lì, perché Sì. non è detto affatto, quindi insomma speriamo che ci possa essere qualche contenuto dall'altro lato, però insomma, giusto per dirlo dopo tutte le interviste. Perfetto. Allora, Ti saluto. appena chiudiamo qui ti raggiungo, così vediamo se riusciamo a pizzicare qualche immagine curiosa, come solitamente accade. Ciro, io aspetto te, non so se già ci sei. Io ci sono, ma tu ovviamente non avendo la cuffia dall'altro lato non mi sentivi. Il problema è sempre lo stesso. Ecco, adesso ti sento, vedi? Ecco. Allora.
Allora, caro Pasquale. Adesso vedi con doppia, abbiamo capito il problema. Esatto. Allora, caro Pasquale, Vanja Milinkovic-Savic, tante critiche al Napoli, ma perché prendere un altro portiere, questa alternanza con Alex Meret. Intanto, zitto zitto, questo ha salvato il Napoli in 2 occasioni. Nella gara scorsa con il Lecce, perché ha parato il rigore a Camarda, e questa sera con il Como ha parato il rigore ad Alvaro Morata. Ecco, oggi il Napoli si è in testa alla classifica con un punto in più, attendendo la Roma domani. Dobbiamo dire grazie anche a Vanja Milinkovic-Savic. Assolutamente, perché ha portato, come dicevi, di base 4 punti, quello di oggi più i 3 di Lecce, dove comunque una grossa fetta è sua. Al netto del gol realizzato c'è anche appunto il rigore parato, e Milinkovic è il portiere che ha scelto Antonio Conte, quindi era già abbastanza nell'aria il fatto che ok la concorrenza, ok l'assoluto e dovuto rispetto per Meret, che comunque è il portiere dei 2 scudetti, che si sarebbero alternati, ma era anche abbastanza nell'aria che Milinkovic-Savic alla lunga poi avrebbe tagliato sempre più spazio, avrebbe preso, anzi facciamo una metafora, avrebbe tagliato la torta sempre più in una proporzione significativa, e avrebbe preso un bel pezzo per sé alla lunga. Io penso che già da un po', al di là di questo infortunio di Meret, già da un po' Milinkovic-Savic si sia ritagliato il suo spazio sempre più ampio e stia minando concretamente le gerarchie, a meno che non siano già cambiate. Questo lo sa solo Conte, però la sensazione è che l'ordine stia cambiando e stia accadendo semplicemente per 2 motivi: perché Milinkovic-Savic lo ha scelto direttamente Conte in estate, e 2 perché è stato fatto un investimento importante, e collegato sempre al primo punto, non spendi 20 milioni per un secondo portiere, e poi perché parlano i numeri, parlano i fatti. Certo, Milinkovic-Savic ha anche avuto sbavature, ha anche avuto responsabilità su alcuni gol, però insomma sulla bilancia oggi pesano più le cose positive, nettamente più le cose positive, che quelle poche negative, quelle poche sbavature finora. Altro tema, Pasquale, un pareggio ci può stare, quindi non ti chiedo del pareggio in sé, però un dato che continua a preoccupare è quello relativo agli infortuni. Billy Gilmour, problema muscolare, lascia il campo. Spinazzola, all'intervallo, affaticamento muscolare, lascia il campo. Questi affaticamenti, che poi si trasformano in stop anche lunghi, di diverse settimane, ormai sono un problema. Cioè non è più il campanello d'allarme che sta suonando, iniziando a suonare, no. Questo è un problema che va affrontato, è un problema che deve essere arginato in questo momento, perché altrimenti va a finire che gli inviati di Calcionapoli 24 non potranno fare il loro lavoro all'esterno, devono scendere sul terreno di gioco, perché non ce ne sono più. Ciro, da una parte sottolineiamo giustamente i risultati che Conte sta facendo senza diversi giocatori, no? Da quando è iniziato il campionato. Citavamo nel prepartita che questa si sarebbe trattata della prima gara con Rachmani Buongiorno centrali difensivi. Parliamo della coppia titolare del Napoli in difesa, e l'abbiamo vista solo dopo la 10ª giornata, quindi tanto di cappello per i risultati maturati al netto delle varie assenze. Però è chiaro, come stai sottolineando, stai evidenziando, c'è un problema evidente, semplicemente perché gli infortuni sono tutti quasi di natura muscolare, tranne il recente problema osseo di Meret, sono tutti muscolari. Ma poi perché siamo all'inizio della stagione, ancora non c'è il vero e totale sovraccarico. È vero, ci stiamo iniziando ad avviare verso la parte un po' più calda, no? Tra i vari match di Champions, anche la discesa finale con le gare più importanti che ci saranno tra dicembre e gennaio, però siamo comunque nel primo blocco e non è normale, a mio modesto avviso,
che ci siano tutti questi tipi di problemi, quindi sicuramente la preparazione va rivista, o comunque in senso assoluto i carichi di lavoro, e più che preparazione, i carichi di lavoro vanno rivisti, perché se Rachmani si è fermato, recupera, poi si riferma di nuovo, se poi ci sono vari giocatori che in campo hanno continui problemi, significa che un problema c'è, perché ripeto sono tutti di natura muscolare. Allora quello è il grande indizio, perché ti fosse capitata una situazione del genere per 3 giocatori, ok, dal momento che l'infermeria è abbastanza piena e c'è un interscambiarsi comunque significativo, allora vuol dire che probabilmente qualcosina andrà rivista. Poi lì personalmente alzo le mani, perché non sono assolutamente un preparatore atletico e né tantomeno un tecnico, però poi c'è la matematica e ci sono i fatti, e queste due cose ci stanno dicendo che qualcosina sicuramente c'è, un problemino sicuramente c'è. Ciao Pasquale. Ciao Ciro, grazie mille, buona serata a tutti. Grazie a Pasquale Cacciola, a Riccardo Nicotra e a Carmine Fiorellino. E allora andiamo a vedere le dichiarazioni dei tesserati del Napoli. Partiamo dalle pagelle del nostro Claudio Russo. Milinkovic-Savic 7, 5,5 a Di Lorenzo, 6,5 a Rachmani, 6 a Buongiorno, 6 a Spinazzola, 6 a Gutierrez, 6 ad Anghissà, 6 a Gilmour, 6,5 ad Elmas, 6 a McTominay, 6 a Politano, senza voto Lobotka, 5,5 Højlund, senza voto Lucca, 5,5 a Neres, 5,5 a Lang, 5,5 ad Antonio Conte. Per Gilmour e Spinazzola, affaticamento muscolare. Per i due calciatori si tratta quindi di affaticamento, da valutare le condizioni in vista di quello che è il match con l'Eintracht di Francoforte. Andiamo a vedere invece Milinkovic-Savic, le sue dichiarazioni: che ho pensato sul rigore, è l'attimo in cui si decide, scegli l'angolo, ti butti, e poi ovviamente se la ride perché è riuscito a neutralizzare un altro dischetto. Rientro di Lukaku, ognuno è importante, Romero è una presenza importante, si sono fatti male parecchi, non vediamo l'ora che rientrino, così ci daranno tutti quanti una mano. Politano invece a DAZN dice quanto sono stanco abbastanza, è stata una gara dispendiosa contro una squadra forte con grandi giocatori, volevamo vincere ma abbiamo portato a casa un punto e va bene così. Quanti rigori para Milinkovic in allenamento? Non è facile segnare a Vania, si vede dalla statura, lui e Meret sono fortissimi e siamo felici di averli in rosa. Classifica, volevamo portare a casa i 3 punti, ma quando non vinci l'importante è non perdere. Ora tra 2 giorni si rigioca, bisogna ricaricare le pile perché sarà una gara fondamentale. Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa, ha detto sono infastidito, quando giochi così devi vincere. Dice sono soddisfatto della prestazione, vado via con sapore di fastidio perché quando giochi così devi vincere. L'anno scorso abbiamo giocato bene ma non eravamo pronti per l'assalto. Non posso dire nulla ai ragazzi, mi hanno fatto godere come gioco e personalità. Solo noi siamo venuti a pressare così il Napoli in casa sua, siamo stati top, fa parte della crescita, stiamo crescendo troppo velocemente. Come allenatore ho detto ai ragazzi che non posso dirgli niente tatticamente, gli ho detto che solo che devono continuare così. Ai microfoni invece di DAZN, sempre Cesc Fabregas, dice sono contento fino a un certo punto, quando giochi così devi vincere, ma abbiamo fatto un altro step in avanti contro una squadra molto forte che mi piace molto. Guardo tante partite del Napoli, non ho visto nessuna squadra pressarlo così, poi continua, avevamo tanti giocatori di 20 anni e questo deve essere rimarcato, la gente piace parlare dei 100 milioni spesi, ma Jesus Rodriguez non ha fatto neanche un anno da professionista. Non ci sono molte squadre che lo fanno e questa è una cosa che mi dà grande soddisfazione. Mi hanno emozionato, questa è la strada. Intanto Juventus in vantaggio dopo 1 minuto e 25 secondi contro la Cremonese, ha segnato Kostic e Luciano Spalletti è impassibile al gol della Juventus dopo 1 minuto e mezzo. Kostic ha segnato a Cremona l'1-0.
Dicevo, non ci sono molte squadre che lo fanno, questa è una cosa che mi dà grande soddisfazione, mi hanno emozionato, questa è la strada, dobbiamo continuare così. Poi ancora dice, siamo una squadra che sta migliorando, c'è ancora tanto da fare per migliorare quando sei giovane, ci sono tanti alti e bassi, ma mi regalano tanto, io spingo perché loro sono di mentalità aperta, continuano a lavorare sempre di più, per me è una fortuna, siamo dentro a un processo lungo. Che effetto le fa sfidare Conte? Un allenatore molto appassionato, al Chelsea faceva cose molto diverse, un allenatore che si evolve, molto feroce, che vuole sempre crescere, oltre al risultato per l'impronta che dà alle sue squadre. Chi è rigorista, mi piace molto l'organizzazione, però sul rigorista ho vissuto tanti episodi personali e penso che lo debba tirare chi se la sente, quindi nel caso l'ha tirato e sbagliato Alvaro Morata. Antonio Conte, microfoni di DAZN, dice partita che si è giocata ad alti livelli, ho visto le statistiche, loro possono recriminare sul rigore, ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e meritavamo noi. Il come è una realtà, non bisogna pensare al nome, complimenti a loro, ma anche a noi, che abbiamo fatto una partita seria nonostante i problemi. Abbiamo dovuto fare a meno di Gilmour, poi problemi al pub anche per Spinazzola. Sono entrati bene Elmas e Gutierrez, hanno fatto bene e si aggiungono i titolari. Elmas ha fatto un'ottima partita, mi è piaciuto molto, ma anche Gutierrez è entrato bene. È stata una prestazione all'arma bianca, abbiamo pressato alto, abbiamo cercato di riconquistare palla alta come loro, una gara di stampo europeo, nessuna squadra si è abbassata nella propria area attendendo gli avversari. Sono molto più contento oggi di altre gare dove si è anche vinto. Ho avuto la risposta da uomini veri e da squadra vera. Il Como ha fatto una buonissima partita, ma non stiamo parlando di una piccola, ha battuto la Juventus, l'anno scorso noi lì abbiamo perso, oggi però oltre al rigore il nostro portiere non ricordo altre parate. Poi dice risultato giusto, primo tempo forse più per loro, visto anche il rigore, nel secondo tempo molto più bravi noi, quando rientra Lukaku non lo so, ride, dovete chiederlo ai medici, sta cercando di assorbire questo infortunio grave avuto in estate, però la sua presenza a prescindere fa sempre bene al gruppo. Rivivere lo spogliatoio è una cosa buona per tutti, è un ragazzo serio, al gruppo serve la sua leadership, saremo ancora più contenti quando potrà anche aiutarci in campo. Queste le parole di Antonio Conte invece ai microfoni di DAZN. Antonio Conte che ha parlato, eccolo qui, anche in conferenza stampa, dice penso che alla fine il Como ha da recriminare il rigore sbagliato, poteva incidere sul risultato, nel secondo tempo c'è stata una squadra in campo che è stata il Napoli, non ricordo una parata di Vania, per me è stata una bella gara di stampo europeo con due squadre a viso aperto, hanno cercato di superarsi, vedendo le statistiche sono molto simili, c'è anche la percentuale in più di possesso e noi tiri in più, ha parato di più Butez, che è un portiere che ha i guanti per caso, non per caso, ma perché è un giocatore, non per caso, perché è un giocatore di movimento. Allora, è un portiere che ha i guanti per caso, perché è un giocatore di movimento, trova sempre la soluzione anche se pressato, ha qualità nella giocata, quindi un portiere abile con i piedi. Il Como è una realtà, basta vedere i loro calciatori, sono forti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, esco soddisfatto dalla gara, ho visto una squadra sul pezzo, ho visto una squadra vera. Nelle difficoltà del primo tempo siamo stati in gara, poi abbiamo provato a vincere nella ripresa, noi adesso dobbiamo recuperare l'energia, la prestazione, lo spirito me lo porto con me, Elmas ha fatto una prestazione di livello assoluto in un ruolo nuovo, anche Gutierrez è entrato bene, chi è entrato ci ha dato una mano importante, ciò che serve. Non ho voluto rischiare Lobotka facendolo giocare solo 8 minuti, Gilmour ha queste problematiche e se le sta trascinando da 5 gare, quindi è un qualcosa che Billy Gilmour ha da qualche tempo di appunto noie muscolari, ma bisognava metterlo in campo perché già non c'era Lobotka. Siamo contenti anche per Amir Rachmani, ovviamente. Martedì dobbiamo essere pronti, dice Antonio Conte. Vado a vedere se ci sono anche altre dichiarazioni di Conte in conferenza. No, dovrebbe
Non lo vedo, ma al momento non vedo più nessuna dichiarazione. Migliore in campo è stato premiato Milinkovic-Savic, è lui il migliore in campo, visto anche il calcio di rigore parato. Nel frattempo sto cercando di capire anche se... No, non ha parlato nessun calciatore in conferenza stampa, solo Antonio Conte. Quindi c'è stata la conferenza solo di Antonio Conte al momento. Nel frattempo la Juventus conduce per 1-0, Cremonese che non ha al momento in 8 minuti di gioco mai superato nemmeno la metà campo, Juve che ha sbloccato subito il punteggio con Kostic. Napoli che adesso affronterà martedì in Champions League l'Eintracht di Francoforte, e ovviamente noi di Calcio Napoli 24 siamo qui pronti a raccontarvi anche quel match, a cominciare da lunedì con le conferenze stampa di Antonio Conte, del tecnico dell'Eintracht di Francoforte, di un calciatore del Napoli e di uno dell'Eintracht di Francoforte, i canonici minuti di allenamento open aperto alla stampa come tradizione in Champions League, e quindi vi faremo vedere anche l'allenamento, i 15 minuti quantomeno iniziali della seduta di allenamento, dopodiché ovviamente martedì lunga giornata che ci accompagnerà dal mattino con le nostre trasmissioni fino ovviamente all'inizio della nostra lunga diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, qui dallo studio di Calcio Napoli 24. Il match è alle 18:45, quindi l'appuntamento è alle ore 16:45, qui dagli studi di Calcio Napoli 24 lo start, la linea allo stadio, ritorneremo ovviamente per la live reaction, il post partita e ovviamente le dichiarazioni, mostrandovi nel post partita anche la mixed zone dei calciatori che andranno a parlare, nonché le conferenze stampa che vi mostreremo live sempre qui su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del digitale terrestre, sul nostro canale YouTube. Quindi l'appuntamento per martedì, cerchiatelo, è alle ore 16:45, quindi ci sarà ovviamente l'ampio prepartita, ci sarà però dal mattino la rassegna stampa, ci saranno le 2 edizioni del TG, CN24 live e poi il filo diretto prima dello start per quella che sarà un'altra lunga giornata, si spera, vittoriosa per il Napoli, che deve tornare a vincere in Champions League dopo la disfatta con il PSV Eindhoven, gara quella che non ha complicato il cammino del Napoli, ma che comunque è pesante da digerire, perché stiamo parlando di un Napoli che ha subito ben 6 gol, quindi bisogna assolutamente riscattare quella pesante e cocente sconfitta olandese. Ai microfoni di DAZN ha parlato anche Gutierrez, dice molto importante giocare con giocatori di questo livello, un gruppo importante, siamo un gruppo importante, prova a riprendere rispetto a quello che mi chiedono. Per ora è molto importante mettere minuti nelle gambe e rispettare ciò che chiede il mister. Il Napoli è una grande squadra e sono molto felice di essere qui. Il rapporto con Conte può aiutarmi molto a migliorare, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché posso crescere molto con il mister e i suoi consigli. E ancora il Como, gli faccio i complimenti, ci sono tanti ragazzi spagnoli giovani e forti, stanno facendo una grande stagione, dice Miguel Gutierrez, altro appunto tesserato del Napoli che ha parlato ai microfoni di DAZN. Non vedo conferenza stampa di calciatore del Napoli. Io vi ricordo che ovviamente, come già detto prima, martedì c'è da giocare in Champions, si ritornerà nuovamente a giocare in campionato nel fine settimana prossimo. Domenica alle 15 si giocherà Bologna-Napoli, ore 15. Per la prima volta in questa stagione si torna a giocare una partita di campionato di domenica alle 3, che fino a questo momento non abbiamo mai visto, e anzi
si è sempre giocato di sera o comunque alle ore 18. Quindi andremo a giocare poi dopo l'Eintracht di Francoforte, domenica alle ore 15, ci sarà poi la sosta del campionato che ripartirà il 22 al Maradona con l'Atalanta, anche lì si giocherà alle 20:45, poi ancora il Qarabag in Champions League, si andrà a giocare in casa della Roma il 30 di novembre e sarà probabilmente, con ogni probabilità appunto, scontro diretto per la testa della classifica, mentre il mese di dicembre comincerà poi con la Coppa Italia Napoli-Cagliari del 3 di dicembre. Voglio andare prima di salutarci a vedere se ci sono altre dichiarazioni. No, non ci sono altre dichiarazioni, vado anche a controllare all'interno del nostro, eccola qua, sì, allora c'è la conferenza stampa di Amir Rachmani che stiamo lanciando proprio in questi minuti. Dice: le gare che noi riusciamo a vincere non bisogna perderle, dice Rachmani. Da fuori è stato molto difficile per me, ho sofferto molto durante la gara. Quando stai fermo 2 mesi perdi il ritmo, tornare in campo contro una squadra che ti fa correre indietro non è mai facile, rientrare in campo, ma sono felice di essere tornato. Dobbiamo avere paura di prendere gol o di subire contropiede o perdere quelli. Quando lo capiremo potremo migliorare e vincere, perché più duelli vinciamo, più l'avversario non può fare gol. Quindi queste le parole di Amir Rachmani che ci portano alla conclusione di questa lunga diretta che ha visto il Napoli uscire con un pareggio dallo stadio Diego Armando Maradona con il Como. Napoli che comunque si porta in testa alla classifica solitaria in attesa della gara della Roma a San Siro domani sera contro il Milan. Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito al canale 79 del Digitale Terrestre, grazie a chi ci ha seguito sul nostro canale YouTube, a Vittorio Bernardo e a Raffaele Passante in cabina di regia, a Pasquale Cacciola, Riccardo Nicotra e Carmine Fiorellino inviati allo stadio Diego Armando Maradona. Da Ciro Novellino è tutto, appuntamento alla prossima, ciao!